Le notti bianche, romanzo sentimentale, seguito da Le tappe della follia, Il primo amore di Fyodor Dostoevskij. Digitalizzazione Cristina Rosanda. Revisione Paolo Alberti, Roberto Rogai, Ugo Santamaria. Impaginazione Katia Righi, Fabrizio Ferracuti, Ugo Santamaria. Lettura di Ilenia Filippetti, 19 giugno 2024. Edizione audiolibro YouTube a cura di Beneinst, Onde Letterarie e Audiolibri. Prima notte. Forse egli era stato creato per rimanere un solo istante nel cuor tuo? Ivan Turgenev. La notte era bella, meravigliosa, una di quelle notti, caro lettore, che soltanto la giovinezza può comprendere pienamente. Il cielo così stellato, così tranquillo, che riguardandolo ci si domandava: è possibile che esistano uomini cattivi sotto un simile cielo, così bello e festosamente scintillante? E questo pensiero è anch'esso un pensiero di mente giovane, caro lettore, della più ingenua giovinezza. Oh, possiate avere spesso di tali pensieri. Pensando ai cattivi, io pensai pure, e non senza compiacimento, al modo col quale avevo impiegato il mio tempo durante la giornata che era appena allora finita. Durante la mattina ero stato assalito da uno strano disappunto. Mi sembrava che tutti mi sfuggissero, sicché in breve mi ritrovai assolutamente solo. Certamente ciascuno di voi sarebbe in diritto di chiedermi che cosa intendete dire con la parola tutti. Fatto sta che io, durante gli 8 anni da che vivo a Pietroburgo, non sono riuscito a farmi un amico, uno solo. Ma a che mi servirebbero gli amici? Amica mia è Pietroburgo intera. Però se questa mattina m'era sembrato che tutti mi sfuggissero, s'allontanassero da me, ciò era dipeso certo dal fatto che tutti s'affrettavano a lasciar la città per andarsene in campagna. Ed io mi spaventai all'idea di trovarmi solo. Da 3 giorni quest'idea era germinata in me senza che potessi spiegarmene il perché. Durante questi 3 giorni errai per la città, profondamente triste, senza nulla comprendere di ciò che mi avveniva dentro. A Nevsky, nel giardino pubblico, sulle rive del fiume, non incontrai neppure uno di coloro che conoscevo e che mi conoscevano. Senza dubbio, neppure uno di quelli che incontrai si ricordava di avermi mai veduto, ma io li conoscevo tutti, e tutti in particolar modo. Avevo già studiate le loro fisionomie e mi erano note le loro gioie più intime, le loro più angosciose tristezze. Mi sono legato di stretta amicizia ad un vecchietto che incontravo quasi tutti i giorni, ad una cert'ora, sulla Fontanca. Era un venerabile piccolo uomo dal viso altero di sognatore, il quale camminando sussurrava sempre qualcosa a se stesso. Egli agitava sempre la mano sinistra, tenendo nella destra un lungo bastone dal pomo d'oro. Anch'egli mi notò e si direbbe abbia cominciato a volermi bene. Se talvolta qualche incidente mi impedisce di trovarmi alla solita ora nel solito luogo, sono sicuro che egli verrà assalito da un accesso di ipocondria. Ed ecco perché stiamo quasi sempre per salutarci, specialmente quando ci troviamo di buon umore. Non molto tempo fa io ed il piccolo vecchio siamo stati 2 giorni senza vederci. Poi, incontrandoci, si fece entrambi lo stesso gesto per levarci il cappello di testa, ma subito ci si ricordò che non ci conoscevamo abbastanza per scambiarci un saluto rispettoso
e così scambiammo solo uno sguardo di simpatia. Mi accade così anche con le case. Si direbbe che quando io passo, ciascuna d'esse mi corra incontro, mi guardi da tutte le sue finestre e mi dica: «Buongiorno, come stai?» Io sto benone. Nel mese di maggio mi porranno sulle spalle un altro piano. Oppure: «Come va la salute? Io domani incomincerò a subire delle riparazioni». Oppure: «Mancava poco che bruciassi, mi sono tanto spaventata». E così di seguito. Tra le case ne ho delle mie preferite, anzi delle vere amiche. Una di esse ha l'intenzione nella prossima estate di farsi curare da un architetto di grido. Io certamente andrò nel luogo dove essa si innalza per vedere come la va con la cura. Dio la guardi e la protegga dai medici. Non dimenticherò mai l'avventura che capitò ad una assai bella casettina color rosa tenero, una casettina di pietra che mi guardava sempre con tanto affetto ed aveva per le sue vicine sgarbate un così evidente piglio di alterigia che il mio cuore balzava dalla contentezza quando le passavo vicino. Un giorno la mia piccola amica mi disse con un'inesprimibile tristezza: «Mi vogliono dipingere di giallo i briganti, i barbari». Ed infatti non hanno risparmiato niente, né le colonne né le balaustre, e la mia piccola amica diventò gialla come un canarino. E manco poco che la bile mi si spargesse nelle vene. Da quel giorno non ebbi più il coraggio di andarla a vedere, la mia casettina bella. Ora che era così sfigurata, la mia piccola amica dipinta coi colori del celeste impero. Così, caro lettore, ora avrai capito come io conoscessi tutta Pietroburgo. Ho già detto come durante 3 giorni io sia stato tormentato da una strana inquietudine, della quale non ho potuto capir subito la causa. Non mi sentivo bene in nessun luogo, né per istrada né in casa. Durante 2 sere cercai di capire. Che cosa mi manca dunque? Perché non mi sento a mio agio? E mi sorprendevo nell'atto di notare per la prima volta la sordidezza delle pareti di casa mia, la bruttezza delle mura affumicate e quella del soffitto coperto di ragnatele che Matriona coltivava con tanto successo. Esaminai la mia mobilia pezzo per pezzo e mi domandai davanti a ciascuno: «È forse qui che c'è la magagna?» In tempi normali bastava che una sola seggiola fosse fuori di posto perché io montassi in bestia. Poi mi affacciai alla finestra. Niente, nessuna nuova causa di irritazione. Pensai di chiamare Matriona e di farle dei rimproveri paterni per la sporcizia in cui lasciava languire la mia camera e per l'abbondanza delle ragnatele sul soffitto. Matriona mi guardò con grande stupefazione, senza nulla rispondere alla mia paternale. Fu tutto quello che potei ottenere da lei. Uscì dalla stanza senza salutarmi, neppure con un gesto della mano, e le tele di ragno rimasero al loro posto indisturbate. Soltanto questa mattina compresi di che si trattava, la ragione della mia inquietudine. Sono scappati tutti in campagna. Perdonatemi la parola impropria, ma io non sono abituato a scrivere in bello stile. Sì, tutta Pietroburgo se n'è andata in campagna. E subito ogni distinto gentiluomo che passava in vettura si mutava, a miei occhi, in uno stimato padre di famiglia che si reca a trascorrere i giorni allegri, dopo le abituali occupazioni in città, presso i familiari, in una casina di campagna. Tutti i passanti, dopo 3 giorni, avevan cambiato d'andatura e ognuno pareva dicesse chiaramente: «Io non sono qui che di passaggio, tra 2 ore sarò anch'io partito». Se una finestra si apriva sulla mia strada, una finestra sul cui davanzale avevano tamburinato poco prima piccole dita bianche come lo zucchero,
e vi si affacciava una leggiadra testolina di gentil fanciulla per chiamare il venditore ambulante di fiori, supponevo che la giovinetta, con quei fiori, volesse far primavera nel suo appartamento in cui si soffocava dal caldo. Invece, tutto ciò significava che anch'essa, tra pochi giorni, sarebbe andata in campagna e avrebbe portati con sé i fiori or ora comprati. Aggiungo inoltre, poiché ho fatto progressi nella mia nuova scoperta, che io so dall'aspetto esteriore di un tale o tal'altra persona in quale sito di villeggiatura vada a dimorare, abitualmente o eccezionalmente. Gli abitanti di Kamenvy, delle isole Aptekarsky o della strada di Peterhof si distinguono per le maniere ricercate, per l'eleganza delle toilette estive che indossano e per le belle vetture che posseggono. Gli abitanti di Pergolov hanno una nota particolare di bontà e di saggezza. Quelli delle isole Krestosky sono dotati di una inimitabile gaiezza. Incontravo processioni di carrettieri che andavano pigramente, briglie alla mano davanti ai carri carichi di mobilia, di tavole, di seggiole, di divani turchi e non turchi, di utensili da cucina. Il tutto seguito assai spesso da una cuoca, la quale, seduta su montagne di fagotti, covava i beni dei suoi padroni. Osservavo scivolar via sulla nieva battelli anch'essi carichi di masserizie, e carretti e battelli si moltiplicavano a miei occhi. Mi sembrava che tutta l'immensa città se ne andasse, e tra breve ogni strada sarebbe rimasta deserta. Questo continuo esodo di gente e di roba che se ne andava in campagna mi aveva rattristato, offeso, perché io non potevo andarci in campagna. Eppure io ero pronto a partire. Avrei potuto montare su un carretto, ma nessuno dei conducenti mi offriva ospitalità. Si sarebbe detto che nessuno si occupasse di me, che tutti mi ritenessero uno straniero. Avevo camminato lungamente e per molto tempo, sì che finì per ritrovarmi oltre la cinta daziaria. Immediatamente la gioia mi invase. Avanzavo nei campi senza fatica, come se un pesante fardello mi fosse caduto all'istante dall'anima. Tutti coloro che passavano in carrozza mi guardavano con simpatia, tanto che mi avrebbero quasi salutato. Erano tutti contenti, non so perché. Fumavano buoni sigari, io ero felice come non mai. Mi credevo tutto un tratto in Italia, tanto era sorprendente la natura d'intorno. Sorprendente per me, povero cittadino mezzo ammalato, mezzo attossicato dall'atmosfera avvelenata della città. C'è qualcosa di ineffabilmente commovente nella campagna pietroburghese, quando in primavera essa dispiega tutte le sue forze recondite, si espande, si veste a nuovo e si inghirlanda di fiori. Mi fa pensare a quelle giovinette languenti, anemiche, che non eccitano se non la pietà, qualche volta l'indifferenza, e che ad un tratto, da un giorno all'altro, diventano meravigliosamente belle e miracolosamente sane. Voi rimanete stupefatti dinanzi ad esse e vi domandate quale potenza occulta ha insinuato un fuoco inatteso in quegli occhi, prima tristi e pensosi. Chi ha colorito di sangue quelle gote, prima pallide e smunte? Chi ha invigorito di passione quei tratti, prima inespressivi? E vi domandate perché s'alza e s'abbassa così ritmicamente il petto di quelle rinate fanciulle? Mio Dio, chi ha potuto dar loro questa forza, questa subitanea gioia di vivere, questa nuova bellezza? Chi ha gettato un così splendente raggio su quei sorrisi? Vi guardate intorno, cercate qualcuno, indovinate. È passato l'istante incantevole. Forse domani ritroverete lo stesso sguardo triste e pensieroso di prima,
lo stesso viso pallido ed emaciato. È il suggello del dolore, del rimpianto, è il rammarico per un ritorno effimero di salute e di forza. Deplorate che codesta bellezza si sia dileguata così presto. Ahimè, non avete avuto nemmeno il tempo di poterla amare. Rientrai in città assai tardi. Suonavano le 10. La via costeggiava il fiume, un lungo deserto a quell'ora. Sì, io abito un quartiere assai remoto. Camminavo canticchiando. Quando sono felice, o credo d'esserlo, canticchio sempre. È, penso, l'abitudine degli uomini fugacemente felici, i quali, non avendo né amici né camerati, non sanno con chi condividere quell'attimo di gioia. Quella sera mi riservava un'avventura. Appoggiata al parapetto del fiume, scorsi ad un tratto una donna. Essa sembrava esaminare attentamente il corso dell'acqua torbida. Portava in testa un grazioso cappellino adorno di fiori gialli e sul dorso una mantellina civettuola. È una ragazza certamente bruna, pensai. Essa sembrò non accorgersi del rumore dei miei passi e non si mosse affatto quando le passai accanto, trattenendo il respiro mentre il cuore mi batteva a colpi accelerati. È strano, pensai, ma questa ragazza deve essere assai preoccupata. E tutt'ad un tratto mi fermai. Mi sembrò d'aver inteso dei singhiozzi mal repressi. Non m'inganno, essa piange. Un istante di silenzio e poi ancora singhiozzi. Mio Dio, il mio cuore n'ebbe una fitta. Io sono, di solito, assai timido con le donne, ma in quel momento per me eccezionale divenni coraggioso. Tornai sui miei passi, mi avvicinai alla donna e avrei certamente pronunciato la parola «Signora», se non mi fossi ricordato d'un lampo che questa parola è utilizzata in 1000 analoghe circostanze da tutti i nostri romanzieri mondani. E tuttavia non fu questo che mi arrestò. Cercai mentalmente una parola più raramente adoperata, ma ad un tratto la donna si accorse di me. S'addrizzò, si ricompose e muovendo celermente mi oltrepassò costeggiando il fiume. Subito la seguii, ma essa, accorgendosene, attraversò la strada e si mise a camminare sull'altro marciapiede. Non osai imitarla. Il cuore mi sussultava in petto come un uccello in gabbia. Fortunatamente il caso mi venne incontro. Sul marciapiede dove l'incognita camminava, comparve assai vicino a lei un signore in frac, un signore d'un'età seria, ma il suo modo di camminare era tutt'altro che serio. Egli procedeva rasente il muro, prudentemente, dinoccolando il corpo e dondolando la testa. L'incognita filava dritta come una freccia, con il passo a volte precipitato di chi ha paura, comune a tutte le donne che di notte vogliono evitare l'offerta di essere accompagnate. Il signore in frac, intanto, continuava con la sua andatura dinoccolata a seguirla, ma visto che non poteva raggiungerla, tutt'a un tratto si mise a correre. Essa andava come il vento, ma il suo inseguitore man mano guadagnava terreno, era già vicino a raggiungerla, allorquando la donna gettò un grido. Ringraziai il destino per l'eccellente bastone che avevo in mano. In un istante attraversai la strada, fui sull'altro marciapiede. Il signore in frac prese in considerazione l'argomento irrefutabile che io gli prospettai e tacque, indietreggiò. Soltanto quand'io e l'incognita fummo da lui ben distanti, si mise a protestare in termini assai energici,
ma le sue parole si perdettero nell'aria. «Prendete il mio braccio», le dissi, «e allora lui non avrà più il coraggio di avvicinarvi». La donna passò silenziosamente la sua mano ancora tremante di paura sotto il mio braccio. Oh, come benedivo quell'inatteso signore in frac! Gettai un rapido sguardo sull'incognita. Era bruna, come avevo già intuito, giovane, molto bella. Sulle sue nere ciglia brillavano ancora piccole lacrime. Erano quelle lacrime provocate dal recente spavento o da un dolore antico. Non lo so, ma le sue labbra si illuminarono già d'un sorriso. Le dissi: «Avete visto? Se poco fa non foste fuggita da me, se io fossi stato invece con voi, non vi sarebbe capitato...» Ma io non vi conoscevo. Credevo che foste uno di quelli che... Tuttavia, voi mi conoscete ormai anche troppo. No, soltanto un poco. Per esempio, voi tremate e io ne so il perché. Oh, voi avete indovinato subito, gridai quasi trasportato dalla gioia d'essermi imbattuto in una giovane donna d'intelligenza così sveglia e di così rara bellezza. Ma è di regola che l'intelligenza non nuoccia alla bellezza. Continuai. Sì, voi avete indovinato con chi avete a che fare. È vero che io sono assai timido con le donne. Io, vedete, sono commosso più di voi, e voi dovevate esserlo assai più quando quel signore in frac, avvicinandovi, vi fece paura. Credo di sognare, poiché è soltanto in sogno che riesco a parlare con una donna senza provarne sgomento. Che cosa dite mai? Dite davvero? Sì, se il mio braccio trema, gli è perché è questa proprio la prima volta che una piccola mano vi s'appoggia su. Io non ho affatto l'abitudine d'accompagnarmi con donne. Ho vissuto sempre solo, così non so neppure parlar loro. Forse vi ho già detto qualche sciocchezza. Ditemelo francamente, senza paura di offendermi. Io non sono suscettibile. Sciocchezze non ne avete dette. Al contrario, mi avete detto parole gentili. E poiché volete che vi parli francamente, vi dirò che a noi donne la timidezza della quale vi lamentate piace molto in generale, cosicché io vi permetto di accompagnarmi sino dinanzi alla porta di casa mia. Ma, le risposi tentando invano di reprimere la gioia che provavo, ma voi me ne direte tante che io cesserò di esser timido, e allora addio a tutti i miei vantaggi. I vostri vantaggi? Quali vantaggi? A che pro? Ecco una parola infelice. Perdonatemi, ma come potreste impedire di desiderare d'essere piaciuto? Ebbene sì, ma siate buona, ascoltatemi. Ho 26 anni e nessuna donna mi ha ancora amato. Come potrei dunque parlare correttamente ed a proposito in questa materia? E tuttavia è necessario che io ne parli. Ho una gran voglia di dirvi tutto. Il mio cuore ha bisogno di parlare. Non posso farlo tacere. Ma lo credereste? Non ho mai conosciuto una donna che mi abbia voluto bene. Non ho avuto mai un amico cui confidare le mie gioie e i miei dolori. E tutti i giorni io sogno di incontrare qualcuna o qualcuno. Io sogno. E se voi sapeste quante volte mi sono innamorato sognando, ridereste. Dite davvero? Non scherzo. Ho amato idealmente. Ci sono figure di donne che non si scorgono altro che nei sogni.
I miei sogni costituiscono interi romanzi. Oh, voi non mi conoscete. È vero, ho incontrato 2 o 3 donne, ma quali donne? Voi ridereste se vi raccontassi che in sogno ho più volte fatto conversazione per strada con una donna della migliore società. Era sola ed io le parlavo rispettosamente, timidamente, appassionatamente. Le dicevo che mi trovavo perduto nella solitudine, che m'era necessaria la compagnia di una donna che mi amasse, poiché nessuna donna mi aveva mai amato. Le dicevo che il dovere di una donna è quella di non respingere la preghiera di un infelice, che le domandi tutt'al più 2 parole da sorella, 2 parole di compatimento. Le dicevo ch'essa doveva ascoltarmi, che ridesse pure di me se così le piaceva, ma che mi ascoltasse. Era necessario restituirmi la speranza che io avevo perduta. 2 parole solamente, 2 parole, e poi non l'avrei più riveduta. Ma voi ridete. Del resto, ciò che ho detto è assai ridicolo, ed il mio scopo, infatti, era quello di farvi ridere. Non prendetevela. Ciò che m'ha fatto ridere è stata la constatazione che voi siete nemico di voi stesso. Se provaste, riuscireste, anche se la scena si svolgeste per istrada. Più si è semplici e più si è sicuri. Nessuna donna di cuor sincero, purché non sia sciocca, né come in questo momento di cattivo umore, oserebbe rifiutarvi le 2 parole che voi implorate. Tuttavia, chissà, forse qualcuna vi prenderebbe per matto. Io ho giudicato secondo come la penso, poiché so bene come vive la gente sulla terra. Oh, vi ringrazio, le gridai. Voi non potete comprendere il bene che mi state facendo. Bando ai complimenti. Ditemi, come avete fatto a supporre che io sia una donna con la quale, insomma, una donna degna di attenzione e di amicizia? In una parola, non una donna qualunque. Perché vi siete deciso ad avvicinarmi? Perché? Ma voi eravate sola. Quel signore era troppo intraprendente. S'era nel pieno della notte. Era mio dovere difendervi. Ma no, prima. D'altra parte, quando io stavo appoggiata al parapetto del fiume, voi avete tentato di abbordarmi. Là? Là, dall'altra parte? Veramente non so cosa rispondervi. Temo, volete saperlo, oggi mi sentivo assai infelice. La passeggiata, le canzoni che mi sono venute in mente, la campagna in fiore, gli uccelli in amore, mai mi sono sentito così bene come oggi. Ed ora, scusatemi se oso entrare in particolari delicati, ma passandovi accanto m'è parso di udirvi singhiozzare. Non potevo sopportarlo. Il mio cuore ne ha avuto una fitta. Oh mio Dio, mi rendevo forse colpevole di un grave reato provando per voi una pietà fraterna. Potevo io offendervi avvicinandovi vostro malgrado? Tacete, disse la giovane donna abbassando gli occhi e stringendomi la mano. Ho avuto torto a parlarvi di ciò, ma sono contenta di non essermi ingannata sul vostro conto. Oh, eccomi, vicinissima a casa. Non ho che da attraversare quella stradina e sono arrivata. Addio, vi ringrazio. Cosicché non ci vedremo mai più? Tutto è finito? Siate discreto, disse ridendo la giovane incognita. Non volevate che 2 parole, e io ve ne ho dette tante. Del resto, forse ci rivedremo. Verrò qui domani.
Oh, perdonatemi, sono troppo esigente. Sì, voi non avete pazienza. Ordinate quasi. Ascoltatemi, interruppi io. Non posso non venir qua domani. Sono un sognatore. Vivo così poco nella vita reale. Ho goduto così rare volte in realtà momenti come questi che mi propongo di farli rivivere nei miei sogni. Sognerò di voi tutta la notte, tutte le settimane, tutti i mesi, tutto l'anno. Verrò qui domani alla stessa ora. Sarò felicissimo, intanto, ricordando il nostro incontro, rievocando le vostre parole. Questa piccola piazza mi è già cara. Ci sono 2 o 3 luoghi simili a Pietroburgo. In uno d'essi ho pianto, rinvangando vecchi ricordi. 10 minuti fa voi pure avete pianto, forse ricordando qualcuno. Forse in altri tempi voi siete stata felice qui. Verrò anch'io domani alle 10 qui. Vedo ormai che non posso più proibirvi di parlarmi, ma non bisognerà fermarci qui e non pensate già che io vi abbia dato un appuntamento. Prevedo che dovrò venir qui per i miei affari e ve lo dico francamente, non proverei sorpresa né mi darebbe fastidio la vostra presenza qui. In breve, io vorrei semplicemente vedervi per dirvi 2 parole. Non giudicatemi male per questo. Non pensate ch'io sia facile a dare appuntamenti. Non vi avrei detto tutto ciò se non custodissi un segreto. Ma a questo proposito metto una condizione. Consento a tutto. Rispondo di me, di tutte le mie azioni. Sarò obbediente, rispettoso. Voi mi conoscete già. È precisamente perché vi conosco che vi invito a venir qui domani. Ma ricordatevi di una condizione tutt'affatto di capitale importanza. Non innamoratevi di me. Ve lo dico francamente, questo è impossibile. Amicizia, sì, qua la mano, ma amore no, vi scongiuro. Vi prometto che non promettete. Voi siete infiammabile come la polvere da sparo. Non vogliatemi male per avervi detto queste parole. Se voi sapeste, anch'io non ho nessuno cui fare delle confidenze, cui chiedere un consiglio. Non posso cercarmi un confidente nel primo passante. Voi siete un'eccezione. Io vi conosco come se fossimo amici da 20 anni. È vero che non mi tradirete? Lo vedrete. Ma come vivere ancora tutto un giorno senza vedervi? Buonanotte e ricordatevi che confido in voi. Mi avete detto poco fa che non si deve render conto dei nostri sentimenti, anche se si tratta d'una simpatia fraterna. Ebbene, ciò mi ha spinto a confidarmi in voi per dirvi: mio Dio, che cosa? A domani. Che ciò resti un segreto almeno fino a domani. Sarà meglio per noi. Rassomiglierà almeno un poco ad un romanzo. Forse vi dirò tutto domani e forse non vi dirò nulla. Vorrò ragionare con voi, conoscervi meglio. Diventeremo forse amici più intimi. Quanto a me, le dichiarai con decisione, vi racconterò tutta la mia storia. Qualcosa di meraviglioso trascorre in me. Non siete contenta di non aver provato noia parlandomi e di non avermi respinto dopo le prime parole? In 2 minuti mi avete reso felice per tutta la vita. Sì, felice. Voi mi avete riconciliato con me stesso. Avete dipanato tutti i miei dubbi grovigliosi. Se domani tornassero, ebbene, domani vi dirò tutto. Voi saprete tutto, tutto. Allora sarete voi a cominciare. Certamente. Arrivederci, arrivederci.
e ci separammo. Errai tutta la notte per la città. Non sapevo mai decidermi a tornare a casa. Ero così felice. A domani. Seconda notte. Ebbene, avete visto che siamo ancora vivi? Essa disse ridendo e stringendomi le mani con vera cordialità. Sono qui, a questo posto, da 2 ore. Vi siete immaginata ciò che ho fatto in tutta la giornata? Sì, lo immagino. Ma a vostra volta vi immaginate perché io sono venuta qui? Non già per chiacchierare di cose futili, come ieri. Ormai bisogna agire più saggiamente. Ho molto riflettuto durante tutta la giornata. Agire più saggiamente? Ma io farò quello che voi vorrete. Intanto vi giuro che non sono mai stato così saggio come ieri e come oggi. È possibile, vi prego, però di non stringermi troppo le mani come fate ora. Tuttavia potete essere sicuro che oggi ho pensato sempre a voi. Davvero? Davvero? Ecco, pensando a voi mi sono persuasa che ieri ho agito come una fanciullina ed ho finito con l'accusare il mio buon cuore, con lodare me stessa, come sempre succede quando si comincia ad analizzare i propri sentimenti. Inoltre ho constatato di non conoscervi interamente come credevo. Per riparare quindi alla mia colpa, desidero prendere di voi le informazioni più minuziose. Ma siccome non posso, per averle, rivolgermi ad una terza persona, ho deciso di chiederle a voi stesso. Su, raccontatemi fedelmente la vostra storia. La mia storia? Esclamai terrificato. Ma chi vi ha detto che ho una storia? Io non ne ho alcuna. E come avete vissuto se non avete una storia? Interruppe ridendo. È impossibile che voi siate vissuto senza mettere assieme una storia. Ebbene sì, mia cara, io ho vissuto finora senza storia alcuna. Ho vissuto per me stesso, cioè solo, assolutamente solo. Comprendete voi ciò che significa viver solo? Ma come solo? Non avete mai visto nessuno? Ho veduto molta gente, tuttavia sono rimasto sempre solo. Sicché non avete mai parlato, né parlate mai con alcuno? Precisamente, con nessuno. Ma che razza d'uomo siete? Spiegatevi, cioè, aspettate, credo di indovinare. Avete una nonna come l'ho io? È cieca la mia, e fino a questi ultimi tempi non mi lasciava uscir di casa. 2 anni fa ho fatto una sciocchezza, sicché dopo essa unì con uno spillo la sua veste alla mia, e continuamente, mentre agucchiava, quantunque cieca, io ero obbligata a leggerle ad alta voce qualche libro, anche noioso per me. 2 anni di seguito fui costretta a questa vita. Ah, mio Dio, quale sventura! Ma nei miei riguardi vi siete ingannata. Io non ho una nonna come voi. E se non l'avete, perché restate sempre in casa? Ascoltatemi, volete sapere precisamente chi io sia? Ve lo domando. In tutto il vero senso della parola? Certamente, in tutto il vero senso della parola. Ebbene, ecco, io sono un tipo. Un tipo? Quale tipo? Esclamò la ragazza, mettendosi poi a ridere, come se da 1 anno non ne avesse avuta l'occasione. E continuò. Lo sapete d'esser divertente. Guardate, qui c'è una panchina. Sediamo. Nessuno passa, nessuno ci ostacolerà. Cominciate a raccontarmi la vostra storia. Ma prima dovete spiegarmi cos'è un tipo. Un tipo è un uomo ridicolo, risposi ridendo, sedotto dal riso infantile, argentino della fanciulla. Un tipo è un carattere, è un... Ma sapete voi cosa sia un sognatore? Un sognatore?
permettetemi, anch'io sono un sognatore, anzi una sognatrice. Quante cose non mi sono passate e mi passan per la testa durante le lunghe giornate accanto alla nonna. I miei sogni vanno assai lontano. Una volta sognai che sposavo un principe cinese. Tuttavia, a parte le chimere e gli scherzi della fantasia, è una cosa utile quella di sognare. Benissimo, dal momento che siete stata capace di sposare un principe cinese, mi comprenderete facilmente. Ma permettetemi, io non so ancora come vi chiamate. Mi chiamo Nastienka. Soltanto? Soltanto. Non vi basta? Mi è più che sufficiente, anzi, Nastienka. E dopo aver sillabato questo nome graziosissimo, soggiunsi: ascoltate dunque la mia risibile istoria. E mi sedetti al suo fianco. Aggiunsi una posa grave e pedantesca e cominciai a parlare come se leggessi un libro. Ci sono, Nastienka, a Pietroburgo, voi forse l'ignorate, cantucci assai strani. Il sole che brilla dovunque non li illumina. Sono invece illuminati da un sole creato apposta per essi, che manda una luce opaca, fredda, incolore. Là, in uno di questi cantucci, non si vive che la propria vita, una vita che non assomiglia a quella degli altri mortali, una vita che si potrebbe appena concepire in qualche terra lontana, una vita non in relazione alla nostra epoca e che perciò la si potrebbe chiamare anacronistica. Questa vita è la mia, Nastienka. Un'atmosfera fantastica e surreale e nello stesso tempo qualcosa di grossolano e di prosaico, qualcosa di supremamente triviale. Ah, mio Dio, quale prefazione! Che cosa dunque dovrò ascoltare? Da quello che vi dirò certamente imparerete qualcosa, Nastienka. Oh, non mi stancherò mai di chiamarvi con questo dolce nome. Imparerete che in questi cantucci di Pietroburgo vivono degli uomini strani, dei sognatori. Un sognatore non è un uomo, è un essere neutro. Egli vive in un'ombra perpetua, si incrosta nel suo guscio come una lumaca, assomiglia piuttosto a quell'essere che nello stesso tempo è l'animale e la sua casa e che si chiama tartaruga. Che ne pensate? Perché ama egli le sue quattro mura che, di rigore, devono essere dipinte di verde, col soffitto affumicato e adorno di tele di ragno? Perché quest'uomo ridicolo, se qualcuno dei suoi rari amici lo va a trovare e la cosa finirà con la perdita ad una di tutte le sue conoscenze, lo riceve con tanto evidente imbarazzo, quasi ostilità, facendogli una grinta tale come se poco prima avesse commesso un delitto, come se pur allora avesse finito di fabbricare biglietti di banca falsi o avesse scritto dei brutti versi, inviandoli alla direzione di una rivista con lettera di accompagnamento anonima, nella quale fosse dichiarato che il vero poeta era morto e che egli, come suo intimo amico, aveva deciso di pubblicarli. Perché la conversazione languisce fra i due? Perché l'amico che è venuto all'improvviso non riesce a trovare una parola gaia? Perché non ride, mentre in altre circostanze ride molto volentieri, giacché gli piacciono tanto il riso quanto le parole allegre, le conversazioni sul bel sesso e su altri argomenti di vita spensierata? Perché, infine, quel visitatore, che probabilmente è una conoscenza di recente data, diviene tanto imbarazzato da irrigidirsi con tutto il suo spirito, se ne ha di spirito, nel riguardare il volto congestionato dell'ospite, che ha perduto il filo del discorso ed ha quasi smarrito la ragione nello sforzo titanico, benché inutile, di render piacevole, interessante la conversazione. E perché succede tutto questo, se non a causa del desiderio che egli,
L'ospite aveva di far vedere che anche lui sa vivere e parlare del bel sesso con parole idonee e così almeno rendersi piacevole a quel pover'uomo che è venuto a fargli visita per isbaglio e quindi intempestivamente. Perché? Ditemelo voi, Nastenka, perché? Perché questo visitatore a un tratto si alza, afferra il cappello e prende sgarbatamente congedo, con la scusa di dover sbrigare un affare urgente che non è mai esistito, e svincola la sua mano dalla stretta calorosa del padrone di casa, il quale in tutti i modi vuol far vedere il suo pentimento e vuol cercare di accomodare il guaio. Perché costui, una volta fuori della casa di quell'originale, ride e giura a se stesso di non rimettervi più piede, malgrado quell'uomo stravagante sia un buon figliolo però che non può rifiutare alla propria fantasia un piccolo capriccio. E perché paragonerà la fisionomia del suo interlocutore di poco prima con quella di un gattino disgraziato, sciupato, maltrattato, offeso in ogni modo da cattivi ragazzi? Com'è che il gatto è poi riuscito a nascondersi a loro occhi, finalmente, rifugiandosi sotto una sedia al buio, e là ora è quasi obbligato a rizzarsi, ad arruffare il pelo, ad annusare ed a lavare il suo piccolo muso offeso con le due zampette, e molto tempo dopo ancora a considerare la natura d'intorno e tutta la vita ed anche un avanzo del pranzo dei padroni come riservato a lui da una governante di buon cuore. Vediamo, interruppe Nastienka, che mi aveva ascoltato con sorpresa e con gli occhi e la bocca spalancati. Vediamo, io non capisco la ragione di questo esordio, né comprendo perché mi abbiate rivolto domande così ridicole, ma quello che io so di sicuro è che tutte queste avventure sono proprio accadute a voi stesso. Ma certo, risposi, col volto atteggiato a serietà. Ebbene, se è così, rispose Nastienka, continuate, perché io vorrei sapere com'è andata a finire. Nastienka, volete sapere che cosa faceva nella sua topaia il nostro eroe? O per dir meglio, poiché l'eroe di questo affare sono io, la mia modesta persona? E per qual motivo la mia giornata tutt'intera è stata turbata dalla visita inattesa d'un amico? Volete sapere perché ero così agitato aprendo la porta per farlo entrare? Perché l'ho ricevuto così male? Perché rimasi schiacciato sotto il peso della mia stessa inospitalità? Ma sì, sì, rispose Nastienka, è proprio questo che desidero sapere. Voi raccontate assai bene, ma non potreste raccontare con termini più semplici? Si direbbe che raccontando leggiate un libro. No, Nastienka, le risposi con voce severa e imponente, cercando di trattenere il riso. No, mia cara Nastienka, lo so che narro assai bene, ma so altresì che non potrei narrare in altro modo. Io somiglio, mia cara Nastienka, a quello spirito dello zar Salomone che ha vissuto 1000 anni chiuso in un otre, sigillato da 7 sigilli, e a un tratto i 7 sigilli furono trovati rotti. Ora, mia cara Nastenka, da quando noi ci siamo incontrati nuovamente, dopo una sì lunga separazione, poiché io vi conosco da parecchio, da molto tempo, ed era un pezzo che cercavo precisamente voi, e noi eravamo destinati a incontrarci. 1000 valvole si sono aperte nella mia testa ed è necessario quindi che io mi sfoghi con un torrente di parole, altrimenti soffocherei. Vi domando il favore perciò di non interrompermi più. Ascoltatemi, Nastienka, con sommessione e obbedienza, altrimenti mi obbligherete a tacere.
Parlate, parlate, vi prometto che non dirò più nemmeno una parola. Allora continuo. C'è, amica mia Nastienka, c'è un'ora della giornata che io amo molto. È l'ora in cui tutti gli affari, tutti gli impegni e tutti i doveri finiscono. L'ora in cui tutti si affrettano a tornare a casa per il pranzo, per riposarsi e per la strada inventano temi gai per la sera, la notte e tutto l'altro tempo che gli resta disponibile. In quest'ora il nostro eroe, permettetemi ancora una volta, cara Nastienka, di parlare in terza persona, perché è così fastidioso per uno che racconta parlare di se stesso. In quest'ora il nostro eroe, che ha avuto anche lui affari da sbrigare, cammina come gli altri, ma una strana sensazione di piacere anima il suo viso pallido e affaticato. Egli osserva con interesse l'aurora della sera che si stende lentamente sul cielo freddo di Pietroburgo. Quando dico osserva, io mento. Egli non osserva, egli contempla vagamente, come può contemplare un uomo stanco e che ha da pensare a casi suoi, di guisa che solo per qualche istante, quasi senza volere, ha il tempo di guardarsi intorno. Egli è contento poiché non dovrà occuparsi di affari noiosi prima dell'indomani. Egli è contento come uno scolaro appena uscito di scuola, che corre ai suoi giochi preferiti e alle sue scorribande birichine. Guardatelo, Nastienka, voi non ci metterete molto tempo a constatare che la gioia ne ha sensibilmente eccitata l'immaginazione ed ha agito beneficamente sui suoi nervi deboli e scossi. Ecco, egli sta pensando a qualcosa. Voi forse supponete che egli pensi al pranzo oppure alla sera che sta per giungere? Che cosa guarda? Forse quel signore dall'aspetto rispettabile che saluta artisticamente la dama che passa mollemente adagiata sui cuscini soffici di una vettura a 8 molle tirata da 2 cavalli di razza? No, Nastienka, non è di questi nonnulla che egli si occupa. Egli è un uomo ricco della sua propria vita interiore. Egli è diventato ricco d'un tratto, ripeto. Il raggio d'addio del sole che si spegne non ha brillato invano per lui. Al contrario, gli ha suscitato nel cuore una quantità di sensazioni nuove. Egli, ora, fa appena caso a quella strada sulla quale, prima, il più piccolo nonnulla poteva sorprenderlo. Ora la dea fantasia, se voi, cara Nastienka, avete letto Zhukovsky, la dea dei sogni, sta già tessendo con le sue dita capricciose la tela dalla trama d'oro, sta svolgendogli innanzi agli occhi gli arabeschi d'una vita prestigiosa, fantastica, immaginaria. Chi lo sa, questa dea fantasia ha forse trasportato il nostro eroe al 7° cielo, il cielo di cristallo che è lontano, lontanissimo dal marciapiede di granito che egli sta calpestando tornandosene a casa. Provatevi a fermarlo ora, chiedetegli bruscamente ove si trovi, per quale strada sia passato. Egli non se lo ricorderà, non saprà dove è stato, dove si trova, dove è diretto. Arrossirà per il dispetto che voi l'abbiate colto e dirà qualche bugia per salvare le apparenze. È per questo che egli trasalì di spavento, quasi gridò, allorché una vecchia, distinta signora, lo fermò in mezzo al marciapiede per domandargli dove si trovasse una certa strada. Egli, tuttavia, col volto arcigno, continua a camminare, accorgendosi appena che più d'un passante sorride nel vederlo, che si rivolta per tornare a guardarlo, e che se una bambina, dopo essersi allontanata da lui con sgometto, quasi ora torna sui suoi passi e ride guardandolo, ride per i suoi occhi spalancati,
per l'espressione contemplativa del suo volto e per il gesticolare che fa con le mani. È sempre la stessa dea fantasia che trasporta nel suo volo giocondo e la vecchia distinta signora, e i passanti curiosi, e la bambina che ride, e i contadini che mangiano sulle barche del fiume Fontanca. Ebbene, supponiamo che proprio sulla riva di quel fiume passi il nostro eroe. La fantasia, coi suoi scherzi, ha invischiato tutto e tutti nel suo canovaccio lucente, come le mosche nella ragnatela. E l'uomo strano rientra a casa sua senza accorgersene, desina senza accorgersene, e non ritorna in sé se non quando Matriona, la serva, sempre cupa, triste e pensosa, sparecchia e gli porge la pipa. Solo allora egli si ricorda che ha già pranzato e non s'è reso conto di ciò che è avvenuto. Annotta, nell'anima sua si fa il vuoto, scende la tristezza. Tutto un castello di sogni crolla senza rumore, senza lasciar traccia di sé. Tutto è trascorso come un sogno, ed egli non ricorda neppure ciò che ha sognato. Ma una sensazione oscura gli ha attraversato l'anima. Un desiderio nuovo sollecita e scalda la sua fantasia e gli richiama attorno, impercettibilmente, un ribollio di fantasmi, come l'acqua nella caffettiera della vecchia Matriona, la quale placidamente lavora nella cucina accanto preparando il caffè da servire. Ecco che si fa strada a scatti quella sensazione, ed ecco che il libro, preso dallo scaffale senza scopo e a caso, cade dalle mani del nostro sognatore, il quale non era arrivato a leggerne neppure 3 pagine. La sua immaginazione è sovreccitata. Una nuova vita brilla dinanzi ai suoi occhi con affascinanti prospettive. Un sogno nuovo, una nuova felicità gli appaiono. In altri termini, egli ha ingoiato una nuova pozione di quel veleno raffinato e dolcissimo che si chiama sogno. Che cosa gli importa della vita reale? Secondo il sognatore, noi altri, mia dolce Nastienka, viviamo una vita pigra, lenta, molle. Secondo lui, noi siamo così scontenti del nostro destino, tanto scontenti, che la vita in noi languisce. E poi in verità tutto fra noi è freddo, a prima vista, triste, quasi risecchito. Povera gente, pensa il sognatore. Non vi sorprenda, Nastienka, che egli abbia questi pensieri. Oh, se voi poteste intravedere gli spettri magici che capricciosamente, incantevolmente, illimitatamente gli appaiono dinanzi, come in un fantastico quadro animato, nel quale in primo piano spicca, in tutta la purezza delle sue linee, l'immagine del nostro sognatore. Vedreste avventure diverse e sciami di sogni tali da far andare in estasi. Ma di che sogna? Chiederete. Perché domandarlo? Di tutto e di nulla. Della parte del poeta, dapprima misconosciuto e poi coperto di lauri, della sua predilezione per Hoffmann, della notte di San Bartolomeo, della Diana di Vernon, delle gesta eroiche di Ivan Vassilievich quando prese Kazan, di Giovanni Hus, della Clara Mowbray, di Effie Dance dinanzi al conclave dei prelati, dell'evocazione dei morti nel Roberto il Diavolo. Ricordate questa musica che odora di cimitero? Di Mina e di Brinda al passaggio della Beresinà, della lettura d'un poema romantico in casa della contessa B, di Danton, di Cleopatra e dei suoi amanti, di una piccola casa nella Colomna,
di una cara piccola anima che potrebbe essergli accanto durante le lunghe serate d'inverno, che l'ascolterebbe attentamente, con la bocca e con gli occhi spalancati, che l'ascolterebbe dolcemente come voi ascoltate adesso me, mio caro piccolo angelo. No, Nastienka, che importa ad un tal voluttuoso pigrone questa vita che noi due pur tanto desideriamo? Il sognatore pensa altresì che questa vita è una povera vita meschina. Nello stesso tempo gli sorge il sospetto che per lui, forse, verrà giorno in cui suonerà un'ora triste e sarà quando preferirà dare tutti i suoi anni di sogni per un bel giorno di questa vita meschina che egli è costretto a vivere, e li darebbe non per la gioia, non per la felicità, ma per quest'ora di tristezza e di dolore. Ancora non è giunta quell'ora minacciosa, egli non desidera nulla, egli è al di sopra di tutti i desideri, egli può tutto, egli è un re, è il creatore della sua propria vita e torna a ricrearla in ogni istante sotto l'imperio della sua volontà. Questo mondo fantastico e favoloso si organizza con tanta facilità e con tanta naturalezza. E tutto questo sarebbe soltanto fantasia. Si crederebbe in certi momenti che tutta questa vita non fosse solo eccitazione dei sensi, miraggio, inganno dell'immaginazione, ma qualcosa di effettivamente esistente, di vero, di reale. Perché, ditemi, Nastienka, perché ora tutto il suo essere è preso dalla soggezione? Perché, provocato da qualche stregoneria o volontà sconosciuta, gli si accelera il polso e sgorgano lacrime dagli occhi del sognatore? Perché le sue pallide e umide gote diventano rosse fino a bruciare? Perché egli è preso d'un tratto da un'ineffabile sensazione deliziosa che invade tutta la sua esistenza? Perché notti intere e insonni trascorrono velocemente in pochi istanti di gioia infinita e di piena felicità? E quando l'aurora illuminerà d'un raggio roseo le invetriate dei palazzi e l'alba rischiarerà coi suoi bagliori fantastici la camera livida di lui, come avviene da noi a Pietroburgo, perché allora il nostro sognatore, stanco, spossato, si getta sul letto e si addormenta con l'animo intorpidito dall'estasi, turbato e con un dolce e nello stesso tempo penoso dolore nel cuore? Guardatelo e ve ne convincerete. E credete proprio, guardandolo, cara Nastienka, che egli in realtà non abbia conosciuto colei che ha amata nel suo sogno folle? È possibile che egli non l'abbia veduta altro che in quelle visioni affascinanti e che quella passione l'abbia solo sognata? Non è forse vero che han passato insieme, fianco a fianco, tanti, tanti anni della loro vita, soli, in due, trascurando l'universo intero e mettendo ciascuno il proprio mondo, la propria vita, in comune con quelli dell'altro? Non fu essa, forse, che all'ora del distacco, singhiozzando e disperandosi, gli si abbandonò sul seno, senza udire la burrasca scatenarsi sotto il cielo fosco, senza udire il vento che strappava e portava via le lacrime dalle sue ciglia nere? È possibile che tutto ciò non sia stato che un sogno? Sogno anche quel giardino triste, abbandonato e selvaggio, quei sentieri muschiosi, solitario, tetro, dove si passeggiavano così spesso insieme, dove speravano, languivano, amavano per sì lungo tempo, sì lungamente e teneramente. E quella strana casa degli avi di lei, dove essa visse tanto tempo in solitudine e tristezza,
col marito vecchio e tetro, eternamente muto e bilioso, che li spaventava, loro timidi come bimbi, e perciò si nascondevano l'un l'altro il reciproco amore, per paura, per timore. Come soffrivano, com'era puro e innocente il loro amore, e come, si capisce bene, Nastinka, com'era cattiva la gente. E Dio mio, è proprio possibile che non l'abbia incontrata un giorno di poi, che non l'abbia incontrata in un luogo lontano dalle sponde della patria, sotto un cielo straniero e caldo, in una divina città, nello sfolgorio di un ballo, in un palazzo, proprio in un palazzo, affogato in un mare di luci, e che sul balcone di quel palazzo, decorato di mirto e di rose, essa, avendolo veduto, strappatasi in fretta la maschera, non gli abbia sussurrato «Sono libera». Tremante gli si getta tra le braccia, gridando di gioia. Dimenticarono allora in un attimo nell'abbraccio tutto il dolore del distacco e tutte le altre sofferenze, la tetra casa e il vecchio marito, il fosco giardino della patria lontana e la panca sulla quale essa gli diede l'ultimo bacio appassionato, strappandosi poi dei suoi abbracci irrigiditi in una sofferenza atroce. Ah, convenitene, Nastienka. Per forza ci si rattrista, ci si confonde, si arrossisce come uno scolaretto colto a rubare una mela nel giardino del vicino, quando inaspettatamente un vostro amico, alto, ben piantato, giocondo, chiacchierone, busserà alla vostra porta ed esclamerà come se nulla fosse: «Ehi, amico mio, vengo in questo momento da Pavlovsk». Dio mio, il vecchio conte è morto. La felicità insperata sta per venire. Proprio in un tal momento c'è gente che arriva da Pavlovsk. Tacqui pateticamente, mettendo termine alle mie esclamazioni. Ricordo che desideravo scoppiare a ridere fragorosamente, perché già sentivo che in me si stava agitando un diavoletto maligno, un diavoletto che cominciava a impossessarsi della mia gola e mi tirava per il mento, e i miei occhi si inumidivano sempre più, sempre più. Aspettai che Nastienka, che mi guardava coi suoi occhi attoniti e intelligenti, scoppiasse in una risata fanciullesca, in un riso di sfrenata allegria. Già mi pentivo d'essere andato tanto lontano, d'aver raccontato invano ciò che da molto tempo ribolliva nel mio cuore e di cui potevo parlare come se leggessi in un libro. Già da tempo ero preparato a quella confessione e adesso non potevo fare a meno di leggerla fino in fondo, sebbene senza speranza d'esser capito, lo confesso. Con mia meraviglia, essa rimaneva silenziosa, un po' chinata in avanti, leggermente premendo la mia mano, e con una certa timida sollecitudine mi domandava: «È possibile che siate vissuto così tutta la vita?» «Tutta la vita, Nastienka», risposi, «tutta la vita. Sembra che così debba anche finire». «No, è impossibile», mi disse con agitazione, «questo non sarà. Ebbene, anch'io vivrò tutta la vita vicino alla nonna. Lo sapete che non è affatto bello vivere così?» «Lo so, Nastienka, lo so», esclamai senza trattenere quel che sentivo. «E ora lo so meglio di allora, quando perdevo invano tutti i miei anni migliori. Adesso lo so e sento più dolorosa questa consapevolezza, poiché Dio mi ha mandato voi, mio buon angelo, per dirmelo e dimostrarmelo. Adesso, quando vi siedo accanto e parlo con voi, mi sembra strano pensare al futuro, perché nel futuro c'è di nuovo solitudine, c'è di nuovo questa vita inutile e vuota. Oh, siate benedetta, cara fanciulla, perché non mi avete respinto la prima volta, perché io posso ora dire che son vissuto almeno 2 sere nella mia vita».
Oh no, no, esclamò Nastienka, e piccole lacrime luccicavano nei suoi occhi. No, ciò non sarà mai più. Non ci separeremo così. Che cosa valgono 2 sere soltanto? Nastienka, Nastienka, sapete per quanto tempo mi avete riconciliato con me stesso? Sapete che io, ora, non mi giudicherò così male come qualche momento fa? Sapete che forse non mi affannerò più per ciò che costituì il delitto e il peccato della mia vita, perché una vita simile è delitto e peccato. E non crediate che io abbia esagerato in qualche cosa. Per amor di Dio, non dovete crederlo, Nastienka, perché qualche volta passo dei momenti così affannosi, così affannosi. Già comincia a parermi, in codesti momenti, che mai sono stato capace di intonare la mia vita con la realtà quotidiana. Mi sembra di aver perduto ogni senso del reale e infine maledico le mie notti fantastiche, allorché sopraggiungono momenti di lucidità che sono orribili. In codesti momenti sento come attorno a me la folla rumoreggi e s'aggiri nel turbine della vita. Sento, vedo come vive la gente e in realtà vive, e vedo che la vita per loro non è preordinazione, che la loro vita non vola come un sogno, come una pazza visione, che la loro vita si rinnovella eternamente, eternamente giovane, e mai un'ora sola è simile ad un'altra. Allora la fantasia ne è come schiantata e diventa, fino alla volgarità monotona e paurosa, schiava dell'ombra, dell'idea, schiava della prima nuvola che improvvisamente ricopre il sole e serri d'angoscia il vero cuore pietroburghese, che assai fa conto sul suo sole. Eppure nell'affanno c'è tanta fantasia, ma sento che essa alla fine si stanca, si esaurisce in una tensione continua, questa fantasia inesauribile. Ecco perché, divenuti uomini, abbandoniamo gli ideali di prima. Essi si infrangono, si frammentano in polvere. Se non c'è un'altra vita, bisogna pur costruirla con questi frammenti. Ma l'anima implora e vuole qualcos'altro. E invano il sognatore fruga nella cenere dei suoi vecchi sogni, cercandovi qualche scintilla da cui risuscitare un nuovo fuoco per scaldarvi il cuore infreddolito, per farvi risorgere tutto ciò che prima era così caro, che commuoveva l'anima, che faceva ribollire il sangue, che strappava lacrime dagli occhi e che ingannava così pomposamente. Sapete, Nastienka, fino a che punto sono arrivato? Io sono costretto a celebrare l'anniversario delle mie sensazioni, l'anniversario di ciò che mi fu così caro, ma che mai fu in realtà, perché svoltosi fra sogni vani, immateriali. E lo faccio perché anche codesti sogni non esistono e svaniscono. Sapete che mi piace ora ricordare e visitare quei luoghi dove un tempo fui felice, che mi piace costruire il mio presente d'accordo con un passato senza ritorno, e spesso erro come un'ombra, senza bisogni e senza scopi, abbattuto e triste, traverso i vicoli e le vie di Pietroburgo. Ho questi ricordi. Mi sovviene per esempio che proprio qui, giusto un anno fa, in questa stagione, appunto, su questo stesso marciapiede, erravo solitario e disfatto, come adesso. E mi ricordo che anche allora i sogni erano mesti, sebbene la vita non fosse migliore. Ma sempre cosa migliore sarebbe stata vivere tranquillamente, senza questi neri pensieri che ora mi avvinghiano. Non c'erano questi rimorsi foschi, tetri, che non mi danno riposo né giorno né notte. E mi domando, dove sono i tuoi sogni? Mi scuoto e dico, come volano presto gli anni. Poi ancora mi domando, che cosa hai fatto di questi anni? Dove hai seppellito il tempo migliore? Sei vissuto o no? Guarda, mi dico, guarda come nel mondo tutto si raffredda. Altri anni passeranno
e verrà con loro la tetra solitudine, verrà la vecchiaia tremolante sulle grucce, e quindi l'angoscia e la tristezza. Impallidirà il mondo della fantasia, intristiranno, appassiranno i tuoi sogni e si disperderanno come foglie gialle sugli alberi. Oh, Nastienka, sarà ben triste rinascere solo, affatto solo, e non aver nulla da rimpiangere, niente, assolutamente niente, perché tutto quello che ho perduto, tutto, era niente. Era uno stupido zero tondo. Non era che un sogno. Oh, non muovetemi a pietà di più, esclamò Nastienka, asciugandosi le lacrime. Adesso è finito. Adesso saremo in due. Adesso, malgrado tutto quello che potrebbe accadermi, noi non ci separeremo mai. Ascoltate, io sono una ragazza semplice, ho studiato poco, benché la nonna mi abbia dato un maestro. Ma davvero io vi capisco perché tutto quello che mi avete or ora detto io stessa l'avevo già vissuto, fino in fondo, quando la nonna mi teneva attaccata al suo vestito. Certo, io non so raccontarlo così bene come l'avete raccontato voi. Io non ho studiato, aggiunse timidamente, perché sentiva sempre una certa deferenza per il mio discorso patetico e per il mio stile. Ma sono molto contenta che voi vi siate aperto completamente con me. Adesso vi conosco interamente, interamente vi conosco. E sapete poi, anch'io vi voglio raccontare la mia storia, senza nascondervi nulla. Ma dopo datemi un consiglio. Vi impegnate a darmi questo consiglio? Ah, Nastienka, risposi, io non sono mai stato un buon consigliere e davvero mai un consigliere intelligente. Adesso però vedo che se noi due vivremo sempre così, sarà certo assai bene e ognuno darà all'altro tanti buoni consigli. Su, mia cara Nastienka, quale consiglio volete? Ditemelo subito. Sono così allegro, felice, coraggioso e ben disposto che non avrò bisogno di farmi prestare le parole. No, soggiunse Nastienka ridendo. Mi occorre soltanto un consiglio intelligente, ma anche un consiglio cordiale, fraterno, come se mi amaste già da un secolo. Sia, Nastienka, sia pure, esclamai con entusiasmo. E se pure vi avessi amata da tanti anni, non vi amerei più di adesso. La vostra mano, disse Nastienka. Eccola, diss'io dandole la mano. Ed ora ascoltate la mia storia. La storia di Nastienka. Voi già conoscete metà della mia storia, cioè sapete che ho una vecchia nonna. Se l'altra metà è così breve come questa, la interruppi ridendo. Tacete e ascoltatemi. E prima di tutto un patto. Non interrompetemi, perché mi smarrirei. Ascoltatemi in silenzio. Dunque, ho una vecchia nonna. Sono piombata su di lei quando ero ancora bambina, perché mi morirono la mamma e il babbo. Probabilmente la nonna prima era ricca un tempo, perché adesso si ricorda di giorni migliori. Essa mi insegnò il francese e dopo mi diede un maestro. Quando avevo 15 anni, ora ne ho 17, smisi di studiare. Allora io ero assai vivace, ma quello che ho fatto ve lo dirò più tardi. Vi basti per ora sapere che non commisi colpe gravi. La nonna una mattina mi chiamò e disse che, poiché era cieca, non poteva sorvegliarmi sufficientemente. Prese quindi uno spillo e attaccò il mio vestito al suo. Poi disse che così unite saremmo rimaste tutta la vita se, si intende, non fossi divenuta migliore. Insomma, dapprima
non mi era affatto possibile staccarmi e dovevo leggere per lei, lavorare, studiare, far tutto accanto alla nonna. Ho provato a beffarla una volta e feci mettere al mio posto la Tecla. Tecla, la nostra donna di servizio, è sorda. Tecla si mise al mio posto. La nonna nel frattempo s'era addormentata sul seggiolone ed io me la svignai. Non lontano però, da un'amica. Finì male. La nonna si svegliò e domandò qualcosa credendomi sempre tranquillamente al mio posto. Tecla s'accorse che la nonna parlava, ma non sentì cosa dicesse. Pensò su quello che le restava da fare, poi levò la spilla e si mise a correre. Qui Nastienka si fermò e ruppe in una risata. Risi con lei, ma essa subito cessò. Vi prego, non ridete della nonna. Io rido solo di ciò che è ridicolo in sé. Che cosa fare se la nonna era siffatta? Tuttavia io l'amavo pur sempre un pochino. Allora per me fu finita. Mi rimisi al mio posto in modo che gli fosse impossibile muovermi. M'ero dimenticata di dirvi che la nonna ha la sua casa, una casa piccola con 3 finestre in tutto, completamente di legno e vecchia come lei. Sopra però c'è un altro piano e un giorno quel piano venne occupato da un nuovo inquilino. Dunque c'era pure un vecchio inquilino, osservai. Sì, c'era, rispose Nastienka, e sapeva tacere meglio di voi. Per dire il vero, sapeva appena muover la lingua. Era un vecchietto secco, muto, cieco, zoppo. E alla fine, poiché non poteva più vivere nel mondo, morì. Ci voleva un nuovo inquilino, perché non potevamo farne senza. Esso rappresentava tutta la nostra entrata con la pensione della nonna. Come a farlo apposta il nuovo inquilino era un giovanotto, non di queste parti, un forestiero. Non mercanteggiò, così la nonna lo accolse e dopo mi chiese: Nastienka, il nostro inquilino è giovane o no? Io non volevo mentire e le dissi: così così, non proprio giovane, ma neppure vecchio. È simpatico all'aspetto? Domandò ancora la nonna. Io non volevo nemmeno ora mentire e le dissi: sì, è simpatico, nonna. E la nonna: ah, meno male. Io, nipotina, questo lo dico per te, affinché tu non lo guardi. Che tempi sono questi? Eccoti un piccolo inquilino insignificante e si permette d'essere di aspetto simpatico. Non era così ai miei tempi. La nonna pensava sempre ai suoi tempi. Ed essa era più giovane ai suoi tempi, il sole più caldo e la panna non diventava acida tanto presto. Tutto era più bello ai suoi tempi. Io mi siedo, taccio e penso fra me, perché la nonna stimola la mia attenzione domandandomi se l'inquilino è bello, se è giovane. E ci pensavo e mi rimisi a contare le maglie, a far la calzetta. Ma poi mi dimenticai di tutto. Ecco che una volta, di mattina, l'inquilino viene da me per farsi promettere che si sarebbe fatta rimettere la carta sulle pareti della sua camera. Una parola tira l'altra. La nonna è chiacchierona e dice: Va, Nastienka, va nella mia camera da letto e portami la tavola per contare. Io mi alzai bruscamente, arrossendo, e non sapevo perché. Mi dimenticai che ero attaccata con le spille e invece di staccarmi pian piano, in modo che l'inquilino non se ne accorgesse, diedi uno strappone tale che il seggiolone della nonna si mise in moto. Quando mi avvidi che l'inquilino si era accorto del fatto, diventai ancora più rossa, rimasi al mio posto come inchiodata e improvvisamente mi misi a piangere.
Tali erano la mia vergogna e la mia amarezza in quel momento che avrei rinunciato al mondo. La nonna mi gridò: «Che fai?» Ma io piangevo sempre più forte. L'inquilino, appena si accorse che mi vergognavo di lui, salutò e uscì. Da allora in poi, ogni qualvolta udivo un rumore nel pianerottolo, diventavo come morta dalla paura. Quando mi pareva che fosse l'inquilino, adagio, per ogni eventualità, toglievo lo spillo. Però non era mai lui, non veniva mai. Trascorsero 2 settimane. L'inquilino mi manda a dire da Tecla che ha molti libri francesi, tutti buoni da leggere. Non avrebbe voluto la nonna che glieli leggessi per divertirla? La nonna consentì con riconoscenza. Tuttavia domandò se erano libri morali o no. «Perché se fossero libri immorali non potresti leggerli», mi disse. «Non potresti leggerli assolutamente, perché impareresti cose cattive». «Che imparerei, nonna? Che c'è scritto?» Mi rispose: «Ebbene, c'è scritto come i giovanotti seducono le ragazze costumate, che impegnandosi a sposarle le rapiscono dalla casa paterna, poi abbandonano le disgraziate al loro destino ed esse si perdono nel modo più doloroso. Io», continuava la nonna, «ne ho letti molti di tali libri. Erano scritti tanto bene che, malgrado tutto, sono rimasta alzata di notte per leggerli nel silenzio. Cosicché, Nastienka, guardati bene dal leggerli». «Ma che libri ha mandato?» «Sono tutti romanzi di Walter Scott, nonna». «Romanzi di Walter Scott? Ma non c'è qualche sotterfugio? Guarda se dentro vi ha messo qualche letterina amorosa». «No, nonna», le rispondo, «non ci sono lettere». «Guarda pure nella rilegatura. Qualche volta questi briganti scrivono nella rilegatura». «Bah, va bene». E cominciammo a leggere Walter Scott e in un mese circa ne finimmo la metà. Poi ci mandò sempre nuovi libri, ci mandò Pushkin e altri, sicché alla fine non potevo più stare senza libri e cessai di fantasticare. Non pensavo più a sposare un principe cinese. Così stavan le cose quando, una volta, sulle scale, mi incontrai per caso col nostro inquilino. La nonna mi aveva mandata per non so che cosa. Egli mi fermò. Io arrossii. Anche lui arrossì. Però sorrise, mi salutò, mi domandò della salute della nonna e poi mi disse: «Avete finito di leggere quei libri?» Gli risposi: «Ho finito di leggerli, sì». «Quale vi è piaciuto di più, Ivanoe o Pushkin?» «Ivanoe e Pushkin sono quelli che mi sono piaciuti di più», dissi. E per quella volta finì così. Dopo una settimana lo incontrai di nuovo sulle scale. Questa volta non la nonna mi aveva mandata, ma io stessa avevo bisogno di non so che cosa. Erano le 3 e l'inquilino a quell'ora tornava a casa. «Buongiorno», mi disse, ed io: «Buongiorno». «Non vi annoiate?» mi domandò, «a star tutto il giorno con la nonna?» Quando mi domandò questo, io non so davvero perché arrossii, perché mi vergognai. Mi sembrava proprio offensivo che un estraneo si mettesse a domandarmi queste cose. Volevo non rispondere e andarmene, ma me ne mancò la forza. «Sentite», disse, «voi siete una brava ragazza. Scusatemi se vi parlo così, ma ve l'assicuro, vi auguro un bene maggiore che non la nonna. Non avete nessuna amica alla quale possiate far visita?» Gli risposi che ora non ne avevo nessuna, che prima ne avevo una, Mascenka, ma che ora se n'era andata a Pskov. «E dite», aggiunse, «non vorreste venire con me a teatro?» «A teatro?
E la nonna? Via, di nascosto della nonna. No, non voglio ingannare la nonna, addio. Addio, rispose, e poi non disse più nulla. Ma dopo pranzo venne da noi. Si sedette, parlò a lungo con la nonna, le domandò se uscisse per andare in qualche posto, se avesse conoscenze, e d'un tratto aggiunse: «Oggi ho preso un palco per l'opera. Danno il Barbiere di Siviglia. Ci volevo andare con alcuni miei conoscenti, ma poi hanno deciso di non venire, così il palco m'è rimasto». «Il Barbiere di Siviglia!» esclamò la nonna. «Ma è lo stesso barbiere che davano ai miei tempi?» «Sì, proprio lo stesso barbiere». E mi rivolse uno sguardo. Io allora capii tutto, arrossii. Il cuore mi batteva forte per l'emozione. «E come?» continuò la nonna, «come non conoscerlo? Io stessa in un teatro familiare ho fatto da Rosina». «E non vorreste venire oggi? Mi si spreca il biglietto». Sì, grazie, andiamo», disse la nonna. «Perché non andare? Nastienka non è mai stata a teatro». Dio mio, quale gioia! Subito ci preparammo, ci vestimmo e uscimmo. La nonna è cieca, tuttavia desiderava almeno ascoltare la musica. È una buona vecchietta, tutto sommato. Io più che altro volevo divertirmi, però noi sole non saremmo potute mai andarci a teatro. Non vi dirò l'impressione che riportai del barbiere, ma solo che l'inquilino mi guardò tutta quella sera con tanta grazia che capii come la mattina avesse voluto provarmi, proponendomi di andare sola con lui. Oh, che gioia! Mi coricai così orgogliosa, così allegra, e il cuore mi batteva tanto che mi venne la febbre e tutta la notte sognai il Barbiere di Siviglia. Credevo che dopo sarebbe venuto a trovarci più spesso, ma non fu così. Egli smise di venire quasi del tutto. Solo una volta al mese si faceva vedere, ed esclusivamente per invitarci a teatro. Ci andammo 2 volte ancora, ma io non ne ero contenta. Mi accorgevo che gli dispiaceva solo il fatto che io fossi così legata alla nonna, nient'altro. A poco ne restai conquistata e non potevo più restar seduta. Leggere non leggevo, lavorare non lavoravo. Qualche volta ridevo e facevo qualche malignità alla nonna, un'altra piangevo. Alla fine cominciai a dimagrire e per poco non mi ammalai. La stagione delle opere era finita e l'inquilino cessò affatto di venire da noi. Quando ci incontravamo, sempre sulle scale, si capisce, egli mi salutava così taciturno e serio, come se non volesse parlarmi, ed era già arrivato in cima alle scale quando io ero ancora a metà, rossa come una ciliegia, perché il sangue mi montava alla testa quando lo incontravo. Adesso siamo alla fine. Giusto 1 anno fa, di maggio, l'inquilino venne da noi e disse alla nonna che aveva concluso i suoi affari e doveva ritornare a Mosca per 1 anno. Appena sentì ciò, impallidì e caddi sulla sedia come morta. La nonna non si accorse di nulla ed egli, avendo già detto che se ne andava, si accomiatò da noi ed uscì. Che cosa fare? Ci pensavo e ripensavo e mi angosciava tanto. L'indomani doveva partire. Mi risolsi infine ad andare da lui la sera stessa, quando la nonna sarebbe andata a dormire. Così fu. Legai in un pacchetto tutti i miei abiti e la biancheria necessaria, e col pacchetto sotto il braccio, più morta che viva, mi avviai verso l'appartamento dell'inquilino. Credo d'esser rimasta 1 ora intera sulle scale. Quando aprì la porta egli gettò un grido nel vedermi. Credette che fossi uno spettro e si affrettò a darmi dell'acqua poiché io stavo appena in piedi. Il cuore mi batteva forte, la testa mi doleva e la mente mi si oscurava. Quando rinvenni, posai il mio involto sul letto e mi ci siedetti accanto.
Dopo mi coprì il viso con le mani e incominciai a piangere di rotto. Mi sembrò che in un batter d'occhio egli capisse tutto. Stava in piedi vicino a me, era pallido e mi guardava con così tristi occhi che il mio cuore si straziava. Sentite, cominciò, sentite Nastienka, io non posso far niente, sono povero, non ho niente e adesso non ho neanche un impiego fisso. Come potremmo vivere se vi sposassi? Parlammo a lungo ed io alla fine fui presa da una specie di frenesia. Dissi che non potevo più vivere con la nonna, che volevo fuggire lontano da lei, che non volevo più rimanere appuntata con le spille e che se voleva sarei andata con lui a Mosca perché senza di lui non potevo più vivere. E vergogna e amore e orgoglio tutto in una volta parlava in me e poco mancò che non cadessi in convulsioni sul letto, tanto temevo un rifiuto. Egli rimase seduto e in silenzio alcuni minuti, poi si avvicinò e mi prese la mano. Ascoltate, mia buona, mia cara Nastienka, cominciò tra le lacrime, ascoltate. Se un giorno avrò la possibilità di prender moglie, vi giuro che sarete voi colei che farà la mia felicità. Vi assicuro che ora voi sola potete fare la mia felicità. Ascoltate, io vado a Mosca e vi rimarrò giusto 1 anno. Spero di accomodar bene i miei affari colà. Quando ritornerò, se allora non avrete cessato di amarmi, vi giuro che saremo felici. Adesso è impossibile. Non posso, non ho il diritto di promettervi nulla. Ma, ripeto, se questo non accadrà fra 1 anno, accadrà un giorno o l'altro certamente, nel caso che voi non vi siate innamorata di un altro. Incatenarvi con una qualche parola non posso e non oso. Ecco ciò che mi disse, e il giorno dopo partì. Rimanemmo d'accordo di non fare parola alla nonna, così egli volle. Ebbene, ora la mia storia è quasi finita. Passò l'anno, egli è arrivato. Sono 3 giorni che è qui e... e... e che cosa? Esclamai impaziente di sentire la fine. E fino adesso non si è fatto vedere, rispose Nastienka, come raccogliendo tutte le sue forze. Non s'è fatto vedere affatto. Su questo tacque. Poi abbassò la testa e d'un tratto, nascondendosi il viso tra le mani, scoppiò in tali lacrime che nel mio cuore sentivo riecheggiare il suo pianto. Non mi aspettavo una simile conclusione. Nastienka, cominciai con voce timida e insinuante. Nastienka, per amor di Dio, non piangete. Come lo sapete? Forse non è ancora qui. È qui, interruppe Nastienka. Egli è qui, lo so. Quella sera, alla vigilia della partenza, stabilimmo una condizione allora, quando parlammo di tutto ciò che vi ho raccontato or ora. Proprio su questa panchina, dove si venne a passeggiare. Erano le 10. Ci sedemmo qui. Io non piangevo più. M'era dolce ascoltare ciò che mi diceva. Stabilimmo che subito dopo il suo arrivo sarebbe venuto da noi e, se io non lo rifiutavo, lo avremmo detto alla nonna. Ora è arrivato, lo so, e non è venuto ancora. Di nuovo scoppiò in lacrime. Dio mio, non si potrebbe in qualche modo lenire il vostro dolore? Esclamai, levandomi bruscamente, in preda a grande agitazione. Ditemi, Nastienka, non sarebbe possibile andare da lui? Sarebbe forse possibile? Disse alzando la testa. No, no, davvero, osservai riprendendomi. Ah, ecco, scrivetegli una lettera. No, è impossibile, non si può, rispose risolutamente, abbassando il capo senza guardarmi. Come non si può? Perché? Continuai, fisso nella mia idea. Ma sapete, Nastienka,
Che lettera? C'è differenza tra lettera e lettera. Proprio così, Nastienka. Abbiate fiducia in me. Credetemi, non vi do un cattivo consiglio. Tutto si accomoderà. Già avete fatto il primo passo, perché adesso... No, non si può, sarebbe come se io volessi aggrapparmi a lui. Ah, mia buona Nastienka, aggiunsi senza nascondere un sorriso. Ma no, voi siete nel vostro pieno diritto, perché egli ve lo ha promesso. Da tutto quanto mi avete detto, vedo che è un uomo delicato, che si è comportato bene, continuai infervorandomi sempre più nella logicità dei miei argomenti convincenti. Come si è comportato? Si è legato a voi con una promessa. Disse che se si fosse sposato non avrebbe sposato altra che voi e vi ha lasciato completa libertà di rifiutarlo. In tal caso potete fare il primo passo. Ne avete il diritto. Avete su di lui il vantaggio, volendo, di scioglierlo dalla parola data. E come gli scrivereste? Che? Ma questa lettera? Io scriverei così. Egregio signore. È proprio necessario, egregio signore? Senz'altro. Del resto, perché? Credo... Via, via, avanti. Egregio signore, scusate se in... Ma via, no, non c'è bisogno di scuse. Il fatto stesso giustifica tutto. Scrivete semplicemente vi scrivo. Scusate la mia impazienza, ma durante un anno intero ho sperato e sono stata felice in questa speranza. Ho torto di non poter sopportare ora neanche un giorno di dubbio? Forse dopo esser ritornato avete mutato d'intenzione? Allora questa lettera vi dirà che non mi lamento e che non vi accuso, che non vi do colpa alcuna, che non sono più padrona del vostro cuore. E tale sia il mio destino. Voi siete un uomo nobile. Non sorridete e non giudicatemi male per queste righe impazienti. Ricordatevi che le scrive una povera fanciulla, che essa è sola, che nessuno la può guidare né consigliare e che essa stessa non riesce a venire a capo dei suoi sentimenti. Perdonatemi poi se nel mio cuore, anche per un istante, s'è insinuato il dubbio. Voi certo siete incapace di offendere anche mentalmente chi vi ha amato e chi vi ama tanto. Sì, sì, proprio come io volevo, esclamò Nastienka, e la gioia più viva le brillava negli occhi. Oh, voi avete risolto ogni dubbio. Iddio vi ha mandato. Grazie, grazie. Perché? Perché Dio mi ha mandato? Dissi guardando estaticamente il suo dolce viso. Sì, anche per questo. Ah, Nastienka, noi ringraziamo alcune persone pure perché ci vivono accanto. Io vi ringrazio perché mi avete incontrato, perché mi ricorderò eternamente di voi. Ah, basta, basta. Adesso ascoltatemi. Convenimmo allora che appena egli sarebbe tornato lo avrebbe fatto sapere lasciandomi una lettera presso alcuni miei conoscenti, gente semplice e alla buona che non ne sa nulla. E se non avesse potuto scrivermi per l'impossibilità di dir tutto in una lettera, allora il giorno stesso dell'arrivo sarebbe venuto qua alle 10 precise e ci saremmo trovati. So che è già arrivato, siamo al terzo giorno e non vedo né la lettera né lui. Non mi è affatto possibile uscir di casa la mattina. Consegnate voi stesso la mia lettera, domani, a quella brava gente di cui vi ho parlato. Essi la recapiteranno e se ci sarà risposta me la porterete voi alle 10 di sera. Ma la lettera, la lettera. Bisogna prima scrivere la lettera. Così forse sarà finito tutto dopodomani. La lettera, rispose Nastienka sorridente. La lettera, ma... Essa non terminò di parlare. Si voltò, arrossì
e subito mi sentii nella mano la lettera, evidentemente già scritta da molto tempo, chiusa e suggellata. Mi sovvenni d'una nota graziosa. Rosina, cominciai. Rosina, cantammo ambedue, e ci mancò poco che io non l'abbracciassi per l'entusiasmo. Essa arrossiva, che sapeva solo arrossire e ridere fra le lacrime che come perle tremolavano tra le sue nere ciglia. Oh, basta, basta, disse in fretta. Addio ora. Eccovi la lettera e l'indirizzo. Portategliela. Addio. Arrivederci. A domani. Mi strinse forte tutte e due le mani. Scrollò la testa e scomparve, come una freccia giù per la viuzza. Restai a lungo in quel luogo, seguendola con gli occhi. A domani, mi riecheggiava nella mente, pur quando Nastienka era ormai scomparsa dal mio sguardo. Terza notte. Oggi è una giornata triste, piovosa, buia, come sarà la mia prossima vecchiaia. Mi si affollano nella mente strani pensieri, tetre sensazioni, problemi confusi, ma non ho né la forza né la voglia di risolverli. Non sta a me risolverli. Oggi non ci vedremo. Ieri, quando ci salutammo, le nuvole cominciavano a coprire il cielo e si alzava la nebbia. Le dissi che l'indomani sarebbe stata una brutta giornata. Essa non rispose, non voleva contraddirmi. Per lei questo giorno è luminoso e chiaro e neppure una nuvoletta turberà la sua felicità. Se pioverà non ci vedremo, disse lei. Non verrò. Credeva che non si sarebbe accorta della pioggia di oggi. Invece non è venuta. Ieri avevamo il nostro terzo appuntamento, la nostra terza notte bianca. Oh, come la felicità e la gioia rendono buono l'uomo, come il cuore gli si riempie di un sentimento d'amore. Sembra di voler riversare tutto il proprio cuore nel cuore degli altri, che tutto sia allegro, che tutto rida. E com'è contagiosa questa gioia! Ieri nelle parole di lei c'era tanta delicatezza, tanta sincera bontà nei miei riguardi. E com'era dolce con me, come le sue parole carezzavano e straziavano un tempo il mio cuore. Ma io prendevo tutto per moneta buona, credevo che essa... Dio mio, come ho potuto crederlo? Come ho potuto essere così cieco quando tutto era evidentemente impegnato per un altro, quando nulla era per me, quando infine la sua stessa tenerezza, la sua sollecitudine, il suo amore, sì, il suo amore per me, altro non era che il riflesso della gioia per il prossimo convegno con un altro, il desiderio di farmi partecipe della sua felicità. Dopo che aspettammo invano, essa si accigliò, si scoraggiò, si smarrì d'animo. Tutti i suoi movimenti, tutte le sue parole non erano più leggeri, giocosi e allegri, e cosa strana essa raddoppiava le attenzioni per me, come desiderando istintivamente di riversare su me ciò che essa stessa si augurava e ciò che essa stessa temeva non si effettuasse. La cara Nastienka si scoraggiò, si sbigottì tanto che alla fine mi sembrò capisse che io l'amavo ed ebbe compassione del mio povero amore. Così quando siamo infelici sentiamo di più l'altrui infelicità. Il dolore non divide, ma ci avvicina. Andai da lei col cuore pieno all'ora dell'appuntamento. Non presentivo ciò che ora sento, non immaginavo che tutto sarebbe finito così. Essa era luminosa di gioia, aspettava la risposta, ma la risposta era lei stessa. Egli doveva arrivare, correre al richiamo di lei.
Essa era giunta un'ora prima di me. Scoppiò a ridere quando mi vide. Rideva a ogni mia parola. Io, che avevo cominciato a parlare, tacqui subito. «Sapete perché sono così contenta?» disse. «Perché sono così felice, perché oggi vi voglio tanto bene». «Ebbene?» domandai, e il mio cuore ebbe un fremito. «Vi voglio tanto bene perché non vi siete innamorato di me. Un altro al vostro posto mi avrebbe resa inquieta, dato fastidio, avrebbe piagnucolato, si sarebbe addolorato. Ma voi siete così caro». A questo punto mi strinse la mano così forte che per poco non gridai. Essa si mise a ridere. «Dio, che buon amico che siete», cominciò dopo un minuto, con serietà. «È Dio che vi ha mandato. Che sarebbe di me se non mi foste vicino? Come siete disinteressato, come mi volete bene. Quando sposerò saremo molto amici, più che fratelli. Vi vorrò bene quasi come a lui». Divenni orribilmente triste in quel momento. Tuttavia sentivo che qualcosa di simile a quei sentimenti cominciava a muoversi nel mio animo. «Voi siete in una specie di parossismo», dissi. «Voi temete che egli non venga». «Che Dio vi benedica», rispose. «Se fossi meno felice piangerei per questa mia sfiducia e per i vostri rimproveri. Insomma, voi mi inducete a pensare, a riflettere a lungo, ma io ci penserò dopo. Ora vi confesso che siete nel vero. Sì, non sono in me, sono tutta nell'aspettativa e vedo tutto un po' troppo facile. Ma via, basta, lasciamo da parte il sentimentalismo». In quell'istante s'udirono dei passi e nell'oscurità apparve un passante che si muoveva incontro a noi. Trasalimmo. Essa mancò poco che si mettesse a gridare. Abbandonai la mano di lei e feci un gesto, come se volessi andarmene. Ma c'eravamo ingannati, non era lui. «Che cosa temete? Perché lasciate la mia mano?» mi disse, ridandomela. «Che c'è? Gli andremo incontro assieme. Voglio che veda come ci vogliamo bene l'un l'altro». «Come ci vogliamo bene?» esclamai. «Oh, Nastienka, pensavo, quante cose hai dette con questa parola che, per un amore così, porta il freddo nel cuore ed incupisce l'animo. La tua mano è fredda, la mia, ardente come fuoco. Come sei cieca, Nastienka. Oh, come insopportabile talvolta l'uomo felice. Ma io non ho di che adirarmi con te». Infine il mio cuore era divenuto troppo gonfio. «Sentite, Nastienka, sapete cosa ho fatto tutto il giorno?» «Che cosa? Raccontatemelo subito. Perché siete sempre rimasto in silenzio finora?» «Per prima cosa, Nastienka, ho adempiuto tutte le vostre commissioni, consegnata la lettera a quella brava gente, poi sono andato a casa e mi sono coricato». «Tutto qui?» interruppe ridendo. «Sì, poco di più», risposi, facendomi forza che già i miei occhi si inumidivano. Mi svegliai un'ora prima del nostro appuntamento. A dire il vero, non avevo potuto propriamente dormire. Vi raccontavo tutto, come il tempo per me si fosse arrestato, come provassi una sensazione sola, un solo sentimento, e questo dovesse rimanere in me per l'eternità, come un solo istante contasse per me. Quando mi svegliai, sembrava che un motivo musicale conosciuto da tempo, già udito in qualche luogo, delizioso, dimenticato, ora mi sovvenisse. Sembrava che questo motivo, dopo aver supplicato la mia anima tutta la vita, solo adesso... «Ah, Dio mio», interruppe Nastienka, «che cosa mi dite? Non capisco nemmeno una parola». «Ah, Nastienka, volevo in qualche modo darvi appunto questa strana impressione»,
ricominciai con voce piatta, nella quale già svaniva la speranza che, del resto, era ormai già del tutto scomparsa. Basta, smettetela, basta, esclamò Nastienka, che aveva indovinato. D'un tratto ricominciò a chiacchierare in modo insolito, allegro, scherzoso. Mi prese sotto braccio, rideva, voleva che ridessi anch'io, e ogni mia parola confusa suscitava in lei un riso, così nuovo, così acuto. Cominciai ad adirarmene, ed essa improvvisamente prese a civettare. Sentite, disse, dopo tutto sono offesa che non vi siate innamorato di me. Ma andate a capire un uomo. Però, signore inflessibile, non potete che lodarmi se sono così sempliciotta. Vi dico tutto, tutto vi dico, qualunque sciocchezza mi passi per la testa. Ascoltatemi, Nastienka, sono le 11, mi pare. Io dissi quando la campana d'una lontana torre della città suonò le ore a rintocchi regolari. Essa si fermò, smise di ridere e contò tutt'intenta. Sì, sono le 11, disse alla fine con voce timida, indecisa. Subito mi pentii d'averla spaventata, d'averla indotta a contare le ore e mi rimproverai per la mia malvagità. Mi dispiaceva per lei e non sapevo come espiare il mio errore. Cominciai a consolarla, a cercare ragioni della assenza di lui, ad addurre vari argomenti, diverse prove. Nessuno si prestava ad essere ingannato meglio di lei in quel momento, così facilmente. In tale stato d'animo chiunque presta ascolto assai volentieri ad una qualunque consolazione. E si è così contenti, sia pure per un'ombra di scusa. Veramente è una cosa ridicola, cominciai, sempre più animandomi e ammirando la straordinaria chiarezza delle prove che adducevo. Non è ancora potuto arrivare. Voi mi avete tratto a condividere i vostri errori, cosicché ho perduto il conto del tempo. Pensate solo, egli ha avuto appena il tempo di ricevere la lettera. Poniamo che non sia potuto venire, che egli voglia rispondere, che la lettera non arrivi prima di domani. Andrò da lui domani, appena giorno, e subito vi farò avere la lettera. Pensate poi a 1000 probabilità. Egli non era in casa quando la lettera è arrivata e forse non l'ha ancora letta. Tutto ciò può succedere. Sì, sì, rispose Nastienka. Non pensavo davvero che tutto ciò può succedere. Continuò con voce più rasserenata, in cui però sentiva come spiacevole dissonanza un altro pensiero, diverso, lontano. Ecco che cosa dovete fare, continuò. Andate domani, il più presto possibile, da lui, e se verrete a capo di qualcosa fatemi sapere subito. Sapete dove abito? E mi ripeté il suo indirizzo. Subito dopo essa diventò tenera e timida con me. Sembrava che avesse ascoltato molto attentamente ciò che le avevo detto. Ma quando le rivolsi una domanda, tacque, si mise a ridere e allontanò da me la testina. La fissai negli occhi. Ci siamo, essa piangeva. Ma come è possibile? Ah, come siete bambina. Basta, basta. Essa si provò a sorridere, a calmarsi, ma il mento le tremava e il petto ancora ansimava. Penso a voi, mi disse dopo un momento di silenzio. Voi siete così buono che io sarei di pietra se non me ne accorgessi. Sapete che m'è venuto in testa? Di paragonare voi due. Perché egli non è voi? Perché egli non è come voi? Egli è peggiore di voi. Eppure lo amo più di quanto ami voi. Non risposi. Essa aspettava che dicessi qualcosa. Certo, io forse non lo capisco affatto. Ancora non lo conosco. Sapete, io ero con lui in uno stato d'animo come se lo temessi. Sempre così serio egli era, come se fosse altero. Certo, so che egli è così solo d'apparenza, che nel suo cuore c'è più tenerezza di quanto non ne sia nel mio.
Ricordo lo sguardo col quale mi fissò quando andai da lui, ricordate, col mio pacchetto. Forse lo stimo troppo, ma noi due, come potremo essere uguali? No, Nastienka, no, risposi. Ciò vuol dire che lo amate più di tutto al mondo e molto più di voi stessa. Sì, poniamo che sia così, rispose ingenuamente Nastienka. Ma sapete voi che cosa m'è venuto in mente? Adesso non parlo più di lui, ma così in generale. Quello che vi dico m'è venuto in mente da molto tempo. Perché, dite, perché tutti noi non siamo come i fratelli con i fratelli? Perché anche l'uomo migliore nasconderà e tacerà sempre qualcosa ad un altro? Perché non dire senz'altro ciò che si ha nel cuore, se si sa che non si dicono al vento le proprie parole? Ma ognuno cerca di apparire più arcigno di quanto non sia in realtà, come se tutti temessero di sciupare i propri sentimenti, esprimendoli troppo presto. Oh, Nastienka, dite giusto, ma ciò deriva da molte ragioni, aggiunsi. Ora più che mai volevo ricacciar dentro i sentimenti. No, no, rispose con voce commossa. Voi, per esempio, non siete come gli altri. Io, a dire il vero, non so come esprimervi ciò che sento, ma mi pare che voi, per esempio, specialmente adesso, mi pare che voi mi sacrificate qualche cosa, disse timidamente, posando su di me un rapido sguardo. Perdonatemi se vi parlo così. Sono una povera fanciulla. Ho visto poco al mondo e per la verità qualche volta non so esprimermi, aggiunse con la voce tremante per qualche sentimento represso e sforzandosi frattanto di sorridere. Ma volevo solo dirvi che vi sono grata, che io pure sento tutto ciò. Oh, che Dio vi dia felicità. Ciò che voi mi diceste allora del vostro sognatore è completamente falso. Cioè, voglio dire, non vi riguarda affatto. Voi siete guarito. Voi certo siete un uomo affatto diverso da quello che mi avete descritto. Se una volta vi innamorerete, che Dio vi conceda la felicità con la donna amata. Quanto a lei, non le auguro nulla, perché essa sarà felice con voi. Lo so. Io stessa sono una donna e voi dovete credermi se vi dico così. Essa tacque e mi strinse forte la mano. Non potevo dir niente, tanto ero agitato. Passò qualche istante. È chiaro che oggi non verrà, essa disse alla fine, rialzando la testa. È tardi. Verrà domani, dissi con la voce più ferma e rassicurante. Sì, aggiunse Nastienka, ora ne sono convinta io stessa che verrà domani. Così, arrivederci. A domani. Se piovesse forse non verrò, ma dopodomani verrò, infallibilmente. Vi voglio vedere, vi racconterò tutto. E dopo, salutandoci, mi diede la mano e disse, fissandomi con lo sguardo aperto: è vero che d'ora in poi dobbiamo star sempre insieme? Oh, Nastienka, Nastienka, se tu sapessi come sono solo adesso. Quando scoccarono le 9 non potei più restarmene in camera. Mi vestii e uscii malgrado il tempo piovoso. Andai là, mi sedetti sulla nostra panchina. Poi imboccai la viuzza, ma mi colse vergogna. Non mi voltai, non guardai la sua finestra, sebbene fossi a 2 passi dalla casa di lei. Tornai nella mia camera, affannato come non mai. Che tempo brutto e noioso. Se fosse stato bello avrei passeggiato tutta la notte. Ma domani mi racconterà tutto. La lettera oggi non c'era, mentre avrebbe dovuto esserci. Ma essi saranno già insieme. Quarta notte. Dio mio, com'è tutto finito. E in che modo è finito? Arrivai alle 9. Essa c'era già. L'avevo vista di lontano. Era là come la prima volta,
appoggiata col gomito sul parapetto del fiume, e non mi sentì venire. Nastienka, la chiamai, soffocando la mia agitazione. Essa si voltò subito verso di me. Ebbene, disse. Ebbene, presto. La guardai perplesso. Dov'è la lettera? Avete portato la lettera? Ripeté concitata, afferrandosi la mano al parapetto. Non ho la lettera, dissi alla fine. Ma lui non è ancora venuto? Essa impallidì orribilmente e mi guardò a lungo, immobile. Avevo spezzato l'ultima speranza. Che Dio lo perdoni, esclamò alla fine con voce rotta. Che Dio lo perdoni di avermi abbandonata così. Abbassò gli occhi. Voleva rivolgermi uno sguardo, ma non poté. Per qualche istante ancora riuscì a dominare la sua emozione. Poi d'un tratto si voltò, appoggiandosi alla balaustra, e scoppiò in lacrime. Basta, basta, esclamai, ma non ebbi forza sufficiente per continuare guardandola. E poi, che cosa dovevo dirle? Non consolatemi, disse piangendo. Non parlatemi di lui, non ditemi che verrà e che non mi ha mai abbandonata così crudelmente, così inumanamente, come ha fatto. Perché? Perché? Non è possibile che vi fosse qualcosa nella mia lettera, in quella disgraziata lettera. A questo punto i singhiozzi interruppero la sua voce. Il mio cuore si spezzava guardandola. Com'è atroce e inumano, continuò, e neanche una riga, neanche una riga. Mi avesse almeno risposto che non ha alcun bisogno di me, che mi respinge, ma in 3 lunghi giorni neanche una riga. Com'è facile per lui ferire e offendere una povera fanciulla indifesa che ha la sola colpa di amarlo. Oh, quanto ho sofferto in questi 3 giorni. Dio mio, come mi ricordo di quando andai da lui la prima volta, di quando mi avvilii dinanzi a lui e piansi e supplicai da lui una goccia del suo amore. E dopo questo. Sentite, aggiunse rivolgendosi a me, e i suoi occhi neri lampeggiavano. Sentite, ma non è così, non può esser così, non è naturale. O voi o io ci siamo ingannati. Forse non ha ricevuto la lettera? Forse ancora non sa niente? Giudicate voi stesso come può essere. Ditemi, per l'amor di Dio, spiegatemi quello che da sola non posso capire. Com'è possibile che si comporti in modo così barbaro e grossolano come sta comportandosi con me? Neanche una parola. Di solito si ha più compassione dell'ultima creatura del mondo. Forse ha sentito qualcosa, qualcuno gli ha raccontato qualcosa di me? Esclamò, rivolgendomi la domanda. Che ne pensate? Ascoltate, Nastienka, andrò domani da lui a vostro nome. E poi? Gli domanderò tutto, gli racconterò tutto. E poi, e poi? Scrivete una lettera. Non dite di no, Nastienka, non dite di no. Lo costringerò soprattutto a prendere in considerazione quello che fate. E se... No, amico mio, no, interruppe. Basta, non ho più parole, neanche una riga. Basta, non lo conosco, non lo amo più, lo dimenticherò. Poi finì di parlare. Calmatevi, calmatevi. Sedete qui, Nastienka, dissi facendola mettere a sedere sulla panchina. Sono già tranquilla. È finito. Così sia. Le lacrime si asciugheranno. E che, credete che mi voglia suicidare? Che mi voglia annegare? No, il mio cuore era gonfio. Volevo parlare e non potei. Sentite, continuò prendendomi la mano. Dite, voi non avreste agito così, vero? Voi non avreste abbandonata colei che fosse venuta da voi. Voi non avreste giocato un tiro così terribile al suo cuore debole e ingenuo. Voi certamente l'avreste trattata bene. Se vi foste immaginato che era sola, che non aveva con chi consigliarsi, che non sapeva impedirsi di amarvi, che infine non è colpevole, che non ha fatto niente di male. Oh, Dio mio, Dio mio. Nastienka,
esclamai alla fine, io che non avevo più la forza per dominare la mia emozione. Nastienka, voi mi straziate, ferite il mio cuore, mi uccidete, Nastienka. Non posso più tacere, debbo parlarvi, dirvi tutto ciò che mi urge qui dentro, nel cuore. Così dicendo, mi alzai dalla panchina. Nastienka mi prese per mano e mi guardò meravigliata. «Cosa avete?» mi domandò da ultimo. «Ascoltatemi», dissi risolutamente. «Ascoltatemi, Nastienka. Ciò che ora vi dirò non è che una cosa assurda, irrealizzabile, ingenua. So che non potrà mai essere, ma io non posso lo stesso tacere. In nome di quanto state ora soffrendo, vi supplico anticipatamente di perdonarmi». Che cos'è?» disse cessando di piangere e guardandomi in volto, mentre una strana luce interrogativa brillava nei suoi occhi maravigliati. «Che cosa avete?» «È irrealizzabile, ma vi amo, Nastienka. Così è. Ora ho detto tutto. Vi amo», ripetei agitando una mano. «Ora, Nastienka, potete pur parlare come stavate parlando. Ora potete ascoltare tutto quanto vi dirò». «Ebbene, che c'è?» interruppe Nastienka. «Che cosa vuol dire? Lo sapevo da molto tempo che mi amavate. Solo ora mi pare che mi amiate in un certo modo così un poco... Oh mio Dio! Da principio un poco, ma ora proprio come voi quando andaste da lui col pacchetto. Assai più di voi, Nastienka, perché egli allora non amava nessuno, ma voi amavate. Che cosa mi dite? Non vi capisco affatto. Ma sentite, a che pro? Cioè, non a che pro, ma perché così all'improvviso? Oh, Dio mio, dico delle sciocchezze, ma voi... E Nastienka rimaneva affatto confusa. Le sue gote si accendevano. Abbassò gli occhi. «Che fare, Nastienka? Che fare? Io ho tutte le colpe, sono stato cattivo. Ma no, non sono io il colpevole, Nastienka. Ne ho l'impressione, lo sento perché il cuore me lo dice, che ne ho il diritto, perché non so offendervi, ingiuriarvi, affatto. Ecco, anche a me vengono le lacrime, Nastienka. Che vengano pure. Non danno fastidio a nessuno, poi si asciugheranno, Nastienka». «Ma sedetevi», disse, facendomi sedere sulla panchina. «Oh, Dio mio!» «No, Nastienka, non mi siedo. Non posso più rimaner qui. Voi non potete più soffrirmi. Vi dirò tutto e me ne andrò. Voglio solo dirvi che non avreste mai saputo ch'io vi amavo. Avrei conservato il mio segreto. Non vi strazierei adesso col mio egoismo. Ma ora no, non posso pazientare. Voi stessa ne avete parlato. Voi ne avete la colpa di tutto. Io non sono colpevole, non potete scacciarmi». «Ma no, non vi scaccio», disse Nastienka, poveretta, nascondendo per quanto poteva la sua confusione. «Voi non mi scacciate?» «No, io stesso volevo fuggire da voi. Me ne andrò. Solo voglio prima dirvi tutto. Voglio dirvi perché prima, quando avete parlato, non potevo star seduto. Perché quando avete pianto e vi siete afflitta io lo chiamo così, per l'abnegazione, per il rifiuto opposto al vostro amore, ho provato l'impressione che nel mio cuore ci fosse tanto amore per voi, Nastienka, tanto amore. E mi riusciva tanto doloroso di non potervi aiutare con quel mio amore che il cuore mi si spezzava. Così io non potevo tacere, Nastienka, dovevo parlare. Sì, parlatemi così, disse Nastienka con un interesse inesplicabile. Forse vi parrà strano che io vi dica così, ma parlate. Dopo vi dirò io, vi racconterò tutto. Avete solo compassione di me, Nastienka. Semplicemente compassione, mia piccola amica. Ma quel che è finito, e quel che è stato detto, è stato detto.
È così. Così già sapete tutto, ma è solo il punto di partenza. Oh, bene, ora va tutto bene, solo dovete ascoltarmi. Quando stavate a sedere e piangevate, io pensavo a me. Oh, concedetemi di dire tutto quel che penso. Pensavo che, ma certamente ciò che vi dico non può realizzarsi, Nastienka. Pensavo che voi in qualche modo, sì, in un certo modo completamente astratto, non lo amavate già più lui. Lo pensavo ieri, Nastienka, e pensavo di fare in modo che vi innamoraste di me. Voi lo avete detto, Nastienka, lo avete detto voi stessa che quasi mi amavate di già. Ora, che di più? Ho già detto quasi tutto ciò che volevo dire. Rimane solo da dire che cosa sarebbe mai se voi mi amaste. Solo questo, nulla più. Sentite, amica mia, poiché siete sempre amica mia. Sentite, io di certo sono un uomo assai semplice, un uomo così insignificante. Ma non si tratta di questo. Non trovo le parole che dovrei dire perché sono confuso, Nastienka. Solamente vi avrei amata tanto che se anche voi amate lui, che non conosco, non vi sareste mai accorta che il mio amore potesse essere di minimo fastidio per voi. Vi sareste soltanto accorta, avreste soltanto sentito che ad ogni momento accanto a voi batte un cuore riconoscente, un cuore ardente, che per voi, oh Nastienka, Nastienka, che avete fatto di me? Non piangete, non voglio, disse Nastienka, alzandosi in fretta dalla panchina. Venite, alzatevi, venite con me. Non piangete, non piangete, diceva asciugandomi le lacrime col suo fazzoletto. Ebbene, venite, adesso vi dirò forse qualche cosa. E se egli mi ha abbandonata, mi ha dimenticata, benché ancora lo ami, non voglio ingannarvi, ma ascoltatemi, rispondetemi. Se io, per esempio, riuscissi ad amarvi, cioè se io soltanto... Oh, amico mio, come comprendo di avervi offeso quando mi prendevo giuoco del vostro amore, quando vi ho lodato perché non vi eravate innamorato di me. Oh Dio, ed io non l'avevo preveduto, non l'avevo preveduto. Come sono stata stupida. Ma... E via, ho deciso, vi dirò tutto. Sentite, Nastienka, sapete che me ne vado, ecco. Vi sto semplicemente tormentando. Voi avete più rimorso perché avete riso e non voglio, no, non voglio che voi, oltre al vostro dolore, io proprio non ne ho colpa, Nastienka. E allora addio. Fermatevi, ascoltatemi. Potete aspettare? Che cosa devo aspettare? Io lo amo, ma passerà, deve passare, non può non passare. Già passa, lo sento, poiché forse oggi sarà già finita, poiché non lo posso più vedere. Egli si rideva di me mentre voi piangevate qui insieme a me. Voi non mi avete respinta come lui. Mi amate ed egli non mi amava. Io stessa, infine, vi amo. Sì, vi amo. Vi amo come voi mi amate. Io stessa ve l'ho già detto prima. Voi mi avete ascoltata. Vi amo perché siete più buono di lui, perché siete più nobile di lui, perché egli... L'agitazione della poveretta era così forte che non riuscì a finire. Poggiò la testa sulla mia spalla, poi sul mio petto e pianse amaramente. Io la consolavo, la persuadevo, ma essa non poteva cessare. Mi stringeva sempre la mano e mi diceva tra i singhiozzi: aspettate, aspettate. Ecco, son già calma. Vi voglio dire, non crediate che queste mie lacrime, così per debolezza, aspettate che finisca. Alla fine cessò. Si asciugò le lacrime e ci rimettemmo a camminare. Volevo parlare, ma essa mi pregò ancora di aspettare. Tacemmo. Alla fine si risollevò e cominciò a parlare. Ecco, cominciò con voce tremante nella quale d'un tratto qualcosa risuonò direttamente nel cuore, aprendovi una dolce ferita.
Ecco, non crediate che io sia così incostante e leggera. Non crediate che io possa così facilmente e così presto dimenticare e tradire. L'ho amato un anno intero e giuro a Dio che mai, mai, sia pur col pensiero, gli sono stata infedele. Ma egli ha disprezzato tutto ciò, mi ha schernito, che Dio lo protegga, mi ha ferita, ha straziato il mio cuore. Io non lo amo, perché so amare solo chi è magnanimo, chi mi comprende, chi è nobile, perché io stessa sono così, ed egli è indegno di me. Eppure, che Dio lo protegga, è stato meglio così. Peggio se io fossi rimasta ingannata nella mia speranza e avessi poi conosciuto che è così. Sì, certo, ma come sapere, caro amico mio, come sapere mai che tutto il mio amore era un'illusione di sentimenti, di immaginazione, cominciato per monelleria, solo per farla alla nonna? Forse dovevo amare un altro, non lui, non un tal uomo, un altro che avrebbe avuto compassione di me. E via, lasciamo andare tutto questo, si interruppe Nastienka, sospirando. Volevo solo dirvi che se malgrado io lo ami, sì, se malgrado ciò voi dite ancora, se sentite che il vostro amore è così alto da poter infine sradicare dal mio cuore il precedente, se volete aver compassione di me, non abbandonarmi sola al mio destino senza consolazione, senza speranza, se mi amerete sempre come adesso mi amate, allora ve lo giuro, il mio amore sarà davvero degno del vostro. Prendereste ora la mia mano? Nastienka, esclamai soffocato dai singhiozzi. Nastienka, oh Nastienka. Via, basta, basta, adesso proprio basta, disse riuscendo appena a farsi forza. Adesso è stato detto tutto, non è vero? Va bene così? Voi siete felice ed anch'io lo sono. Non una parola di più. Aspettate, risparmiatemi. Parliamo di qualcos'altro, per l'amor di Dio. Sì, Nastienka, sì, basta di ciò. Ora sono felice. Io... Su, Nastienka, su, parliamo d'altro. Parliamone al più presto, subito. Io sono pronto. E non sapevamo che dire. Ridevamo, piangevamo, dicevamo 1000 parole senza legame e senza senso. Camminavamo uniti sul marciapiede, poi d'un tratto tornavamo indietro e attraversavamo la strada, poi ci fermavano e ricamminavamo sulla banchina. Eravamo come bambini. Adesso abito solo, Nastienka, dissi. Ma domani... Sì, certo, Nastienka. Sapete che sono povero. Ho 1200 rubli, ma è una sciocchezza. Ma si capisce. La nonna ha la pensione, bisogna prenderla con noi, la nonna. Non ci darà soggezione. Certo, bisogna prender la nonna. E c'è anche Matriona. E poi c'è anche Tecla. Matriona è buona, ha un solo difetto. Non ha immaginazione, Nastienka. Non l'ha, niente affatto. Ma non fa niente. È lo stesso, loro due possono rimanere insieme. Voi domani verrete ad abitare da noi. Come sarebbe? Da voi? Bene, son pronto. Sì, verrete da noi lassù, al piano di sopra. È vuoto. C'è un'inquilina, una vecchia nobile che ora è partita e la nonna, lo so, vuol prendere un giovanotto. Io le dissi, perché un giovanotto? Mi rispose, ma io son vecchia, ma non pensare che te lo voglio far sposare, Nastienka. Io indovinavo che era proprio per questo. Ah, Nastienka, e ridemmo. Ora basta, basta. Ma dove abitate? L'ho dimenticato. Al Ponte N, in casa di Barannishkov. È una casa grande? Sì, una casa tanto grande. Ah, lo so, è una bella casa. Pure disdicetela e venite da noi, al più presto. Domani, sì, Nastienka, domani. Devo qualche cosa per l'affitto dell'appartamento, ma non fa niente. Presto avrò lo stipendio.
Ma sapete, io potrò dare lezioni. Imparerò e poi darò lezioni. Ah, benissimo. Ed io presto avrò una gratificazione, Nastienka. E domani sarete il mio inquilino. E andremo al barbiere di Siviglia perché presto lo ridaranno. Sì, ci andremo, disse Nastienka ridendo. No, anzi, è meglio non sentire più il barbiere, ma qualcos'altro. Sì, bene, qualcos'altro. Certo, sarà meglio. Non ci avevo pensato. Così dicendo camminavamo come bambini nella nebbia, come se non sapessimo che fare. Ora ci fermavamo rimettendoci a parlare a lungo, poi si ricominciava ad andare ed andavamo Dio sa dove, e di nuovo risate, di nuovo lacrime. Ora Nastienka d'improvviso vuol ritornare a casa. Non oso trattenerla, ma voglio accompagnarvela. Ci mettiamo in cammino e dopo un quarto d'ora ci ritroviamo d'un tratto nei pressi della nostra panchina. Talora sospira e una lacrima si affaccia sulla soglia dei suoi occhi. Io mi scoraggio, temo, ma poi essa mi stringe la mano e mi sprona di nuovo a camminare, parlare. È ora adesso, è ora di andare a casa. Mi pare che sia tardi, disse alla fine Nastienka. Abbiamo già fatto tante ragazzate. Sì, Nastienka, ma io non andrò a dormire, non vado a casa. Neanch'io dormirò. Accompagnatemi. Certamente. Adesso andiamo sul serio a casa. Certo, proprio sul serio. Parola d'onore? Perché bisogna pur rincasare. Parola d'onore, risposi ridendo. Su, andiamo. Andiamo. Guardate il cielo, Nastienka. Guardate. Domani sarà una giornata meravigliosa. Che cielo azzurro, che luna. Guardate, questa nuvola gialla la copre. Guardate, guardate. Già è passata oltre. Guardate, guardate. Ma Nastienka non guardava la nuvola. Se ne stava, in silenzio e ferma, come inchiodata al suolo. Dopo un momento mi strinse forte. La sua mano tremava nella mia. La guardai. Si appoggiò a me ancor più vivamente. In quell'istante un giovanotto ci oltrepassò. Poi si fermò, ci guardò fisso e fece ancora qualche passo. Il cuore mi sussultò. Nastienka, dissi a mezza voce. Chi è Nastienka? È lui, rispose con un bisbiglio, stringendosi a me ancor più dappresso, come paurosa. Io mi reggevo appena in piedi. Nastienka, Nastienka, sei tu! Udiamo una voce. E nell'istesso momento quel giovanotto fece alcuni passi verso di noi. Dio, che grido, che fremito, come si staccò dalle mie braccia e corse incontro a lui. Rimasi a guardarli come annichilito. Essa gli diede appena la mano e si gettò fra le sue braccia, voltandosi quindi verso di me. Mi venne incontro come un lampo, mi si strinse al collo con ambedue le mani e mi baciò con tutto il suo impeto giovanile. Dopo, senza dirmi neanche una parola, tornò da lui, lo prese per mano e lo condusse con sé. Stetti lì, lungamente a guardarli. Alla fine entrambi scomparvero ai miei occhi. Mattina. Le mie notti finivano al mattino. Quella era una brutta giornata. Pioveva e la pioggia batteva tristemente ai vetri della mia camera. Nella mia camera c'era buio ed anche al di fuori tutto era fosco, nebbioso. La testa mi doleva, mi girava, la febbre si insinuava tra le mie membra. «C'è una lettera per te, padrone, una lettera di città, l'ha portata il postino», disse Matriona. «Una lettera? E di chi?» esclamai, levandomi bruscamente. «Non lo so, padrone. Guarda, forse c'è scritto». Ruppi i suggelli. Era di lei. «Oh, perdonatemi, perdonatemi», mi scriveva Nastienka. «Ve ne supplico in ginocchio, perdonatemi, ho ingannato voi e me stessa. Fu un sogno, una illusione. Oggi piangevo per voi. Perdonatemi, perdonatemi, non accusatemi,
perché non sono affatto cambiata nei vostri riguardi. Vi dissi che vi avrei amato, ed infatti vi amo più di prima, anzi. Oh Dio, se potessi amarvi tutte e due in una volta. Oh, se foste lui. Oh, se egli fosse voi. Mi ronzava in testa. Ricordo le tue parole, Nastienka. Dio sa ciò che vorrei fare per voi. Per voi, lo so, è triste ed amaro. Vi ho straziato. Ma potrete ricordare a lungo l'offesa? Mi amate ancora? Sì, grazie, lo so. Vi ringrazio di questo vostro amore perché esso è impresso nella mia memoria come un dolce sogno che si ricorda molto tempo dopo il risveglio, perché eternamente ricorderò quell'istante quando mi aprivate come un fratello il vostro cuore, quando sì nobilmente avete accettato in dono il mio cuore, mortalmente ferito, per serbarlo in vita, per accarezzarlo, guarirlo. Se mi perdonerete, il ricordo di voi sarà avvivato in me da un eterno sentimento di riconoscenza, che mai disparirà dall'anima mia. Serberò questo ricordo, non lo sostituirò, e nemmeno il mio cuore muterà. Esso è troppo costante. Anche ieri avete visto, esso è subito tornato a colui cui apparteneva per sempre. Ci rivedremo, voi verrete da noi, non abbandonateci, sarete eternamente amico mio, fratello, e quando mi vedrete datemi la mano, va bene? Datemela. Mi avete perdonato, non è vero? Mi amate come prima? Oh, amatemi, non lasciatemi, perché ora vi amo tanto, perché son degna del vostro amore, perché lo merito, mio caro amico. La settimana prossima sposerò. Egli è ritornato innamorato, non mi ha mai dimenticata. Non doletevi se vi ho parlato di lui. Voglio venire a trovarvi insieme con lui. Gli vorrete bene, non è vero? Perdonatemi, ricordate e amate la vostra Nastienka. Rilessi più volte questa lettera. Le lacrime venivano giù copiose e al fine mi cadde di mano. Padroncino mio, cominciò Matriona. Che c'è, vecchia? Ho spazzato le ragnatele dal soffitto. Ora, se vuoi sposare, invitare i tuoi ospiti, puoi farlo. Guardai Matriona. Era la mia buona vecchia, ancora giovanile, ma non so perché d'un tratto la vidi con lo sguardo spento, col volto grinzoso, curva, decrepita. Non so perché d'un tratto mi parve si fosse invecchiata anche la stanza, come la donna, e le mura, e i pavimenti si scolorivano, tutto si annebbiava. E ragnatele ce n'erano ancora di più, di più. Non so perché quando guardai fuori dalla finestra la casa di contro, pur essa, mi sembrasse decrepita e si annebbiasse a sua volta, che l'alabastro delle colonne si sgretolasse frantumandosi, che i cornicioni annerissero e si screpolassero, che i muri, infine, cambiassero il loro vivo color giallo in una tinta fosca. O era forse perché improvvisamente, puntando di dietro una nuvola, di nuovo il sole si nascose dietro altre gravide di pioggia, tutto intorbidando ai miei occhi. O forse la inopportuna e triste visione del mio avvenire, e mi vedo, come adesso, tra 15 anni giusti, invecchiato nella stessa camera, sempre solo con Matriona, che in tutti questi anni è sempre la stessa, neppure un po' più intelligente. Ma come potrei serbare rancore per la tua offesa, Nastienka? Come potrei oscurare d'una sola nube la tua felicità piena e perfetta, se, rimproverandoti amaramente, riversassi nel tuo cuore l'affanno e ti affliggessi col segreto rimorso e ti forzassi a combattere paurosamente in te stessa nell'ora della felicità? Come potrei io sciupare sia pure uno solo di questi fiorellini delicati che tu intrecciasti nei tuoi ricci neri salendo con lui l'altare? Oh, mai, mai.
che il tuo cielo sia puro e sereno, luminoso e senza nubi il tuo caro sorriso, che tu sia benedetta, infine, per l'istante di felicità, di gioia, che hai concesso ad un altro cuore solitario e riconoscente. Dio mio, solo un istante di felicità, ed è forse poco per tutta la vita di un uomo? Le tappe della follia. Sotto lo stesso tetto, nello stesso appartamento, al medesimo quarto piano, vivevano due giovani impiegati dello stesso ufficio, Arkadio Ivanovich Nefedevich e Vassia Shumkov. L'autore dovrebbe senza dubbio sentire la necessità di spiegare al lettore perché uno degli eroi sia nominato con tutto il suo nome e l'altro con un diminutivo, se non altro, per esempio, perché non si creda un tal modo di nominare sconveniente e familiare. Ma per questo sarebbe necessario spiegare e descrivere la posizione, l'età, l'impiego ed anche il carattere delle persone di cui si tratta. Poiché sono molti gli scrittori che cominciano proprio così, l'autore di questa novella, solo per non somigliare ad essi, come diranno forse alcuni, dato il loro infinito amor proprio, si decide a cominciare subito con l'azione. Dopo tale prefazione, egli comincia. La sera della vigilia di Capodanno, verso le 6, Shumkov ritornava a casa. Arkadio Ivanovich, che stava disteso sul letto, si destò e con gli occhi socchiusi guardò il compagno. Egli vide che indossava il miglior vestito e una camicia pulitissima. Questo naturalmente lo colpì. Dove ha potuto andare in tale stato Vassia? E non ha neanche pranzato a casa. Shumkov accese la candela e Arkadio Ivanovich immediatamente intuì che l'amico si era deciso a svegliarlo, con qualche pretesto, in modo insolito. Vassia tossì 2 volte, andò 2 volte avanti e indietro per la stanza e alla fine, volontariamente, lasciò cadere la pipa che stava riempendo in un angolo accanto alla stufa. Arkadio Ivanovich rise fra sé. «Vassia, basta con gli scherzi», egli disse. «Arkadio, non dormi?» «Veramente con certezza non posso dirlo. Mi sembra di no». «Oh, Arkadio, buongiorno, mio caro. Oh, fratello, tu non sai che cosa sto per dirti». Certamente non lo so. Vieni qui». Vassia, come se avesse aspettato l'invito, immediatamente si avvicinò, non sospettando del resto una furbizia da Arkadio Ivanovich, che, con grande sveltezza, lo afferrò per le mani, lo tirò a sé, quasi se lo mise sotto come per soffocarlo, la qual cosa pareva procurare un infinito piacere all'allegro Arkadio Ivanovich. «Ti ho preso!» egli gridò. «Ti ho preso!» Arcascia, che fai? Lasciami, per carità, lasciami, altrimenti sporcherò il frac». «Non importa, che bisogno hai del frac? Perché sei stato tanto sciocco da lasciarti prendere? Dimmi, dove sei stato? Dove hai pranzato?» «Arcadio, per carità, lasciami». «Dove hai pranzato?» «Ma è proprio quello che ti volevo raccontare». Allora racconta». Ma prima lasciami». «No, non ti lascerò finché non racconti». Arcascia, ma capisci che è impossibile, proprio impossibile», gridò Vassia, dibattendosi e cercando di liberarsi dalle forti zampe del suo nemico. «Perché ci sono certi argomenti». «Quali argomenti?» «Argomenti che quando cominci a parlarne, stando in questa posizione, perdi ogni dignità. No, proprio non si può. Sarebbe ridicolo. E qui si tratta di una cosa non ridicola, ma importante». No. Allora eccoci all'importante. Che hai inventato? Ma raccontami ciò che mi può far ridere. Ecco, quello devi raccontarmi. Le cose gravi non le voglio».
Altrimenti che amico saresti tu? Dimmi, che amico saresti? Ah, Arcascia, in nome di Dio, non si può. Allora non voglio sentire nulla. No, Arcascia, cominciò Vassia disteso a traverso del letto e cercando con tutte le forze di dare una maggiore gravità alle sue parole. Arcascia, forse lo dirò, solamente... Che cosa? Ebbene, sono fidanzato. Arcadio Ivanovich, senza dire più parole inutili, prese in silenzio Vassia tra le braccia come un bambino. Vassia era tutt'altro che piccolo, era alto ma magro, e con grande agilità si mise a portarlo da un angolo all'altro della stanza, cullandolo. «Ora, fidanzato, ti voglio fasciare», egli disse, ma vedendo che Vassia rimaneva disteso sulle sue braccia senza muoversi e senza pronunziare parola, si riebbe e comprese che lo scherzo era andato evidentemente troppo oltre. Lo posò in mezzo alla camera e nel modo più sincero e amichevole lo baciò sulla guancia. «Vassia, non sei arrabbiato?» «Arcascia, senti, pensa che è l'anno nuovo». «No, non è che sia inquieto, ma tu perché sei tanto pazzo, tanto scervellato? Quante volte ti ho detto, Arcascia, in nome di Dio, non è spiritoso, non è affatto spiritoso». «Ebbene, ma non sei arrabbiato?» «Ma no, con chi mi arrabbio io mai? Ma tu mi hai addolorato, capisci?» «E come ti ho addolorato? In che modo?» Sono venuto da te come da un amico col cuore colmo, per aprirti la mia anima, per raccontarti la mia felicità». «Quale felicità? Perché non mi racconti?» «Ebbene, che mi sposo», rispose Vassia un po' urtato, perché era veramente un po' inquieto. Tu ti sposi? Proprio sul serio?» gridò a gran voce Arcadio. «No, no, ma che cos'è questo?» E nel dir così gli sgorgarono le lacrime. «Vassia, Vassietto mio, figliolino mio, via, ma proprio sul serio!» E Arcadio Ivanovich si lanciò nuovamente su di lui abbracciandolo. «Ebbene, ora tu capisci che cosa è avvenuto in me?» disse Vassia. «Poiché tu sei buono, sei amico, lo so. Io vengo da te con tanta gioia intima, con l'anima esaltata e improvvisamente tutta questa gioia del cuore e tutta l'esaltazione te l'avrei dovuta confidare zampettando attraverso il letto e perdendo la dignità. Tu capisci, Arcascia?» continuò Vassia sorridendo. «Sarebbe una cosa comica e io, per dir così, non appartenevo a me stesso in quel momento, non potevo degradare questa cosa. Ecco, se tu mi avessi domandato come si chiama, ti garantisco che mi sarei ucciso piuttosto che risponderti». Sì, Vassia, ma perché tacevi? Se me lo avessi detto prima non avrei cominciato a scherzare», gridò Arcadio con sincera disperazione. «Ma sì, ma basta. Tu sai da che dipende tutto questo. Da ciò che ho un cuore buono. Mi dispiace soltanto non aver potuto dirtelo come avrei voluto, rallegrarti, raccontare bene, correttamente, confidarmi con te. Proprio, Arcascia, ti amo tanto che se non ci fossi tu io non mi sposerei, mi sembra, e non vivrei nemmeno in questo mondo». Arcadio Ivanovich, che era molto sensibile, rideva e piangeva ascoltando Vassia, e Vassia faceva lo stesso. Poi di nuovo entrambi si abbracciarono e dimenticarono l'accaduto. «Ma come? Come è avvenuto questo? Raccontami tutto, Vassia. Io, scusami, fratello, sono sorpreso, proprio sorpreso, come se fossi stato colpito da un fulmine, in nome di Dio. Ma no, no, fratello, tu hai inventato, in nome di Dio hai inventato. Hai detto una bugia», gridò Arcadio Ivanovich e con sincero dubbio guardò Vassia in faccia. Ma vedendogli la brillante conferma dell'indubbia decisione di sposarsi quanto prima, si buttò sul letto, dibattendosi dalla contentezza tanto forte che le pareti tremavano. «Vassia, siediti qui»,
gridò mettendosi finalmente a sedere sul letto. Fratello mio, proprio non so da dove cominciare. E tutti e due, commossi dalla propria felicità, si guardarono. Chi è lei, Vassia? Artemieva, disse Vassia con la voce indebolita dalla felicità. No. Ti ho già fatto ronzare le orecchie per loro, poi ho taciuto e tu non ti sei accorto di nulla. Ah, Arcascia, se tu sapessi quanto mi è costato nasconderlo a te. Ma ho avuto paura di parlarne. Ho avuto paura. Pensavo che tutto sarebbe crollato perché io sono innamorato, Arcascia. Dio mio, vedi che storia. Egli cominciò soffermandosi continuamente per agitazione. Ella aveva un fidanzato ancora un anno fa e tutto ad un tratto egli fu traslocato. Anch'io lo conoscevo, era uno così così. Ma, che Dio l'assista, non scrive più. È scomparso del tutto. Aspetta, e che può significare? Poi, tutto a un tratto, 4 mesi fa, egli ritorna ammogliato e non mette più piede da loro. È basso, è infame, e non c'è nessuno che la difenda. Ella ha pianto, poveretta, ed io mi sono innamorato di lei. Sì, ma io da molto tempo, sempre ne sono stato innamorato. Ecco, ho cominciato col consolare. Andavo. E proprio non so come tutto questo è avvenuto. Ma anche lei si è innamorata di me. 1 settimana fa non ho potuto più resistere. Ho cominciato a piangere, a singhiozzare e le ho detto tutto, ecco, che l'amo, in una parola, tutto. E io sono pronta ad amarvi, Vassili Petrovich, ma sono una povera ragazza. Non burlatevi di me, non oso amar nessuno. Ecco, fratello, capisci? E noi così, lì per lì, ci siamo fidanzati. Io ho pensato, dico, come dirlo alla mamma? Ella mi dice, è difficile, aspettate un po'. Ha paura. Ora forse non mi vorrà dare ancora a voi. Ella stessa piangeva e io, senza dirle nulla, oggi all'improvviso, giù, alla vecchia. Lisanska si inginocchia davanti a lei ed io pure. Ci ha benedetti. Arcascia, amor mio, vivremo insieme noi. Per nessun motivo mi separerò mai da te. Vassia, per quanto ti guardi, non ti credo. E in nome di Dio, non ti credo, te lo giuro. In verità a me sembra un sogno. Dimmi, ma come tu ti sposi? Come mai non lo sapevo, Veramente, Vassia, ti confesso che io stesso avevo pensato di sposarmi. Ma ora, se ti sposi tu, è lo stesso. Sì, fratello, sii felice. Fratello, ora il cuore dolce e l'anima leggera, disse Vassia alzandosi e camminando per la stanza con agitazione. Non è vero? Anche tu lo senti? Non è una chimera la nostra felicità. Non è detto in un libro. Saremo felici in realtà. Vassia, senti. Che cosa? Disse Vassia fermandosi davanti ad Arcadio Ivanovich. Mi è venuta un'idea, ma in verità ho paura a dirtela. Perdonami. Permettimi i miei dubbi. Di che cosa vivrai? Io, sai, sono felice che tu ti sposi e non posso neanche dominare me stesso. Ma di che cosa vivrai, Oh, Dio mio, come sei, Arcascia? Disse Vassia, guardando con molta meraviglia Nefedevich. Ma che cosa dici? La vecchia non ha riflettuto neppure 2 minuti, quando io le ho esposto chiaramente tutto. Tu domandi di che cosa vivono loro? 500 rubli all'anno in 3. Tale è la pensione dopo la morte del padre. E vivono lei, la vecchia e anche il fratellino, per il quale pagano pure la scuola con quel denaro. Ecco, vedi come vivono? Solo noi 2 siamo dei capitalisti. Io in qualche anno buono ho accumulato persino 700 rubli.
Senti, Vassia, perdonami, io penso solo... Ma che 700? Solamente 300. 300? Hai dimenticato Giuliano Mastakovich? Giuliano Mastakovich? Ma questa, fratello, è una cosa incerta. Questi non sono 300 rubli di stipendio, proprio dove ogni rublo è come un amico fedele. È Giuliano Mastakovich. Certo, è un grand'uomo e io lo stimo e lo apprezzo. Non importa se egli è tanto in alto, ma in nome di Dio lo amo perché egli ti ama e ti regala per il tuo lavoro, mentre egli potrebbe non pagare e comandare al suo impiegato. Sei d'accordo con me, Vassia? Senti ancora, non dico sciocchezze. Convengo che in tutta Pietroburgo non troveresti una calligrafia come la tua. Sono pronto a darti ragione, non senza entusiasmo, concluse Nefedevich. Ma tutto a un tratto, Dio ce ne guardi, potresti non piacere, potresti non accontentarlo. Improvvisamente i suoi affari potrebbero cessare, potrebbero prendere un altro e infine non sono poche le cose che possono succedere. E Giuliano Mastakovich può essere e non essere Vassia. Senti, Arkasha, se si ragiona in questa maniera, allora sopra di noi potrebbe anche rompersi e crollare il soffitto. Certo, non dico più nulla. No, senti, ascoltami. Vedi, come può lui separarsi da me? Ma ascoltami solamente. Io faccio tutto scrupolosamente. Egli è tanto buono. Anche oggi mi ha dato 50 rubli d'argento. Davvero, Vassia? Allora hai avuto un premio. E che premio? Dalle sue tasche. Dice: fratello, è il 5° mese che non hai avuto denaro. Vuoi? Prendi e grazie, dice. Ti ringrazio, son contento, non devi lavorare gratis per me. E a me son venute le lacrime. Oh Dio mio. Senti, Vassia, hai finito? Hai copiato quelle carte? No, non le ho ancora finite. Vassia, angelo mio, che cosa hai fatto? Senti, Arcadio, niente, ho ancora 2 giorni, farò a tempo. Ma come, non hai scritto? No, via, mi guardi con un'aria così depressa che mi si rivolta tutto dentro e il cuore mi duole. Tu mi deprimi sempre così. Giudica tu stesso. Che è? Finirò in nome di Dio. E se non finirai? Gridò Arcadio saltando in piedi. Ed egli oggi ti ha dato un premio e tu ti sposi. Ai 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 ai. Non fa niente, esclamò Shumkov. Mi ci metto subito, non importa. Ma come hai mancato in questo modo, Vassia? Oh, Arkasha, potevo io star seduto? Ma io non potevo neanche star seduto in ufficio, tanto mi saltava il cuore. Starò seduto questa notte, starò seduto la notte prossima e l'indomani ancora e finirò. Hai ancora molto? Non ti turbare, ti prego. Non mi turbare, sta zitto. Arcadio Ivanovich, in punta di piedi, si avvicinò al letto e si sedette. Poi a un tratto volle alzarsi, ma fu costretto a sedersi nuovamente, al pensiero che avrebbe potuto disturbare, per quanto non potesse star seduto dall'agitazione. Si vedeva che la notizia lo aveva sconvolto e che il primo entusiasmo non si era in lui ancora sopito. Guardò Shumkov. Questi guardò lui, sorrise, lo minacciò col dito e poi, corrugando terribilmente le sopracciglia, come se in questo consistesse tutta la forza e tutto il risultato del suo lavoro, fissò gli occhi sulle carte. Sembrava che anch'egli non riuscisse ancora a dominare la sua agitazione. Cambiava i pennini, ma la mano gli tremava e rifiutava di muoversi. Arkasha, ho parlato loro di te, gridò a un tratto come se ne fosse ricordato solo allora. Già, sì, dopo ti racconterò tutto. In nome di Dio, io sono il colpevole. Mi era proprio uscito di mente. Non volevo dir nulla finché non avessi scritto 4 fogli, ma poi mi sono ricordato di te e di loro. Fratello, non posso neanche scrivere, penso sempre a voi. Vassia sorrise.
Seguì un momento di silenzio. «Oh, che cattivo pennino!» esclamò battendo irritato la penna sul tavolo e ne prese un'altra. «Vassia, senti una parola. Ma fai presto, è l'ultima volta. Ti è restato molto?» «Ah, fratello!» Vassia si corrugò come se nulla al mondo fosse più terribile e micidiale di una tale domanda. «Molto, terribilmente molto». «Che cosa?» «Sai, ho un'idea». «Ma che cosa? Che?» «Sono le 7, Vassia». Qui Nefedevich sorrise e furbescamente ammiccò a Vassia, ma con una certa timidezza, non sapendo come questi lo avrebbe accolto. «Che cosa?» disse Vassia, smettendo del tutto di scrivere, guardandolo dritto negli occhi, perfino impallidendo nell'attesa. «Sai che cosa?» «Per amor di Dio, che?» «Sai che cosa? Tu sei così agitato, non lavorerai molto». Aspetta. Vedo, ascolta», disse Nefedevich, saltando con vivacità dal letto, interrompendo Vassia che aveva cominciato a parlare e cercando con tutte le forze di impedirgli di contraddirlo. «Prima di tutto bisogna calmarsi, non è così?» «Arcascia!» gridò Vassia saltando giù dalla poltrona. «Resterò seduto tutta la notte, in nome di Dio, tutta la notte!» «Ma sì, soltanto verso la mattina ti addormenterai». Non mi addormenterò. A qualunque costo non mi addormenterò». «No, non si può. Certamente ti addormenterai. Addormentati alle 5. Alle 8 io ti sveglierò. Domani è festa, ti siederai e tirerai via tutto il giorno. Poi viene la notte e... Ma ne hai ancora per molto?» «Ma ecco». Vassia, tremando dall'entusiasmo e dalla gioia dell'attesa, mostrò il quaderno. «Eccolo. Senti, fratello, ne è restato poco». «Caro mio, ce n'è ancora lì», disse Vassia guardando timidamente Nefedevich, come se da lui dipendesse la decisione se andare o no. «Quanto?» «2 foglietti». «Ma che sono? Senti, riusciremo certamente a finirlo». «Arcascia!» «Vassia, senti, ora alla vigilia del nuovo anno tutti si raccolgono nelle famiglie. Soltanto io e tu siamo senza ricovero, abbandonati. Oh, Vassinka!» Nefedevich agguantò Vassia e lo strinse nei suoi abbracci leonini. «Arcadio, è deciso». «Vassiuk, soltanto di questo volevo parlarti. Vedi, Vassiuk, mio caro dinoccolato, senti, ma...» Arcadio si fermò con la bocca aperta perché non poteva parlare dall'entusiasmo. Vassia lo teneva per le spalle e lo guardava con tanto d'occhi e muoveva le labbra come se egli volesse parlare per lui. «Ma», pronunziò egli alla fine, «presentami a loro oggi». «Arcadio, andiamo là a prendere il tè. Sai, non aspetteremo neanche sino all'anno nuovo. Andremo via prima», gridò Vassia con vera e propria ispirazione. «Cioè 2 ore, né più né meno. E poi separazione fino a che non avrò finito». «Vassiuk, Arcadio!» In 3 minuti Arcadio era vestito di gala. Vassia si ripulì soltanto perché non si era nemmeno tolto il vestito, tanto era stato lo zelo con il quale si era messo al lavoro. Così rapidamente uscirono nella strada, uno più felice dell'altro. La via conduceva attraverso il quartiere di Pietroburgo, che è di là del fiume verso Kolomna. Arcadio Ivanovich camminava con sveltezza ed energia, tanto che dal solo suo passo si poteva giudicare la sua gioia per la beatitudine del sempre più felice Vassia. Vassia seminava a passetti minuti, ma senza perdere la sua dignità. Anzi, al contrario, Arcadio Ivanovich non lo aveva mai visto in una luce tanto favorevole. Egli in quel momento lo stimava quasi di più
e un noto difetto fisico di Vassia, del quale il lettore non era ancora informato, Vassia era un po' storto, che destava sempre una grande compassione nel buon cuore di Arcadio Ivanovich, ora contribuiva anche di più alla tenerezza che provava per lui in quel momento il suo amico e che naturalmente era tanto meritata da Vassia. Arcadio Ivanovich aveva perfino voglia di piangere per la felicità, ma si trattenne. Dove? Dove, Vassia? Di qui è più vicino. Egli esclamò vedendo che Vassia tentava di svoltare verso Vosnezenskij. Taci, Arcascia, taci! È più vicino, veramente, Vassia. Arcascia, sai che cosa? Incominciò Vassia in modo misterioso, con una voce evanescente per la gioia. Sai che cosa? Vorrei portare un regaluccio a Lisanka. E che cosa? Qui, fratello, sull'angolo c'è Madame Leroux, un negozio magnifico. Va bene. Una cuffietta, un amore di cuffietta. Oggi ne ho vista una carina, sai. Ho chiesto che modello è e mi hanno risposto Manon Lescaut. È un miracolo, i nastri cerise. E se non fosse cara, Arcascia, anche se fosse cara. Tu, secondo me, superi tutti i poeti, Vassia. Andiamo. Così si incamminarono rapidamente e dopo 2 minuti entrarono nel negozio. Li accolse una francese dagli occhi neri, tutta ricciuta, che subito alla prima occhiata gettata sui suoi clienti divenne facilmente agile e felice come loro, perfino più felice se fosse possibile. Vassia era pronto a dare un bacio a Madame Leroux dall'entusiasmo. Arcascia, egli disse a mezza voce, dando un'occhiata su tutto quello che di bello e di grande era esposto su colonnette di legno, su un gran tavolo del negozio. Sono dei miracoli. Che cosa è questo? E che cosa è quello? Ecco, quella per esempio è una chicca. La vedi? Sussurrò Vassia mostrando una piccola cuffia, ma non quella che egli voleva comprare, perché già da lontano aveva guardato e si era imbevuto con gli occhi di quell'altra famosa. Egli la guardava in modo tale che pareva che qualcuno stesse per prenderla o rubarla, o che la cuffia stessa, proprio per non toccare a Vassia, stesse per volar via in aria. Ecco, disse Arcadio Ivanovich, indicandone una. Ecco, secondo me è la migliore. Ma Arcascia, questo ti fa perfino onore. Veramente io comincio a stimarti per il tuo gusto, disse Vastia nella commozione del suo cuore che le portava a fingere maliziosamente. È una bellezza la tua cuffia, ma vieni un po' qua. Ma fratello, dov'è una migliore? Vedi un po', qua. Questa? Disse Arcadio con dubbio. Ma quando Vassia, non avendo più la forza di resistere, ebbe strappata la cuffietta dal sostegno dal quale sembrava che volesse volar via d'un tratto, come per la troppa gioia d'aver trovato un così buon compratore, dopo la lunga attesa, mentre le ruche, i nastri e i merletti frusciavano, un grido inatteso e di entusiasmo sfuggì dal potente petto di Arcadio Ivanovich. Perfino Madame Leroux, conservando tutta la sua indubbia dignità e superiorità in fatto di gusto durante tutto il tempo della scelta e tacendo soltanto per indulgenza, compensò Vassia con un sorriso pieno di sussiego, così che tutto in lei, nello sguardo, nel gesto e nel sorriso, contemporaneamente disse: «Sì, voi avete indovinato e siete degno della felicità che vi aspetta». «Ed hai civettato nella solitudine», esclamò Vassia, trasportando tutto il suo amore nella piccola cuffia. «Ti sei nascosta appositamente, birbona, colombetta mia». Ed egli la baciò, cioè baciò l'aria che la circondava, perché temeva di accostarsi al suo tesoro. «Così si nasconde il vero merito e la virtù», aggiunse Arcadio, citando con umorismo una frase spiritosa di un giornale letto al mattino. «Ma, Vassia, che è?»
Evviva, Arcascia, ma tu fai dello spirito oggi. Farai fureur, come dicono le donne tra loro. Te lo assicuro. Madame Leroux! Madame Leroux! Comandi! Colombetta, Madame Leroux! Madame Leroux dette uno sguardo ad Arcadio Ivanovich e sorrise di compatimento. Voi non crederete come io vi adori in questo momento. Permettetemi di darvi un bacio. E Vassia dette un bacio alla venditrice. Veramente bisognava richiamare per un momento tutta la propria dignità per non perdersi con un simile pazzerellone. Ma io affermo che bisogna per questo avere tutta l'innata e naturale gentilezza e grazia con la quale Madame Leroux accolse l'entusiasmo di Vassia. Ella lo perdonò e quanto intelligentemente, quanto graziosamente seppe ritrovare se stessa in quel caos. Ed era mai possibile arrabbiarsi con Vassia? Madame Leroux, quant'è il prezzo? Questa 5 rubli d'argento, ella rispone ricomponendosi con un nuovo sorriso. E questa, Madame Leroux? Disse Arcadio Ivanovich indicando la sua scelta. Questa 8 rubli d'argento. Ma permettete, ma convenitene, Madame Leroux, qual è la migliore, la più graziosa? Quale di esse somiglia più a voi? Quella è più ricca, ma la vostra scelta c'est plus coquette. Ma allora prendiamo quella. Madame Leroux prese un foglio di carta fine, appuntò con uno spillino e sembrò che la carta con la cuffia rinvoltata fosse diventata più leggera di quel che fosse prima, senza la cuffietta. Vassia prese tutto questo attentamente, respirando appena. Salutò Madame Leroux, le disse qualche cosa di molto gentile e uscì dal negozio. «Io sono un viver, Arcascia! Sono nato per essere un viver!» gridava Vassia, scoppiando in un risolino nervoso, minuscolo, appena udibile e correndo oltre i passanti che tutti, egli sospettava, avevano l'intenzione di schiacciare la sua preziosa cuffietta. «Ascolta, Arcadio», cominciò dopo qualche minuto, e qualche cosa di solenne e di incredibilmente gentile risuonò nel tono della sua voce. «Arcadio, io sono tanto felice. Vassiuca, ed io come son felice, colombetto mio!» «No, Arcascia, no. Il tuo amore per me è infinito, lo so, ma tu non puoi provare neanche la 100ª parte di quel che io sento in questo momento. Il mio cuore è così colmo. Arcascia, io sono indegno di questa felicità. Lo sento, direi quasi che lo sento. Perché a me questo?» egli disse con voce piena di pianto soffocato. «Che cosa ho fatto io? Dimmi. Guarda un po' quanta gente, quante lacrime, quanta pena, quanta vita di ogni giorno senza festa. Ma io mi ama una tale ragazza. Ma tu stesso la vedrai presto, tu stesso apprezzerai questo nobile cuore. Io sono nato di bassa condizione, ora ho un titolo e ho un guadagno indipendente, lo stipendio. Sono nato con un difetto fisico, sono un po' storto. Guarda, ella però si è innamorata di me così come io sono. Oggi Giuliano Mastakovich era così tenero, così attento, così cortese. Egli parla di rado con me. Mi si è avvicinato. Ma Vassia, ti giuro, su Dio, così, proprio così, Vassia mi ha chiamato. «Ti divertirai per le feste?» «Ah ah!» E rideva egli stesso. «È proprio così, eccellenza, gli dico». Allora mi sono incoraggiato e ho risposto: «Forse mi divertirò, eccellenza». Ti giuro su Dio che l'ho detto. Egli mi dette del denaro e poi disse ancora 2 parole. Io, fratello, mi sono messo a piangere, ti giuro. Mi sono scappate le lacrime ed egli pure sembrava commosso. Mi ha battuto sulla spalla dicendo: «Senti, Vassia, senti sempre come ora».
Vassia tacque per un istante. Arcadio Ivanovich si voltò asciugandosi con la mano una lacrimuccia. E ancora, continuò Vassia, io non te l'ho mai detto questo, Arcadio. Arcadio, tu mi dai tanta felicità con la tua amicizia. Senza di te io non vivrei. No, non dirmi nulla. Arcascia, lasciami stringere la tua mano. Lasciami ringraziarti. Vassia nemmeno questa volta finì. Arcadio Ivanovich voleva gettarsi al collo di Vassia, ma in quel mentre attraversavano la strada e vicino alle loro orecchie udirono un grido stridente. Su, via! Allora tutti e due, spaventati e agitati, corsero sul marciapiede. Arcadio Ivanovich era quasi felice di questo. Egli scusava l'espansione della gratitudine di Vassia solamente in grazia della particolarità del momento presente, ma egli stesso ne era un po' annoiato. Sentiva che aveva fatto tanto poco per Vassia. Aveva persino vergogna di sé quando Vassia aveva cominciato a ringraziarlo per quel nonnulla. Ma ancora tutta una vita era davanti a lui e Arcadio Ivanovich respirò più liberamente. Quelli avevano smesso di aspettarli. Ciò era confermato dal fatto che stavano già prendendo il tè. E veramente talvolta le persone anziane sono più penetranti delle giovani. E di quali giovani? Perché Lisanka aveva serissimamente affermato: «Non verrà, mammuccia, non verrà. Il cuore mi dice che non verrà». Ma mammuccia invece diceva che il suo cuore, al contrario, sentiva che egli sarebbe venuto ad ogni costo, che non avrebbe resistito e che sarebbe arrivato di corsa, che egli non aveva allora neppure il lavoro d'ufficio e che erano alla vigilia dell'anno nuovo. Lisanka, anche aprendo la porta, non li aspettava affatto, non credeva ai propri occhi e li accolse affamata, con il cuore in tumulto come quello di un uccellino acchiappato, tutta rossa paonazza come una ciliegia, alla quale somigliava terribilmente. Dio mio, che sorpresa, che gioia! Ah! Sfuggì dalle sue labbrucce. Ingannatore! Esclamò abbracciando il collo di Vassia. Ma immaginatevi tutta la sua sorpresa, tutta la sua improvvisa vergogna. Proprio dietro a Vassia, come desideroso di nascondersi dietro a lui, stava un po' turbato Arcadio Ivanovich. Bisogna riconoscere che egli era un po' impacciato con le donne, anzi molto impacciato. Ma una volta accadde perfino che... ma di questo poi. Però entrate un po' nella sua situazione. Non c'è nulla di più ridicolo. Egli sta sull'ingresso, in calosce, col pastrano, con un cappello dalle ali abbassate sulle orecchie, che si affrettò a togliere, tutto orribilmente avvolto in una sciarpa gialla, la quale, per maggior effetto, era legata dietro. Bisognava svolgere tutto questo, toglierlo il più rapidamente possibile, presentarsi sotto un aspetto più gradevole, perché non c'è persona che non vorrebbe presentarsi in tal modo agli altri. Ma qui Vassia, questo fastidioso, insopportabile per quanto il medesimo caro ottimo Vassia, ma infine l'insopportabile crudele Vassia, «Ecco», grida, «Lisanka, eccoti il mio caro Arcadio. Che ti sembra? Eccoti il mio migliore amico. Abbraccialo, bacialo, Lisanka, dagli un bacio in anticipo. Quando lo conoscerai meglio lo bacierai da te». E che cosa? Ma che cosa, mi domando, doveva fare Arcadio Ivanovich? Ma egli si stava liberando ancora dell'ultima metà della sua sciarpa. Veramente io stavolta mi sento mortificato per la troppa espansione di Vassia. Essa certo significa buon cuore, ma non sta bene. Alla fine tutti e due entrarono. La vecchia fu infinitamente felice di far la conoscenza di Arcadio Ivanovich. Ne aveva sentito parlare tanto. Ma ella non finì. Un gioioso «Ah!» che echeggiò nella stanza la fermò a mezza frase. «Dio mio,
Lisanka stava dinanzi alla cuffietta scartata inaspettatamente, con le manine congiunte, ingenuissimamente e sorridendo così. Dio mio! Ma perché Madame Leroux non aveva una cuffietta ancora più bella? Ah, Dio mio, ma dove ne trovereste una più bella? Ma questa è proprio perfetta. Dove ne trovereste una migliore? Dico sul serio, mi dà una certa indignazione, mi rattrista un poco perfino tale ingratitudine degli innamorati. Ma vedete un po', signori, vedete un po', che cosa ci può essere di più bello di questo amore di cuffietta? Ma guardate! Ma no, no, sono inutili le mie insistenze, sono già tutti d'accordo con me. Non è stato che uno smarrimento momentaneo, un annebbiamento, una febbre dei sentimenti. Sono pronto a perdonarli. Ma in compenso, guardate. Voi scusatemi, signori, se non parlo altro che di questa cuffietta. È di tulle leggerissimo, un largo nastro cerise coperto di merletto passa tra il tulle e la ruche, e dietro 2 nastri larghi e lunghi. Questi cadranno un po' più giù della nuca, sul collo. Bisogna mettere tutta la cuffietta un po' indietro sulla nuca. Ma guardate, vi dice ancora dopo questo. Ma voi fissate da un'altra parte. Guardate. 2 grosse lacrime come perle appaiono negli occhi neri come la pece, tremano per un istante sulle lunghe ciglia e poi cadono su questa, piuttosto aria che tulle, del quale era composta la creazione artistica di Madame Leroux. E di nuovo mi inquieto, poiché forse non dalla cuffietta erano causate quelle 2 lacrimette. No, secondo me bisogna regolare una tal cosa a sangue freddo. Soltanto allora può essere veramente apprezzata. Si misero a sedere, Vassia con Lisanka e la vecchia con Arcadio Ivanovich. Incominciarono un discorso e Arcadio Ivanovich si comportò discretamente e io gli davo ragione con gioia. Era difficile aspettarsi questo da lui. Dopo 2 parole su Vassia, egli seppe magnificamente portare il discorso su Giuliano Mastakovich, il suo benefattore, e parlava così intelligentemente che il discorso non si sarebbe davvero esaurito in 1 ora. Bisognava vedere con quale tatto Arcadio Ivanovich toccava alcune caratteristiche di Giuliano Mastakovich in rapporto diretto o indiretto con Vassia. In compenso la vecchia era incantata, addirittura incantata. Ella stessa lo confessava. Ella chiamò appositamente Vassia in disparte e gli disse che il suo amico era il più delizioso e intelligente giovane e, soprattutto, molto serio ed assennato. Mancò poco che Vassia dalla beatitudine scoppiasse in una risata. Egli si ricordò come il serio Arcascia lo rigirasse 1/4 d'ora prima sul letto. Poi la vecchia ammiccò a Vassia e gli disse che entrasse pian pianino nell'altra stanza. Bisogna confessare che ella agì un po' indelicatamente con Lisanka. Ella certo la tradì per eccesso di cuore e pensò di mostrar di nascosto il regalo che Lisanka preparava per Vassia per l'anno nuovo. Era un portafoglio ricamato con oro e perline, un disegno bellissimo. Sul lato era riprodotto un cervo, proprio al vero, che correva velocemente in modo così somigliante e tanto bene. Sull'altro lato c'era il ritratto di un noto generale, pure magnifico e molto somigliante. Non parlo nemmeno dell'entusiasmo di Vassia. In quel momento, anche nel salotto, il tempo non trascorreva invano. Lisanka andò diritta da Arcadio Ivanovich, lo prese per le mani e lo ringraziò di qualche cosa, e Arcadio Ivanovich intuì alla fine che si trattava del medesimo preziosissimo Vassia. Lisanka era perfino molto commossa. Ella aveva sentito che Arcadio Ivanovich era un sincero amico del suo fidanzato. Sapeva quanto lo amava, come lo sorvegliava, come lo sorreggeva ad ogni passo con i suoi consigli benefici,
Sì, che lei, Lisanka, non poteva non ringraziarlo, non poteva trattenersi dall'esprimergli la sua gratitudine, e sapeva infine che Arkadio Ivanovich avrebbe imparato ad amare anche lei, almeno una metà di quanto amava Vassia. Poi ella cominciò ad indagare se Vassia teneva da conto la propria salute, esprimeva qualche timore sulla impulsività del suo carattere, sull'imperfetta conoscenza delle persone e della vita pratica. Disse che ella lo avrebbe sorvegliato religiosamente, lo avrebbe custodito e avrebbe guidato il suo destino, che sperava, infine, che egli, Arkadio Ivanovich, non li avrebbe lasciati, ma anzi sarebbe andato ad abitare con loro. «Noi vivremo in tre come una persona sola», ella esclamò, con un entusiasmo pieno di ingenuità. Ma bisognava andarsene. Naturalmente cominciarono a tentare di trattenerli, ma Vassia tagliò corto, dichiarando che non era possibile. Arkadio Ivanovich testimoniò la stessa cosa. Fu chiesto naturalmente il perché e immediatamente risultò che c'era un lavoro affidato da Giuliano Mastakovich a Vassia, un lavoro urgente, necessario, terribile, che bisognava consegnare la mattina dopo e che non solo non era finito, ma era rimasto molto indietro. La mammetta esclamò: «Ahimè», quando sentì questo. Ma Lisanka si spaventò, si agitò e cacciò fuori persino Vassia. Ma l'ultimo bacio non ne scapitò affatto. Esso fu un po' più breve, più affrettato, ma in compenso più ardente e più forte. Alla fine si separarono e i due amici se ne andarono a casa. Immediatamente cominciarono entrambi a confidarsi le proprie impressioni, appena si trovarono sulla strada, e così doveva essere. Arkadio Ivanovich era innamorato, mortalmente innamorato di Lisanka. E a chi meglio poteva confidarlo se non allo stesso fortunato Vassia? E così fece. Non ebbe nessun rimorso e immediatamente si confidò a Vassia in tutto. Vassia rideva terribilmente ed era molto contento e notò perfino che questa non era una cosa nociva e che ora sarebbero stati anche più amici di prima. «Tu mi hai compreso, Vassia», disse Arkadio Ivanovich. «Sì, io amo lei quanto amo te, ed ella sarà angelo mio come tuo, perché anche su di me si rifletterà la vostra felicità e riscalderà anche me. Ella sarà anche la mia padrona, Vassia. Nelle sue mani sarà pure la mia felicità, ed essa sarà massaia per me e per te. Sì, l'amicizia per te, l'amicizia per lei. Voi mi siete inseparabili adesso, e io avrò due esseri come te invece di uno». Arkadio ammutolì per eccesso di sentimento, e Vassia rimase scosso fino al fondo dell'animo dalle sue parole, poiché egli non si sarebbe mai aspettato ciò da Arkadio. Arkadio Ivanovich non era espansivo in generale, né aveva l'abitudine di fantasticare. Ora invece s'era dato alle più allegre, più fresche, più luminose fantasie. «Come vi custodirò entrambi, quanta tenerezza avrò per voi», egli disse ancora. «In primo luogo io battezzerò tutti i vostri figli, tutti quanti fino all'ultimo. Poi, Vassia, bisognerà pure pensare all'avvenire. Bisognerà comprare della mobilia, prendere una casa in modo che lei, tu ed io si abbia un piccolo bugigattolo per ciascuno. Sai, Vassia, domani stesso io correrò per vedere gli avvisi delle case. 2 camere. Di più noi non ne abbiamo bisogno. Io penso persino, Vassia, di aver detto oggi delle imbecillità. E il denaro si troverà, che importa? Io solo guardando nei suoi occhi ho subito sentito che si troverà. Tutto per lei. Come lavoreremo! Adesso, Vassia, possiamo azzardarci a pagare anche 25 rubli per la casa.
La casa, fratello, è tutto, delle buone stanze, ed ecco che l'uomo è felice e le idee sono serene. Ah, in secondo luogo, Lisanca sarà il nostro cassiere comune. Non un soldo speso altrimenti. Potrei ora andare alla trattoria? Ma per chi mi hai preso? A nessun costo. E poi l'aumento di stipendio. Più vi saranno degli straordinari perché noi lavoreremo con molto ingegno. Come lavoreremo, come i bovi che arano. Ebbene, immaginati, e qui la voce di Arcadio Ivanovich si affievolì dal piacere, che tutt'a un tratto inaspettatamente arrivino 30 o 35 rubli a testa e a ogni ricompensa qualche cuffietta, qualche sciarpa o delle calzette. Lei coi ferri mi deve fare assolutamente una sciarpa. Guarda com'è brutta quella che ho, gialla orrenda. Mi ha procurato tante seccature oggi. E anche tu, Vassia, sei bravo. Mi presenti e io sto come imbrigliato. Ma questo non importa. Ecco, vedi, tutta l'argenteria la farò a spese mie, perché io vi devo fare un regalino. Questo lo esige il mio onore, il mio amor proprio, e le mie gratificazioni non andranno perdute. A chi dovrebbero darle? Non a Shortchodov. Non credo che resteranno nelle tasche di quell'airone. Io, fratello, vi comprerò dei cucchiai di argento, dei coltelli d'argento, ma buoni, e un gilet. No, il gilet per me, perché io sarò testimonio. Soltanto tu ora tieni su e io, fratello, sarò vicino a te col bastone. E oggi, domani e tutta la notte ti tormenterò sul lavoro. Finisci, fratello, finisci presto. Poi di nuovo andremo a veglia da lei e poi, tutte e due felici, staremo insieme la sera. Come staremo bene. Diavolo, peccato che io non possa aiutarti. Io mi metterei a scrivere tutto, tutto per te. Oh, perché noi non abbiamo una calligrafia uguale? Sì, rispose Vassia. Sì, bisogna affrettarsi. Io credo che ora saranno circa le 11. Bisogna affrettarsi, al lavoro. E detto questo, Vassia, che durante tutto questo tempo ora aveva sorriso, ora aveva cercato di interrompere con esclamazioni di contentezza lo sfogo dei sentimenti amichevoli, e in una parola si era mostrato pieno di brio, d'un tratto si quietò, ammutolì e si mise quasi a correre per la strada. Sembrava che un pensiero grave avesse agghiacciato d'un tratto la sua testa bollente. Sembrava che tutto il suo cuore si stringesse. Arcadio Ivanovich incominciò perfino a preoccuparsene. Alle sue concitate domande egli quasi non riceveva risposta da Vassia, il quale se la cavava con una parola o l'altra, talvolta con una esclamazione, spesso del tutto estranea alla faccenda. «Ma che hai, Vassia?» egli gridò infine, cercando invano di seguirlo. «È possibile che tu ti preoccupi tanto?» «Ah, fratello, basta con le chiacchiere», rispose Vassia quasi con irritazione. «Non deprimerti, Vassia, su, via», interruppe Arcadio. «Io ho visto che tu hai lavorato molto di più in più breve tempo. Che ragione hai di preoccuparti? Tu hai talento. Alla peggio si può far correre più presto la penna. Non sarà poi da litografare quel tuo scritto. Fai a tempo. Tu ora forse sei agitato, distratto, e il lavoro ti va più lentamente». Vassia non rispose e borbottò qualche cosa nel naso, e ambedue, in preda a una grande angoscia, giunsero a casa. Vassia si mise subito alle carte. Arcadio Ivanovich si quietò e si zittì. Pian pianino si svestì e si stese sul letto senza togliere gli occhi da Vassia. Una specie di timore s'impossessò di lui. «Che cosa gli accade?» disse tra sé, guardando il volto impallidito di Vassia,
i suoi occhi accesi e l'inquietudine che si manifestava in ogni sua mossa. La mano gli trema. Oh, che fare? Forse dovrei consigliargli di dormire per un paio d'ore, che almeno si riposi di questa sua irritazione. Vassia, che aveva finito allora la pagina, alzò gli occhi, involontariamente guardò Arcadio e, immediatamente abbassandoli, riprese di nuovo la penna. «Senti, Vassia», incominciò d'un tratto Arcadio Ivanovich, «non sarebbe meglio che tu dormissi un poco? Guarda, sei tutto febbricitante». Vassia, con irritazione, quasi con ira, dette uno sguardo ad Arcadio e non rispose. «Senti, Vassia, che cosa ti sta accadendo?» Vassia immediatamente si riprese. «Non sarebbe meglio prendere un po' di tè, Arcascia?» Egli disse. «Come mai? Perché?» Darebbe un po' di forza. Io non voglio dormire, non vado a dormire. Io seguiterò a scrivere. Con questo tè mi riposerei e questo momento penoso mi passerebbe». «Benissimo, fratello Vassia, magnificamente. Proprio così io stesso te lo volevo proporre, ma io mi meraviglio che questo non mi sia venuto in testa. Soltanto, sai, Maura non si alzerà, non si riuscirà a svegliarla». «Sì?» Sciocchezze, non importa», esclamò Arcadio Ivanovich, saltando scalzo dal letto. «Io stesso preparerò il samovar. Non è la prima volta che lo faccio». Arcadio Ivanovich corse in cucina e si mise ad affaccendarsi attorno al samovar. Vassia intanto scriveva. Arcadio Ivanovich si vestì e fece una corsa dal fornaio perché Vassia potesse rinforzarsi completamente per la notte. Dopo un quarto d'ora il samovar stava sul tavolo. Essi si misero a bere, ma non riuscivano a spiccicare parola. Vassia seguitava ad essere distratto. «Ecco», diss'egli alla fine come dopo aver riflettuto, «domani bisogna andare a fare gli auguri». «Non c'è bisogno che tu lo faccia». «No, fratello, non si può», disse Vassia. «Ma io firmerò per te da tutti quanti e non c'è bisogno che tu vada. Tu domani lavora. Oggi potresti continuare fino alle 5, come ti ho detto, e poi andare a dormire. Altrimenti come starai domani? Io ti sveglierei alle 8 precise». «Ma chissà se va bene che tu firmi per me», disse Vassia, quasi acconsentendo. «Ma non c'è di meglio, così fan tutti». «Veramente ho paura». «Ma di che? Di che?» «Questo, sai, per gli altri non importa, ma Giuliano Mastakovich, egli, Arcascia, è il mio benefattore, e se s'accorge che la mano d'un altro...» «Accorgersi? Quanto sei curioso, Vassiuk. Ma come può accorgersene? Io, sai, so imitare formidabilmente bene la tua firma. Persino quel ghirigolo te lo faccio tal quale, te lo giuro su Dio. Ma che dici? Chi potrebbe accorgersi?» Vassia non rispose e in fretta finì di vuotare il suo bicchiere. Poi, dubbioso, crollò il capo. «Vassia, Colombetto, ah, se potessimo riuscire!» «Vassia, ma che hai? Tu mi fai paura. Sai, io ora non mi coricherò, Vassia, non mi addormenterò. Fammi vedere, t'è rimasto molto?» Vassia gli diede un tale sguardo che ad Arcadio Ivanovich il cuore si rivoltò e la lingua si paralizzò. «Vassia, che fai? Che hai? Perché guardi così?» «Arcadio, proprio domani andrò a fare gli auguri a Giuliano Mastakovich». «Ebbene, va pure», disse Arcadio guardandolo con gli occhi spalancati, in un'attesa penosa.
Ascolta, Vassia, affretta la penna. Io non ti consiglio il male, ti giuro che è così. Quante volte Giuliano Mastakovich stesso ha detto che nella tua calligrafia più di tutto gli piace la chiarezza. È soltanto Skoropliokin che vuole che sia chiara e bella come un modello, per poi poterlo portare a casa per far copiare i figli. Non può comprare il farabutto dei modelli. Ma Giuliano Mastakovich non fa che esigere chiarezza, chiarezza, chiarezza. Che altro vuoi? Davvero, Vassia, io non so più neanche come parlare con te. Io temo perfino. Tu m'ammazzi con la tua pena. Niente, niente, disse Vassia e ricadde esausto sulla sedia. Arcadio s'agitò. Non vorresti un po' d'acqua? Vassia, Vassia! Lasciami, lasciami, disse Vassia stringendo la sua mano. Io non ho nulla, soltanto non so come mi ha preso una specie di tristezza, Arcadio. Io stesso non so il perché. Senti, parlami piuttosto di qualche cosa, non me lo ricordare. Calmati, per l'amor di Dio, calmati, Vassia. Tu finirai, ti giuro, finirai. E anche se tu non finissi, che male sarebbe? Non sarebbe poi un delitto. Arcadio, disse Vassia guardando con tale fissità il suo amico che questi si spaventò completamente. Perché mai Vassia era stato prima tanto agitato? Se io fossi solo come prima. No, non è questo che voglio dire. Io vorrei dirti tutto, confidarmi come ad un amico. Del resto, perché impensierirti? Vedi, Arcadio, agli uni sono destinate cose grandi, agli altri cose piccole, come a me. Ebbene, se a te chiedessero gratitudine, riconoscenza, e tu non potessi darla? Vassia, io non ti capisco affatto. Io non sono stato mai ingrato, proseguì piano Vassia, come se ragionasse con se stesso. Ma se io non sono in grado di esprimere tutto quel che sento, allora sarebbe come se, Arcadio, come se io fossi veramente un ingrato, e questo mi uccide. Ma che? E tu credi veramente che la tua riconoscenza consista nel finire per il tempo stabilito il lavoro? Pensa, Vassia, a quel che dici. È proprio così che si esprime la riconoscenza? Vassia ad un tratto ammutolì e con occhi spalancati guardò Arcadio come se il suo argomento inatteso avesse distrutto tutti i dubbi. Egli perfino sorrise, ma immediatamente assunse l'espressione pensosa di prima. Arcadio, interpretando questo sorriso come fine di tutti i timori e l'ansia riapparsa di nuovo come decisione a qualcosa di migliore, si rallegrò enormemente. Ebbene, fratello Arcascia, mi sveglierai, disse Vassia. Guardami, se io m'addormento sarà un guaio, ma adesso io mi siedo al lavoro. Arcascia. Chi? Io ho detto così. Nulla. Volevo. Vassia si mise a sedere e tacque. Arcadio si coricò. Né l'uno né l'altro fece parola dei Colomnesi. Forse tutte e due sentivano che avevano peccato un po', che avevano goduto troppo. Presto Arcadio Ivanovich s'addormentò, pur essendo sempre in pena per Vassia. Con sua grande meraviglia si svegliò alle 8 precise. Vassia dormiva chinato sul tavolo, con la penna in mano, pallido e stanco. La candela era alla fine. In cucina Maura si affaccendava attorno al samovar. Vassia, Vassia! Gridò Arcadio spaventato. Quando ti sei addormentato? Vassia aprì gli occhi e saltò su dalla sedia. Ah, disse, mi sono proprio addormentato. Egli subito si slanciò verso le carte. Niente, tutto era in ordine,
Né l'inchiostro né la candela avevano sgocciolato. «Io credo d'essermi addormentato verso le 6», disse Vassia. «Come fa freddo la notte. Prendiamo un po' di tè e io di nuovo...» «Ti sei rimesso un po'?» Sì, ora non c'è male». «Buon anno, fratello Vassia». «Salute, fratello, salute anche a te, caro». Essi si abbracciarono. A Vassia tremava il mento e gli si inumidivano gli occhi. Arcadio Ivanovich taceva. Egli sentiva una grande amarezza. Tutte e due bevvero il tè in fretta. «Arcadio, ho deciso, io stesso andrò da Giuliano Mastakovich». «Ma egli non se ne accorgerebbe». «Ma la mia coscienza mi tormenta, fratello». «Ma è per lui che siedi qui, è per lui che ti tormenti». «Basta, ma io, sai, fratello, io passerò di là». «Dove?» chiese Vassia. «Dagli Artemiev. Farò gli auguri per parte mia e tua». «Colombetto mio caro, ebbene, io resterò qui. Sì, vedo che hai pensato bene, perché io starò qui a lavorare e non passerò il mio tempo in ozio. Aspetta un minuto, io scrivo subito una lettera». «Scrivi, fratello, scrivi, fai a tempo. Io ancora devo lavarmi, farmi la barba, pulire il frac». «Ebbene, fratello Vassia, noi saremo contenti e felici. Abbracciami, Vassia». «Ah, purché, fratello...» «Abita qui il signor impiegato Shumkov?» si udì per la scala una vocetta infantile. «Qui, Batiuska, qui», rispose Maura facendo entrare l'ospite. «Chi è là? Chi c'è?» domandò Vassia saltando dalla sedia e slanciandosi nell'ingresso. «Petinka. Tu?» «Buongiorno. Ho l'onore di augurarvi buon anno, Vassili Petrovich», disse un bel bambino dai capelli neri, tutti ricciuti, di circa 10 anni. «La mia sorellina vi saluta e mamma pure. La mia sorellina mi ha incaricato di baciarvi da parte sua». Vassia alzò in aria l'ambasciatore e appiccicò sulle sue labbra, che rassomigliavano tanto a quelle di Lisanka, un lungo entusiastico bacio, dolce come il miele. «Bacia, Arcadio», egli disse, consegnandosi Petia. E Petia, senza toccar terra, passò immediatamente nelle possenti e voraci, nel vero senso della parola, braccia di Arcadio Ivanovich. «Colombetto mio, vuoi del tè?» «Ringrazio tanto, noi l'abbiamo già preso. Quest'oggi ci siamo alzati presto, i nostri sono andati alla messa. La mia sorellina mi ha arricciato i capelli per 2 ore, me li ha unti, mi ha lavato e mi ha accomodato i calzoncini che avevo strappato ieri nella strada con Sashka. Avevamo cominciato a giocare con la neve». Bene. «Ebbene, mi ha tutto rivestito per mandarmi da voi. Poi mi ha unto i capelli, poi mi ha baciato molto e m'ha detto: vai da Vassia, portagli gli auguri e domandagli se è contento, se ha dormito bene e anche qualche altra cosa ancora, sì, se era finito il lavoro di cui ieri...» «Com'era?» «Ah, ecco, l'ho annotato», disse il bambino leggendo su un pezzettino di carta che tolse alla tasca. Sì, di cui ieri eravate preoccupato». «Sì, sarà finito. Dille che sarà finito ad ogni costo, parola d'onore». «E ancora, ho dimenticato, la mia sorellina vi ha mandato un biglietto e un regalino, e li ho dimenticati». «Dio mio, colombetto mio, dove? Ecco, guarda, fratello, guarda che mi scrive. Colombetta cara, sai, io ieri ho visto da lei un portafoglio per me, ma non è finito, cosicché ella mi dice: vi mando un ricciolo dei miei capelli. Guarda, fratello, guarda». E scosso dall'entusiasmo, Vassia mostrò ad Arcadio Ivanovich un ricciolo dei più neri capelli del mondo, li baciò con calore e li ripose nella tasca più vicina al cuore.
Vassia, io ti farò fare un medaglione, disse infine risolutamente Arcadio Ivanovich. Noi mangeremo l'arrosto di vitello e poi domani il cervello. Mamma vuol preparare i biscotti, il riso non ci sarà, disse il ragazzino dopo aver riflettuto un poco, come per chiudere il suo discorso. Oh, che bel bambino, gridò Arcadio Ivanovich. Vassia, tu sei il più felice dei mortali. Il ragazzino finì il suo tè, ebbe un biglietto, 1000 baci e uscì felice e vivace come prima. Ebbene, fratello, cominciò a parlare Arcadio Ivanovich pieno di gioia. Vedi come va bene, lo vedi? Tutto si mette per il meglio. Non ti dar pena, non temere. Avanti, finisci, Vassia, finisci. Fra un paio d'ore io sarò di ritorno. Passerò da loro, poi da Giuliano Mastakovich. Ebbene, addio, fratello, addio. Ah, purché... Ma va bene, vattene, va bene, disse Vassia. Io, fratello, non andrò di certo da Giuliano Mastakovich. Addio. Aspetta, fratello, aspetta. Di loro, ebbene, tutto quel che credi. La bacierai? Ma poi raccontami, fratello, tutto raccontami poi. Ebbene sì, si sa, conosciamo cos'è. È la felicità che ti ha sconvolto così. È l'imprevisto. Tu non sei più lo stesso da ieri. Tu non ti sei ancora riavuto dalle tue impressioni di ieri. Ebbene, è finita. Rimettiti, Colombetto. Vassia, addio, addio. Finalmente gli amici si separarono. Tutta la mattina Arcadio Ivanovich fu distratto e pensò unicamente a Vassia. Egli conosceva il suo carattere debole e irascibile. Sì, è la felicità che lo ha sconvolto, io lo so, non mi sono sbagliato. Egli diceva tra sé. Dio mio, egli ha angustiato anche me. E per che cosa quest'uomo è capace di sollevare una tragedia? È come una febbre. Ah, bisogna salvarlo, proferì Arcadio, senza accorgersi in cuor suo che egli aveva già innalzato a disgrazia dei piccoli dissapori domestici, in realtà insignificanti. Soltanto verso le 11 giunse nell'anticamera di Giuliano Mastakovich per aggiungere il suo modesto nome alla lunga colonna dei personaggi rispettabili che avevano posto la loro firma nell'anticamera, sul foglio tutto pieno di macchie e geroglifici. Ma quale fu la sua sorpresa quando, dinanzi a lui, apparve l'autentica firma di Vassia Shumkov. Questo lo colpì. Che cosa accade in lui? Egli pensò. Arcadio Ivanovich, che fino a poco fa aveva nutrito ancora delle speranze, uscì tutto sconvolto. Realmente si preparava una disgrazia. Ma dove? Ma quale? A Colomna egli arrivò con tetri pensieri. Dapprima era distratto, ma dopo aver parlato con Lisanka uscì con le lacrime agli occhi, perché decisamente si era spaventato per Vassia. Egli si precipitò verso casa e sulla neva s'imbatté naso a naso con Shumkov. Questi pure correva. «Dove vai?» gridò Arcadio Ivanovich. Vassia si fermò colto in flagrante. «Io, fratello, ho voluto fare 2 passi, così». «Non hai potuto resistere? Sei andato a Colomna?» «Ah, Vassia, Vassia, ma perché sei andato da Giuliano Mastakovich?» Vassia non rispose, ma poi, facendo un gesto con la mano, disse: «Arcadio, io non so quel che accade di me. Io... Basta, Vassia, basta. Ma io so di che si tratta. Tranquillizzati. Tu sei agitato e scosso dalla giornata di ieri. Rifletti, come non sopportare? Tutti ti amano, tutti ti circondano di cure, il tuo lavoro procede, tu lo finirai sicuramente e io lo so.
Tu immagini qualche cosa, tu hai dei timori. No, no, nulla, nulla. Ricorda, Vassia, ricorda, questo ti è accaduto un'altra volta. Ti ricordi quando hai avuto l'avanzamento e tu dalla felicità e dalla gratitudine hai raddoppiato di diligenza e non hai fatto per una settimana che guastare il lavoro? A te ora succede lo stesso. Sì, sì, Arcadio, ma ora è tutt'altra cosa, ora non si tratta di quello. Ma come non si tratta di quello? Figurati. Il lavoro forse non è poi così urgente, ma tu ti ammazzi. Nulla, nulla, io soltanto... Ebbene, andiamo. Come? Vai a casa e non da loro? No, fratello, con quale faccia arrivare? Io ho cambiato parere. Io solo, senza di te, non ho potuto resistere. Ma ora tu sei con me, allora mi siederò a scrivere. Andiamo. Si incamminarono e per un certo tempo tacquero. Vassia s'affrettava. Come mai tu non mi chiedi di loro? Disse Arcadio Ivanovich. Ah, sì. Ebbene, Arcasciuca, che c'è? Vassia, tu non sei te stesso. Ebbene, nulla, nulla. Raccontami tutto, Arcascia, disse Vassia con una voce supplichevole, come cercando di evitare ulteriori spiegazioni. Arcadio Ivanovich sospirò. Egli si turbava completamente guardando Vassia. Il racconto dei colomnesi lo ravvivò. Egli cominciò persino a parlare. Poi pranzarono. La vecchia vuotò la tasca di Arcadio Ivanovich piena di biscottini e i compagni, mangiandoli, si rallegrarono. Dopo pranzo Vassia promise di riposare per poter stare alzato tutta la notte. Egli si coricò realmente. La mattina qualcuno, a cui era impossibile rifiutare, aveva invitato Arcadio Ivanovich a prendere il tè. Gli amici si separarono. Arcadio promise di tornare quanto prima, possibilmente anche alle 8. Le 3 ore della separazione passarono per lui come 3 anni. Alla fine scappò via per tornare da Vassia. Entrando nella camera, egli vide che tutto era buio. Vassia non era a casa. Egli chiese a Maura. Maura rispose che egli non aveva fatto altro che scrivere e scrivere, che non si era riposato affatto, che poi aveva passeggiato per la stanza e infine, 1 ora prima, era uscito, dicendo che sarebbe tornato dopo mezz'ora. Ma quando tornerà Arcadio Ivanovich, allora vecchia gli dirai, concluse Maura, che io sono andato a passeggiare. E lo ha ripetuto 3 o 4 volte. Egli è dagli Artemiev, pensò Arcadio Ivanovich, e scrollò il capo. Dopo un istante saltò su, incoraggiato dalla speranza. Egli semplicemente ha finito, pensò. Ecco tutto, non è riuscito a dominarsi ed è corso là. Ma no, egli mi avrebbe atteso. Voglio vedere come stanno le cose. Accese la candela e si slanciò alla scrivania di Vassia. Il lavoro aveva proceduto e sembrava non molto lontano dalla fine. Arcadio Ivanovich avrebbe voluto indagare di più, ma improvvisamente entrò Vassia. Ah, tu sei qui? Egli esclamò sussultando dallo spavento. Arcadio Ivanovich tacque. Egli aveva paura di interrogare Vassia. Questi abbassò gli occhi e cominciò a sfogliare le carte. Finalmente i loro occhi si incontrarono. Lo sguardo di Vassia era così supplichevole e afflitto che Arcadia sussultò incontrandolo. Il suo cuore cominciò a battere e a gonfiare. Vassia, fratello mio, che ti accade? Che hai? Egli gridò, slanciandosi verso di lui e stringendolo fra le sue braccia. Apriti con me, io non capisco né te né la tua angoscia. Che cosa accade di te, poveretto, che cosa? Dimmi tutto, senza nessun ritegno. Non può essere che sia soltanto... Vassia si strinse a lui senza poter profferire parola.
Gli si fermò il respiro. Su, via, Vassia, su, via. Ebbene, non lo finirai. E che c'è? Io non ti capisco. Confidami le tue pene. Lo vedi, io per te... Ah, Dio mio, egli diceva camminando per la stanza e toccando tutto ciò che gli capitava sotto mano, quasi cercando una medicina immediata per Vassia. Andrò io stesso domani da Giuliano Mastakovich per te e gli chiederò, lo supplicherò perché ti dia ancora un giorno di tempo. Io gli spiegherò tutto, se questo ti tormenta tanto. Che Dio ti protegga, esclamò Vassia, sbiancando come una parete. Egli appena si reggeva in piedi. Vassia, Vassia. Vassia si riebbe, le sue labbra tremavano. Egli avrebbe voluto dire qualche cosa, invece in silenzio strinse convulsamente la mano di Arcadio. La sua mano era fredda. Arcadio gli stava dinanzi in un'attesa piena d'angoscia e di pena. Vassia di nuovo lo guardò. Vassia, che Dio sia con te, Vassia. Tu hai logorato il mio cuore, amico mio caro. Le lacrime uscirono a torrenti dagli occhi di Vassia e si gettò sul letto di Arcadio. Io ti ho tradito, Arcadio, egli diceva. Io ti ho tradito, perdonami, io ho tradito la tua amicizia. Che cosa? Che cosa, Vassia? Che? Chiese Arcadio in preda al terrore. Ecco. E Vassia con un gesto disperato tolse dal cassetto e gettò sul tavolo 6 grossissimi quaderni simili a quelli che stava copiando. Che è? Ecco quel che io devo preparare domani l'altro. Io non ne ho fatto neppure la 4ª parte. Non domandarmi come questo è successo, proseguì Vassia, incominciando lui stesso a parlare subito di ciò che lo tormentava tanto. Arcadio, amico mio, non so neppur io quel che è accaduto di me. Mi sembra di uscire come da una specie di sogno. Io ho perduto 3 settimane intere. Io andavo da lei. Il cuore mi doleva, io mi tormentavo nell'incertezza e io non potevo scrivere. Io non pensavo neppure a questo. Soltanto adesso, quando per me cominciava la felicità, mi sono detestato. Vassia, incominciò Arcadio Ivanovich decisamente. Vassia, io ti salverò. Io capisco tutto questo. Questa faccenda non è uno scherzo, io ti salverò. Ascoltami. Domani stesso andrò da Giuliano Mastakovich. Non scrollare il capo, no, ascolta. Io gli racconterò tutto com'è stato. Permettimi dunque di fare così. Io gli spiegherò. Io sono pronto a tutto. Io gli racconterò come tu sei afflitto e come ti tormenti. Lo sai che tu mi distruggi adesso? Proferì Vassia, tutto agghiacciato dallo spavento. Arcadio Ivanovich stava per impallidire, ma poi si riprese e immediatamente proruppe in una risata. Davvero? Egli disse. Ma ti pare, Vassia, ti pare? Non ti vergogni? Ebbene, ascolta. Io vedo che ti rattristo. Vedi, io ti capisco, io so quel che succede in te, perché sono già 5 anni che stiamo insieme, grazie a Dio. Tu sei buono, tenero, ma sei debole, imperdonabilmente debole. Anche Elisabetta Mikhailovna lo ha notato. Tu inoltre sei un sognatore, e anche questo non è bene. Si può deviare, fratello. Ascolta, io so quel che tu vuoi. Tu vorresti, per esempio, che Giuliano Mastakovich fosse fuori di sé e che magari desse un ballo dalla gioia perché tu ti sposi. Ebbene, aspetta, tu diventi accigliato. Vedi, per una mia sola parola, tu ti sei già inquietato per Giuliano Mastakovich. Io lo lascerò in pace.
io stesso lo stimo non meno di te. Ma tu non mi contraddirai e non mi impedirai di pensare che tu vorresti persino che non vi fossero infelici sulla terra perché tu sposi. Sì, fratello, tu devi convenire che tu vorresti che, per esempio, io, tuo migliore amico, ricevessi tutto ad un tratto delle migliaia di lire, che tutti i nemici del mondo, chiunque fossero, tutto ad un tratto, senza alcun motivo, facessero la pace, che tutti s'abbracciassero in mezzo alla strada dalla gioia e poi venissero magari in casa tua a farti visita. Amico mio, caro mio, io non scherzo. È così, già da un pezzo mi si è presentato tutto questo sotto diversi aspetti. Perché, da che tu sei felice, tu vorresti che tutti, assolutamente tutti, diventassero ad un tratto felici. Ti è doloroso, ti è penoso essere solo nella felicità. Perciò tu vorresti subito, con tutte le tue forze, essere degno di questa felicità e magari per non aver rimorsi di coscienza compiere qualche azione generosa. Ebbene, io capisco che tu sia pronto a tormentarti per ciò in cui dovevi mostrare il tuo zelo e la tua capacità, magari la gratitudine, come tu dici, e alla quale invece d'un tratto hai mancato. Ti è orribilmente penoso il pensiero che Giuliano Mastakovich si acciglierà e persino s'arrabbierà quando vedrà che tu non hai corrisposto alle speranze che egli aveva riposto in te. Ti è doloroso pensare che tu avrai dei rimproveri da colui che tu consideri benefattore, e in quale momento? Quando il tuo cuore è stracolmo di gioia e quando tu non sai su chi versare la tua gratitudine. È così, non è vero? È così? Arcadio Ivanovich, al quale alla fine tremava la voce, tacque e riprese il respiro. Bassia guardava con amore il suo amico. Un sorriso correva sulle sue labbra, come se l'attesa della speranza avesse ravvivato il suo volto. Ebbene, ascolta, incominciò di nuovo Arcadio, ancor più ispirato dalla speranza. Non è affatto necessario che Giuliano Mastakovich muti la sua benevolenza verso di te. Non è così, mio caro, e qui sta tutta la questione. E se è questa, disse Arcadio saltando su dal suo posto, allora io mi sacrificherò per te. Io domani andrò da Giuliano Mastakovich e tu non contraddirmi. Tu, Vassia, esageri la tua mancanza sino al delitto. Ma lui, Giuliano Mastakovich, è magnanimo e generoso e inoltre non è come te. Egli, fratello Vassia, ci ascolterà entrambi e ci porterà fuori dal guaio. Ebbene, sei tranquillo. Vassia, con le lacrime agli occhi, stringeva la mano di Arcadio. Basta, Arcadio, basta, la cosa è decisa. Io non ho finito e non ho finito. Non è necessario che tu vada. Io stesso racconterò tutto, andrò io stesso. Io adesso mi sono calmato e sono completamente tranquillo. Ma tu non andare e ascolta. Vassia, caro, esclamò dalla gioia Arcadio Ivanovich. Io ho parlato secondo le tue parole. Io sono contento che tu abbia riflettuto e che ti sia rimesso. Ma qualunque cosa sarà di te o ti dovesse accadere, io sarò sempre con te, ricordatelo. Io vedo che ti tormenta il pensiero che io dica qualche cosa a Giuliano Mastakovich e io non la dirò. Non dirò nulla. Lo direi da te. Vedi, tu puoi andare domani. O no, tu non andrai. Tu resterai qua a scrivere, capisci? E io mi informerò di questa faccenda, se è molto urgente o no, se bisogna finirla a tempo fisso e che cosa succederebbe nel caso che tu ritardassi. Poi io tornerò in fretta da te. Lo vedi? Lo vedi? C'è già della speranza. Ebbene, immagina che la cosa non sia urgente, allora si può vincere. Giuliano Mastakovich può non ricordare e allora tutto è salvo. Vassia, dubbioso, scosse il capo, ma il suo sguardo pieno di gratitudine non si poteva distogliere dal volto dell'amico. E via, basta, basta,
Io sono così debole, così stanco, egli diceva con affanno, che non ho voglia di pensare a ciò in questo momento. Su, via, parliamo d'altro. Io, vedi, non scriverò neppure adesso. Scriverò un pochino soltanto, magari finirò 2 paginette per arrivare a un certo punto. Ascolta, io da un pezzo volevo domandarti com'è che tu mi conosci così bene? Le lacrime sgocciolavano dagli occhi di Vassia sopra le mani di Arcadio. Se tu sapessi, Vassia, fino a che punto io ti voglio bene, non domanderesti questo, no? Sì, Arcadio, io non so perché, non so per quale ragione tu mi sei tanto affezionato. Sì, Arcadio, tu sai che perfino il tuo amore mi affliggeva. Sai quante volte io, soprattutto al momento di coricarmi e pensando a te, perché io penso sempre a te quando m'addormento, mi scioglievo in lacrime e il mio cuore tremava per questo. Per questo, appunto, per questo, perché tu mi vuoi tanto bene e io non posso alleggerire il mio cuore, non posso contraccambiarti con nulla. Vedi, Vassia, lo vedi come sei? Guarda come ti sei turbato ora, diceva Arcadio, la cui anima in quel momento era angosciata e ricordava la scena del giorno innanzi sulla strada. Oh, via, tu vuoi che io mi calmi, e io non sono mai stato così calmo e felice. Lo sai, ascolta, io vorrei raccontarti tutto, ma io temo sempre di rattristarti. Tu sempre ti rattristi e mi sgridi, e io ti temo. Guarda come io tremo ora. Io non so perché. Vedi, ecco quel che io vorrei dire. Mi sembra come se prima di ieri io non conoscessi me stesso, e anche altri ho imparato a conoscere soltanto ieri. Io, fratello, non sentivo, non apprezzavo. Il cuore in me era insensibile. Senti, come sarà accaduto questo, che io non ho potuto fare del bene a nessuno al mondo? E perché non ho potuto? Perfino il mio aspetto è sgradevole. Eppure ognuno mi ha fatto del bene. Tu per il primo, come se io non me ne avvedessi. Soltanto io tacevo. Bassia, smetti. Che è, Arcascia? Che è? Io non faccio nulla, interruppe Vassia pronunziando a stento le parole fra le lacrime. Io ti ho raccontato ieri di Giuliano Mastakovich, eppure tu stesso lo sai, egli è un uomo rigido, severo. Tu qualche volta hai dovuto inghiottire delle osservazioni, ma con me ieri si è messo a scherzare e mi ha accarezzato e mi ha mostrato il suo buon cuore, che egli nasconde gelosamente a tutti. Ebbene, che c'entra, Vassia? Questo dimostra che tu sei degno della tua fortuna. Ah, Arcascia, come io vorrei finire tutta questa faccenda. No, io porterò a perdizione la mia felicità. Io ne ho il presentimento. Ma no, non per causa di questo, interruppe Vassia, dopo che Arcascia ebbe dato un'occhiata di traverso all'urgente montagna di carte che giaceva sopra il tavolo. Questo è nulla, questa è carta scritta, inezie, questa è una faccenda definita. Io, Arcascia, oggi sono stato da loro, però non sono entrato. Mi era difficile, penoso. Io mi sono fermato un poco alla porta. Ella suonava il piano. Ascoltai. Vedi, Arcadio, egli disse abbassando la voce, io non osai entrare. Vassia, senti, che cosa ti accade? Tu mi guardi in un certo modo. Che ho? Nulla. Mi sento un certo malessere. Mi tremano le gambe, dipende dal fatto che sono stato in piedi questa notte. Già, vedo come verde davanti agli occhi. E ho qui, e indicò il cuore e cadde in deliquio. Quando rinvenne, Arcadio voleva prendere delle misure energiche, voleva mandarlo per forza a letto. Vassia non acconsentì a nessun costo. Egli piangeva, si torceva le mani, voleva scrivere, voleva finire a qualunque costo le sue 2 pagine. Per non eccitarlo, Arcadio gli permise di mettersi al lavoro. Vedi, disse Vassia, sedendosi al suo posto. Vedi, anche a me è venuta un'idea, c'è della speranza. Egli sorrise ad Arcadio
e il suo pallido volto realmente sembrò rischiararsi d'un raggio di speranza. Ecco, io gli porterò dopodomani una parte. Per il resto dirò una bugia. Dirò che s'è bruciato, che s'è bagnato, che l'ho perduto, che infine... Bene, che non l'ho finito. Io non so mentire. Io stesso gli spiegherò. Lo sai come? Gli spiegherò tutto, gli dirò così e così, e non ho potuto. Gli racconterò del mio amore. Egli stesso s'è sposato da poco, egli mi capirà. Farò tutto questo, si intende, rispettosamente, con calma. Egli vedrà le mie lacrime e si commuoverà. Sì, va bene. Vai da lui, spiegati. Ma non c'è bisogno neanche di lacrime. Per quale ragione? Davvero, Vassia, quanto mi hai spaventato. Sì, io andrò, ma adesso lasciami scrivere, Arcascia, io non darò noia a nessuno, lasciami scrivere. Arcadio si gettò sul letto. Egli non si fidava affatto di Vassia. Vassia era capace di tutto. Ma chiedere perdono di che cosa? Come? Non si trattava di questo. La faccenda era che Vassia non aveva finito il suo compito, che Vassia si sentiva colpevole dinanzi a se stesso, si sentiva indegno della sorte, era oppresso, scosso dalla felicità, si sentiva indegno perché infine egli non cercava che un pretesto per insistere su questo. Ma la realtà era che dal giorno innanzi non si era ancora riavuto da tutte le sorprese. Ecco che cos'è, pensò Arcadio Ivanovich. Bisogna salvarlo, bisogna riconciliarlo con se stesso. Egli pensò e decise di andare immediatamente da Giuliano Mastakovich, di andare domani stesso e raccontargli tutto. Vassia stava seduto e scriveva. L'estenuato Arcadio Ivanovich si sdraiò per riflettere ancora sulla faccenda e si svegliò all'albeggiare. Al diavolo, ancora! Egli esclamò dopo aver lanciato lo sguardo su Vassia. Questi era seduto e scriveva. Arcadio si gettò su di lui, lo abbracciò e lo mise di forza sul letto. Vassia sorrise, i suoi occhi si chiudevano dalla debolezza. Egli appena riusciva a parlare. Anch'io pensavo di coricarmi, disse. Sai, Arcadio, m'è venuta un'idea. Io finirò. Io ho affrettato la penna. Non posso restare seduto più a lungo. Svegliami alle 8. Egli non finì la frase e s'addormentò come morto. Maura, disse sussurrando Arcadio Ivanovich a Maura, che entrava col tè. Egli ha pregato di svegliarlo fra un'ora. Non farlo per nessuna ragione. Anche se dormisse 10 ore di seguito, hai capito? Ho capito, signore. Non preparare il pranzo, non affaccendarti con la legna, non far rumore, guai a te. Se chiede di me, digli che sono andato all'ufficio, hai capito? Ho capito, Batiuska. Riposi pure quanto gli pare, che mi importa? Io sono felice del sonno del Signore. Ma quando poco fa si è rotta la tazza e m'hanno rimproverata, non sono stata io, è stato il gatto a romperla, e io gli ho strillato vattene, maledetto. Sss, taci. Arcadio Ivanovich accompagnò Maura in cucina, chiese la chiave e la rinchiuse, poi se ne andò in ufficio. Durante la strada egli rifletteva come farebbe a presentarsi a Giuliano Mastakovich, se ciò sarebbe opportuno o una sfacciataggine. All'ufficio giunse titubante e si informò timidamente se c'era Sua Eccellenza. Gli risposero che non c'era e non sarebbe venuto. Arcadio Ivanovich a tutta prima avrebbe voluto andare a casa di Giuliano, ma poi, giustamente, rifletté che se Giuliano Mastakovich non era andato all'ufficio, significava che era occupato anche a casa. Egli restò. Le ore gli sembravano eterne. Cogliendo l'occasione cercò di informarsi del lavoro di cui era stato incaricato Shumkov, ma nessuno ne sapeva nulla. Sapevano soltanto che Giuliano Mastakovich
Aveva l'abitudine di dargli degli incarichi speciali, ma quali fossero non lo sapeva nessuno. Finalmente suonarono le 3 e Arkadio Ivanovich si precipitò a casa. Nell'anticamera lo fermò uno scrivano e gli disse: «All'1 circa è venuto Vassilij Petrovich Shumkov. Ha domandato se voi eravate qui e se c'è stato Giuliano Mastakovich». Sentendo questo, Arkadio Ivanovich chiamò un vetturino e giunse a casa fuori di sé dal terrore. Shumkov era a casa. Egli camminava per la camera tutto agitato. Dopo aver dato un'occhiata ad Arkadio Ivanovich, si riprese, rifletté e s'affrettò a nascondere la sua agitazione. Silenzioso si sedette alle carte. Sembrava che egli volesse sfuggire alle domande del suo amico che lo avrebbero infastidito e che avesse un pensiero deciso a non comunicare perché non si fidava più dell'amicizia. Ciò sorprese Arkadio e il suo cuore cedette per un forte dolore penetrante. Si sedette sul letto e aprì un libro qualunque, l'unico che possedesse, non togliendo lo sguardo dal povero Vassia. Ma Vassia taceva ostinatamente, scriveva e non alzava il capo. Così passarono alcune ore e il tormento di Arcadia crebbe fino all'estremo. Finalmente alle 11 circa, Vassia alzò gli occhi e guardò Arcadio con uno sguardo ottuso e immobile. Arcadio aspettava. Trascorsero 2 o 3 minuti. Vassia taceva. «Vassia!» gridò Arcadio. Vassia non rispose. «Vassia!» egli ripeté saltando dal letto. «Vassia, che cosa ti succede? Che fai?» gridò correndo verso di lui. Vassia alzò la testa e di nuovo lo guardò col medesimo sguardo ottuso, immobile. «È una paralisi», pensò Arcadio, tutto tremante dalla paura. Egli afferrò la caraffa dell'acqua, sollevò Vassia, gli versò un po' d'acqua sul capo, gli bagnò le tempie e gli stropicciò le mani fra le sue e Vassia si riebbe. «Vassia, Vassia!» gridava Arcadio, senza poter trattenere le lagrime che lo inondavano. «Vassia, non ti rovinare, torna in te, torna in te!» Egli non finì e lo strinse con calore fra le sue braccia. Una specie di sensazione penosa passò su tutto il volto di Vassia. Si stropicciò la fronte e si afferrò la testa quasi temendo che gli si spaccasse. «Non so che cosa succede in me», egli soggiunse infine. «Mi sembra di essermi esaurito troppo». «Ma basta, basta, lascia stare, Arcadio, non prenderti pena, lascia stare», egli ripeteva guardandolo con uno sguardo triste ed estenuato. «Perché ti inquieti? Lascia stare». «Sei ancora tu che mi consoli», esclamò Arcadio, al quale il cuore sembrava scoppiare. «Vassia», egli disse alla fine, «potresti stenderti, dormire un po', non è vero? Non ti tormentare inutilmente. È meglio che tu ti rimetta dopo a lavorare». «Sì, sì», ripeté Vassia, «io mi coricherò. Va bene, sì. Vedi, io volevo finire, ma adesso ho cambiato parere, sì». E Arcadio lo trascinò sul letto. «Senti, Vassia», egli disse risoluto, «bisogna assolutamente definire questa faccenda. Dimmi che intenzione hai». «Ah», disse Vassia, facendo una mossa con la mano indebolita e voltando dall'altra parte la testa. «Basta, Vassia, basta, deciditi. Io non voglio essere il tuo carnefice, io non posso più tacere. Tu non ti addormenterai se non avrai preso questa decisione, io lo so». «Come vuoi, ripeté con indifferenza Vassia. «Sta per cedere», pensò fra sé e sé Arkadio Ivanovich. «Dai retta a me, Vassia», egli disse. «Ricordati quel che io ti ho detto e io ti salverò domani. Domani io deciderò il tuo destino». «Che dico destino? Tu mi hai talmente impressionato, Vassia, che io parlo con le tue stesse parole. Che destino? Sono semplicemente sciocchezze, cose da nulla.
Tu non vorresti perdere la stima, l'amore, se vuoi, di Giuliano Mastakovich. Ebbene, non lo perderai. Vedrai, io... Arcadio Ivanovich avrebbe parlato ancora a lungo, ma Vassia lo interruppe. Egli si alzò sul letto, silenziosamente abbracciò Arcadio Ivanovich e gli diede un bacio. Basta, egli disse con voce fioca. Basta, lasciamo stare questo. E di nuovo voltò la testa verso la parete. Dio mio, pensò Arcadio, Dio mio, che cosa gli succede? Egli ha completamente perduto la testa. Chissà che cosa ha deciso. Egli si rovinerà. Arcadio lo guardava disperato. Se gli si ammalasse, pensava, sarebbe forse meglio. Con la malattia passerebbe la preoccupazione, poi si potrebbe alla meglio sistemare la faccenda. Ma che sto dicendo, signore mio? Intanto Vassia sembrava si fosse addormentato. Arcadio Ivanovich si rallegrò. Buon segno, pensò. Egli si propose di restare seduto accanto a lui tutta la notte, ma Vassia era inquieto. Ad ogni momento sussultava, si agitava sul letto e apriva gli occhi per qualche istante. Alla fine la stanchezza prese il sopravvento. Sembrava che egli dormisse profondamente. Erano circa le 2 del mattino. Arcadio Ivanovich si addormentò sulla sedia, il gomito appoggiato alla tavola. Il suo sonno era agitato e strano. Gli sembrava di essere sveglio e che Vassia dormisse come prima sul letto, ma cosa strana gli sembrava che Vassia fingesse, che persino lo ingannasse, che si alzasse pian pianino e, guardandolo con la coda dell'occhio, s'avvicinasse cautamente alla scrivania. Un cocente dolore afferrava il cuore di Arcadio. Egli era inquieto e triste e soffriva che Vassia non avesse fiducia in lui e agisse di nascosto. Avrebbe voluto afferrarlo, gridare, riportarlo sul letto. Ma Vassia, fra le sue braccia, aveva emesso un grido ed egli aveva riportato sul letto un cadavere esanime. Un freddo sudore apparve sulla fronte di Arcadio. Il suo cuore batteva terribilmente. Egli aprì gli occhi e si svegliò. Vassia era seduto davanti a lui al tavolo e scriveva. Non credendo ai propri sensi, Arcadio dette uno sguardo al letto. Vassia non c'era. Arcadio si rizzò tutto spaventato, ancora sotto l'influenza del suo sogno. Vassia non si mosse. Egli continuava a scrivere. Ad un tratto Arcadio s'accorse con terrore che Vassia muoveva sulla carta la penna asciutta. Rivoltava le pagine del tutto bianche e s'affrettava a riempire i fogli come se facesse il suo lavoro nel modo migliore e più proficuo. No, questa non è paralisi, pensò Arcadio Ivanovich e si mise a tremare per tutto il corpo. Vassia, Vassia, rispondimi dunque, egli esclamò, afferrandolo per la spalla. Ma Vassia taceva come prima e continuava a tracciare con la penna asciutta. Finalmente ho affrettato la penna, egli disse senza voltare la testa verso Arcadio. Arcadio l'afferrò per le mani e gli strappò la penna. Un lamento sfuggì dal petto di Vassia. Egli abbassò la mano e alzò gli occhi verso Arcadio. Poi, con aria penosamente triste, passò la mano sopra la fronte come per togliere un peso plumbeo che si fosse posato su tutto il suo essere. Poi, pian pianino, come sopra pensiero, chinò la testa sul petto. Vassia, Vassia, esclamò Arcadio Ivanovich con disperazione. Vassia. Dopo un istante Vassia gli rivolse lo sguardo. Delle lacrime erano nei suoi grandi occhi celesti e il suo pallido, mite volto esprimeva un'infinita pena. Egli mormorava qualcosa. Che? Esclamò Arcadio inchinandosi verso di lui. Ma perché? Ma perché proprio io? Sussurrava Vassia. Ma perché? Che cosa ho fatto? Vassia, che cos'hai? Che cosa temi?
Vassia, che cosa? Gridò Arcadio, torcendosi le mani per la disperazione. Ma perché mandarmi a fare il soldato? Disse Vassia, fissando negli occhi il suo amico. Perché? Che cosa ho fatto io? I capelli si rizzarono sulla testa di Arcadio. Egli non voleva credere. Egli era rimasto come tramortito. Dopo qualche istante si riebbe. Non è nulla, è una cosa passeggera, disse fra sé tutto pallido, con le labbra livide e tremanti, e si slanciò per vestirsi. Egli voleva correre direttamente in cerca del medico. D'un tratto Vassia lo chiamò. Arcadio si slanciò sopra di lui e lo abbracciò come una madre a cui viene tolto il proprio bambino. Arcadio, non dir nulla a nessuno. Lo senti? È una disgrazia mia, bisogna che la porti io solo. Che cosa? Che stai dicendo? Ritorna in te, Vassia, ritorna in te. Vassia sospirò e delle lagrime lente scorrevano sulle sue guance. Perché affligger lei? Che colpa ne ha? Mormorava con voce dolorosa, straziante. È colpa mia, colpa mia. Egli tacque per un istante. Addio, mia amata. Addio, mia cara, sussurrava, scotendo la sua povera testa. Arcadio sussultò, si riebbe e voleva correre in cerca del medico. Andiamo, è ora, pregò Vassia, spinto dall'ultima mossa di Arcadio. Andiamo, fratello, andiamo, io sono pronto. Accompagnami. Egli tacque e guardò verso Arcadio con sguardo triste e diffidente. Vassia, non venire con me, per amor di Dio. Attendimi qui. Io tornerò subito da te, diceva Arcadio Ivanovich, perdendo anche lui la testa e afferrando il berretto per correre in cerca del medico. Vassia si mise a sedere immediatamente. Era calmo e ubbidiente. Soltanto nei suoi occhi brillava una luce disperata. Arcadio ritornò indietro, afferrò dal tavolo il temperino aperto, per l'ultima volta dette uno sguardo al poveretto e corse fuori. Erano le 8. La luce già da un pezzo aveva scacciato le tenebre dalla stanza. Egli non trovò nessuno. Correva già da un'ora. Tutti i medici, i cui indirizzi aveva saputo dai portieri, informandosi se nella casa abitava qualche medico, erano già usciti, chi per ragioni di servizio, chi per affari propri. Ce n'era uno che stava ricevendo i malati. Egli a lungo interrogò il servitore che aveva annunziato Nefedevich per domandare chi lo mandava, chi e come, per quale ragione e perfino com'era d'aspetto questo visitatore così mattiniero, e concluse che non poteva, che aveva molto da fare, che non poteva andare con lui e che i malati di questo genere bisognava inviarli all'ospedale. Allora Arcadio, che mai si sarebbe aspettato una simile soluzione, tutto scosso e afflitto, lasciò tutti i dottori del mondo e s'avviò a casa in preda alla massima agitazione per Vassia. Egli si precipitò in casa. Maura, come se nulla fosse, spazzava il pavimento, spezzava ramoscelli preparandosi ad accendere la stufa. Balzò in camera, di Vassia neppure la traccia. Egli se n'era andato. Dove era andato? Dove sarà? Da quale parte sarà andato il poveretto? Pensò Arcadio ghiacciandosi dal terrore. Egli si mise a interrogare Maura. Ella non sapeva nulla, né aveva visto né sentito com'era uscito. Che il Signore lo salvi. Nefedevich si slanciò verso Colonna. Egli, Dio sa perché, ebbe il presentimento che fosse là. Erano già le 10 quando vi giunse. Là non lo aspettavano, non sapevano nulla, non avevano visto nulla. Egli stava dinanzi a loro tutto spaventato, commosso, e chiedeva dov'era Vassia. Alla vecchia si piegarono le gambe e si abbandonò sul divano. Lisanka, tutta tremante di spavento, si mise a domandargli dell'accaduto. Che cosa doveva dire? Arcadio Ivanovich si sbrigò in fretta, inventò una storia qualunque che naturalmente non fu creduta e corse via lasciando tutti scossi e angosciati. Si precipitò alla sua sezione per almeno
non ritardare e avvertire che prendessero quanto prima delle misure. Per la strada pensò che Vassia potesse essere da Giuliano Mastakovich. Questa doveva essere la cosa più sicura. Arcadio, prima di tutto, prima anche di andare a Colomna, aveva pensato a questo. Passando accanto alla casa di Sua Eccellenza avrebbe voluto fermarsi, ma subito ordinò di proseguire. Egli innanzitutto voleva informarsi se ne sapevano qualche cosa alla sezione e poi, se lì non risultava nulla, tornare da Sua Eccellenza, se non altro per informarlo di Vassia. Almeno qualcheduno bisognava informare. In anticamera i suoi compagni più giovani lo circondarono. Erano quasi tutti compagni del suo grado e si misero a interrogarlo a una voce su ciò che era successo a Vassia. Tutti insieme dicevano che Vassia aveva perduto la ragione e che si era fissato di dover fare il soldato per non aver adempiuto un lavoro affidatogli. Arcadio Ivanovich perse quasi il coraggio e, senza rispondere in modo particolare a nessuno, s'affrettò a entrare nelle stanze interne. Lungo la via egli venne a sapere che Vassia si trovava nello studio di Giuliano Mastakovich, che vi erano andati tutti e che anche Esper Ivanovich vi si era recato. Arcadio fu fermato. Qualcuno dei più anziani gli chiese dove andava e di cosa avesse bisogno. Senza distinguere la persona, egli mormorò qualche cosa di Vassia e s'avviò allo studio. Di là si sentiva già la voce di Giuliano Mastakovich. «Dove andate?» gli domandò qualcuno alla porta. Arcadio Ivanovich perdette quasi il coraggio. Egli stava per ritornare quando, dalla porta semiaperta, scorse il povero Vassia. Arcadio aprì e s'affacciò nella stanza. Vi regnava un senso di agitazione e di sgomento. Anche Giuliano Mastakovich era evidentemente in preda a una grande tristezza. Attorno a lui stavano gli impiegati più importanti, discorrevano e non risolvevano assolutamente nulla. Un po' più in là stava Vassia. Tutto si agghiacciò nel petto di Arcadio quando lo ebbe guardato. Vassia stava là, pallido, con la testa alzata, rigido come una recluta davanti al nuovo superiore, strette le gambe, le braccia tese lungo le cuciture dei calzoni. Egli guardava fisso negli occhi Giuliano Mastakovich. Subito s'accorsero di Nefedevich e qualcheduno che sapeva della loro convivenza informò di questo Sua Eccellenza. Arcadio fu fatto avvicinare. Egli avrebbe voluto rispondere qualcosa alle domande, ma vedendo sul volto di Giuliano Mastakovich diffondersi una sincera pena, si mise a tremare e a singhiozzare come un bambino. Poi si slanciò, afferrò la mano del superiore e la portò ai suoi occhi bagnandola di lacrime, così che Giuliano Mastakovich fu costretto a toglierla in fretta e l'agitò in aria dicendo «Lascia, fratello, lascia, lo vedo che hai buon cuore». Arcadio piangeva e rivolgeva a tutti degli sguardi supplichevoli. Gli sembrava che tutti fossero fratelli del suo povero Vassia e che tutti si straziassero e piangessero per lui. «Ma come mai? In che modo gli è successo?» diceva Giuliano Mastakovich. «Come mai egli ha perso la ragione?» «Per gratitudine», pronunziò a malapena Arcadio Ivanovich. Tutti ascoltarono questa risposta sconcertati, perché a tutti sembrava impossibile che un uomo potesse perdere la ragione per gratitudine. Arcadio cercò di spiegare quel che sapeva. «Dio, che pena», disse alla fine Giuliano Mastakovich. «Il lavoro affidatogli non era importante e tutt'altro che urgente, così che per nulla s'è rovinato un uomo. Ebbene, che fare? Bisogna portarlo via». A questo punto Giuliano Mastakovich si rivolse di nuovo verso Arcadio Ivanovich e ricominciò a interrogarlo. «Egli prega», disse indicando Vassia, «che non si parli di questo ad una certa ragazza. Chi è? La sua fidanzata, forse?» Arcadio cominciò a spiegare. Intanto Vassia sembrava pensare a qualche cosa, sembrava ricordasse con la massima attenzione una cosa molto importante e necessaria che in questo momento gli sarebbe stata molto utile.
Di tanto in tanto egli girava uno sguardo sofferente, come se sperasse che qualcuno gli potesse ricordare ciò che aveva dimenticato. Egli fissò con gli occhi Arcadio. Alla fine d'un tratto, come una specie di speranza balenò nei suoi occhi. Egli mosse la gamba sinistra, fece 3 passi con grande sveltezza e batté il tacco della scarpa destra come fanno i soldati avvicinando gli ufficiali che li chiamano. Tutti aspettavano quel che sarebbe accaduto. «Io ho un difetto fisico, eccellenza. Sono debole e di statura piccola. Non sono buono per il servizio», egli disse a scatti. Tutti quelli che erano nella stanza provarono una stretta al cuore e, benché Giuliano Mastakovich fosse forte di carattere, una lacrima scese dai suoi occhi. «Portatelo via», egli disse, facendo cenno con la mano. «La fronte», disse Vassia a mezza voce, girò a sinistra ed uscì dalla stanza. Dietro a lui si precipitarono tutti, interessati alla sua sorte. Arcadio si spingeva con gli altri. Vassia fu messo a sedere in anticamera, in attesa degli ordini e della carrozza che avrebbe dovuto portarlo all'ospedale. Egli sedeva taciturno e sembrava in preda a una grande preoccupazione. Verso quelli che riconosceva chinava la testa come per congedarsi. Ad ogni istante egli guardava verso la porta e si preparava al momento in cui avrebbe detto «È ora». Attorno a lui s'era formato un circolo stretto e muovendo il capo discorrevano. Molti erano stati colpiti da questa storia che ormai era venuta a conoscenza di tutti. Alcuni esprimevano giudizi, altri compativano e lodavano Vassia, dicendo che era un giovane modesto, tranquillo e di grandi promesse. Raccontavano come egli avesse cercato di studiare, come era stato avido di sapere e come avesse cercato di istruirsi. Con le proprie forze è uscito da una bassa condizione, notò qualcuno. Con commozione parlarono dell'affetto per lui di sua eccellenza. Alcuni cercarono di spiegare come mai gli fosse venuto in testa e si fosse fissato di dover fare il soldato per non aver finito il suo lavoro. Dicevano che egli, poveretto, era uscito da poco da un'umile condizione, che soltanto per merito di Giuliano Mastakovich, che aveva saputo riconoscere in lui talento, ubbidienza e rara modestia, aveva potuto giungere al primo grado del servizio. In una parola ci furono molti discorsi e molti pareri. In modo particolare, fra i più commossi, si distingueva uno, collega di Vassia, un omino di statura molto piccola. Non era molto giovane, era già sulla trentina. Egli era bianco come la tela, tremava per tutto il corpo e sorrideva in modo strano, forse perché ogni cosa scandalosa o tragica spaventa, ma in pari tempo dà un certo piacere alla persona estranea. Egli ad ogni momento girava attorno alle persone che circondavano Shumkov e, siccome era piccolo, si alzava sulla punta dei piedi, afferrava per il bottone il primo che gli capitava, cioè uno di quelli che aveva il diritto di afferrare, e andava ripetendo che egli sapeva come mai era successo questo, che non era una cosa semplice ma assai complicata e che non si poteva lasciarla così. Poi di nuovo si alzava in punta di piedi, sussurrava qualcosa alle orecchie dell'ascoltatore, chinava il capo di nuovo 2 o 3 volte e passava più in là. Alla fine tutto ebbe termine. Arrivarono il custode e l'infermiere dell'ospedale, s'avvicinarono a Vassia e gli dissero che era ora di partire. Egli saltò su, si scosse e li seguì guardandosi attorno. Egli cercava qualcuno. «Vassia, Vassia!» esclamò singhiozzando Arcadio Ivanovich. Vassia si fermò e Arcadio riuscì a spingersi fino a lui. Si gettarono per l'ultima volta fra le braccia e si strinsero fortemente l'un l'altro. Era penoso vederli. Quale disgrazia chimerica strappò le lacrime dai loro occhi. Di che cosa essi piangevano? Dov'era questa sventura? Perché essi non si comprendevano l'un l'altro. «Tieni, serbalo», disse Shumkov, ficcando un foglietto nella mano di Arcadio. «Essi me lo porterebbero via. Portamelo poi, portamelo, conservamelo».
Bassia non finì di parlare, fu chiamato. Egli rapidamente scese le scale, chinando il capo a tutti, congedandosi da tutti. La disperazione era sul suo volto. Finalmente lo misero in carrozza e s'allontanarono. Arcadio frettolosamente aprì il foglietto. Era una ciocca di capelli neri di Lisanka, dalla quale Shumkov non si era separato. Ma ardenti lacrime sgorgarono dagli occhi di Arcadio. Ah, povera Lisa. Dopo l'orario di servizio egli andò a Colomna. Non c'è neanche da dire ciò che avvenne. Perfino Petia, il povero Petia, che non era in grado di capire ciò che era successo al buon Bassia, si tirò in un angolo, si coprì con le manine e cominciò a singhiozzare. Pareva che il suo cuoricino scoppiasse. Era il crepuscolo quando Arcadio ritornò a casa. Avvicinandosi alla neva si fermò un istante e lanciò uno sguardo penetrante lungo il fiume, nella lontananza nebbiosa e gelidamente torbida che improvvisamente si indorò per l'ultimo purpureo bagliore del tramonto sanguigno che si spegneva nell'orizzonte caliginoso. La notte si stendeva sopra la città e la rugiada aghiforme copriva di infinite miriadi di scintille tutta quella sconfinata pianura della neva, gonfia per la neve gelata. C'era un freddo di circa 20 gradi sotto zero, un vapore gelido emanava dai cavalli affaticati fino alla morte e dalla gente frettolosa. L'aria compressa tremava al minimo rumore e, come giganti, da tutti i tetti delle due rive si alzavano e si portavano su per il cielo fredde colonne di fumo intrecciantesi e scioglientesi per la via, così che sembrava che nuove costruzioni s'ergessero sopra le vecchie, che una nuova città si formasse nell'aria. Sembrava infine che tutto questo mondo, con tutti i suoi abitatori forti e deboli, con tutte le loro abitazioni, dimore di poveri e palazzi dorati, gioia dei forti di questo mondo, in quest'ora del crepuscolo somigliasse a una fantastica e incantata visione, a un sogno che a sua volta scompariva e sarebbe svanito come vapore verso il cielo blu scuro. Una strana sensazione si impadronì dell'orfano compagno del povero Vassia. Egli sussultò e parve che nel suo cuore affluisse in questo istante un flusso di sangue ad un tratto divenuto bollente per l'arrivo di una sensazione potente finora sconosciuta. Era come se soltanto ora avesse penetrato tutta questa angoscia e avesse compreso perché il suo povero Vassia, che non era riuscito a sopportare la sua felicità, avesse perduto la ragione. Le sue labbra si misero a tremare, gli occhi si accesero, impallidì e fu come se una nuova luce interiore balenasse in lui in quell'istante. Egli si fece triste e tetro e perdette tutta la sua allegria. Della sua abitazione di prima egli divenne intollerante e ne prese un'altra. Da quelli di Colomna non voleva andare né poteva. Dopo 2 anni egli incontrò Lisanka in chiesa. Ella era già sposata. Dietro a lei andava la balia con un bambino lattante. Si salutarono e a lungo evitarono di parlare del passato. Lisa disse che, per grazia di Dio, era felice, che non era povera, che suo marito era un uomo buono, che l'amava. Ma ad un tratto, in mezzo al discorso, i suoi occhi si riempirono di lacrime. Abbassò la voce, si voltò e si chinò sull'inginocchiatoio per nascondere alla gente il proprio dolore. Il primo amore. Avevo allora poco meno di 11 anni. Nel luglio mi fu permesso di accettare l'ospitalità del mio parente T in una campagna delle vicinanze di Mosca, presso il quale abitavano in quel tempo una 50 di ospiti e forse anche più. Non ricordo con precisione, non li ho contati. C'era molto chiasso e molta allegria, pareva una festa cominciata per non finire mai. Sembrava che il padrone di casa si fosse data la parola di dar fondo quanto prima a tutto il suo enorme patrimonio, come infatti gli è riuscito poco tempo fa. Tutto ha sperperato fino al fondo, fino all'ultimo centesimo.
Ogni momento arrivavano nuovi ospiti. Mosca era a 2 passi, si vedeva. Così coloro che partivano lasciavano il posto agli altri e la festa continuava senza tregua. I divertimenti si succedevano gli uni agli altri e delle trovate non si prevedeva la fine. Ora cavalcate in comitive, ora passeggiate nel bosco o lungo il fiume, picnic, pranzi all'aperto, cene sulla grande terrazza della casa adorna di 3 file di piante rare che inondavano di aroma l'aria fresca della notte. Illuminazione sfarzosa, grazie alla quale le nostre signore, già di per sé stesse belle, apparivano ancora più affascinanti, coi loro occhi scintillanti, coi bei discorsi vivaci che si alternavano a risa sonore come campanelli. Balli, musica, canto, e se il cielo s'oscurava si organizzavano quadri viventi, giochi di società, recite, e lì allora si rivelavano dicitori, raccontatori, fredduristi. Alcune figure spiccavano in primo piano. Si intende che la maldicenza e il pettegolezzo facevano il loro corso perché senza di essi il mondo non si reggerebbe e milioni di esseri morirebbero, come mosche, di malinconica noia. Ma dato che allora io non avevo che 11 anni, non m'accorgevo di costoro, attratto da tutt'altro, e anche se me n'accorgevo era solo in parte. Più tardi mi toccò ricordare qualcosa. Soltanto il lato brillante del quadro poteva colpire i miei occhi infantili, e questa animazione generale, lo splendore, il chiasso, tutto ciò finora mai visto né udito, mi colpirono talmente che nei primi giorni mi sentii tutto stonato e la mia piccola testa girava. Ma io parlo sempre dei miei 11 anni. Certamente io ero un bambino, null'altro che un bambino. Molte di quelle belle signore, accarezzandomi, non pensavano alla mia età, ma, cosa stranissima, una sensazione fino allora sconosciuta s'era impossessata di me. Qualcosa cominciava a sussurrare nel mio cuore, per cui esso talvolta ardeva e s'agitava come di spavento e inondava spesso il mio volto di un rossore improvviso. Talvolta io provavo vergogna e persino umiliazione per alcuni miei privilegi infantili. Tal'altra come una specie di stupore si impossessava di me e allora m'allontanavo dove non potevano vedermi, come per riprender fiato e ricordare qualcosa che mi pareva di sapere e che invece d'un tratto avevo dimenticato, ma senza di cui non potevo mostrarmi a nessuno e non potevo assistere. E infine talvolta mi sembrava di celare qualcosa di cui io non avevo fatto parola con nessuno, perché io, piccolo uomo, me ne vergognavo sino alle lacrime. Presto, in mezzo al turbinio che mi circondava, cominciai a sentire una certa solitudine. C'erano anche altri bambini, ma tutti o molto più giovani o molto maggiori di me, e io non me ne curavo. Certo, nulla mi sarebbe successo se io non fossi stato in una condizione eccezionale. Agli occhi di tutte quelle belle signore, io ero sempre un piccolo indefinito essere che esse talvolta amavano accarezzare e con cui potevano giocare come con una piccola bambola. Specialmente una di loro, un'incantevole bionda, con magnifici e foltissimi capelli, come mai avevo veduto e mai più certo vedrò, sembrava avesse giurato di non lasciarmi in pace. Turbava me e divertiva lei il riso che risonava attorno a noi, ogni momento provocato dalle curiose e spensierate uscite che ella aveva con me e che evidentemente le procuravano un enorme piacere. In collegio le amiche l'avrebbero certamente chiamata birichina. Ella era meravigliosamente bella e c'era qualcosa nella sua bellezza che si offriva agli occhi fin dal primo sguardo. Certamente ella non assomigliava affatto a quelle piccole biondine vergognose, bianche come la schiuma e tenere come i topolini o figlie di pastori. Di statura
non molto alta e pienotta, aveva però dei lineamenti delicati e fini, meravigliosamente disegnati. Nel suo volto v'era qualcosa di scintillante come il lampo, e tutta quanta la sua persona era vivace, rapida, leggera come la fiamma. Dai suoi grandi occhi spalancati sembrava uscissero scintille che brillavano come diamanti, e mai io scambierei tali occhi azzurri scintillanti con degli occhi neri, anche se questi fossero più neri del più nero sguardo andaluso. E la biondina era degna di quella bruna cantata da un noto poeta, il quale con versi sublimi aveva giurato a tutta la Castiglia che era pronto a farsi rompere le ossa se gli fosse stato concesso di toccare soltanto con la punta di un dito la mantiglia della sua bella. Aggiungi che la mia era la più gaia fra tutte le belle del mondo, la più spensierata allegrona, vivace come un bambino, benché fosse sposata già da 5 anni. Il riso non scompariva dalle sue labbra, fresca rosa del mattino che col primo raggio di sole apre il suo profumato roseo bocciolo, dal quale non sono ancora svaporate le fredde, grosse gocciole di rugiada. Ricordo che l'indomani del mio arrivo fu organizzata una recita. La sala era, come suol dirsi, piena zeppa. Non c'era neanche un posto libero, e siccome io avevo, non so perché, fatto un po' tardi, fui costretto a godere lo spettacolo stando in piedi. Ma l'allegra recita m'aveva attirato sempre più avanti, e senza accorgermi m'ero spinto sino alle prime fila, dove mi fermai appoggiandomi allo schienale di una poltrona sulla quale era seduta una signora. Costei era la mia bionda, ma noi non ci conoscevamo ancora, ed ecco che io involontariamente mi ero fissato a guardare le sue spalle affascinanti, magnificamente rotonde, piene, bianche come la spuma del latte, per quanto mi fosse assolutamente indifferente guardare le magnifiche spalle femminili o la cuffia dai nastri fiammanti che nascondeva i capelli grigi di una rispettabile signora della prima fila. Accanto alla biondina stava seduta una zitella assai matura, una di quelle che, come ebbi occasione poi di osservare, si cacciano sempre, quanto più è possibile, accanto alle giovani donne belle, scegliendo quelle che non amano allontanare da sé la gioventù. Ma non si tratta di questo, soltanto la zitella si accorse della mia attenzione, si chinò alla vicina e, sogghignando, le sussurrò qualcosa all'orecchio. La vicina ad un tratto si voltò, e ricordo che i suoi occhi di fuoco scintillarono verso di me nella semioscurità, sì che io, non preparato a questo incontro, sussultai come se mi fossi scottato. La bella donna sorrise. «Vi piace ciò che si recita?» ella disse, guardandomi negli occhi furbescamente e con una leggera canzonatura. Sì, risposi, seguitando a guardarla con una specie di stupore che a lei evidentemente piaceva assai. «E perché state in piedi? Vi stancherete? Forse non avete posto?» «È proprio così», risposi, più interessato questa volta della sua premura che degli occhi scintillanti della bella, e assai contento di aver trovato un cuore a cui poter confidare il mio dispiacere. «Io ho cercato, ma non ce ne sono. I posti sono tutti occupati», aggiunsi, come lamentandomi con lei di ciò. «Vieni qua», ella disse vivacemente, precipitosa in tutte le sue decisioni come in ogni pazza idea che balenava nella sua testolina sventata. «Vieni qua da me e siedi sulle mie ginocchia». «Sulle ginocchia?» ripetei io preoccupato. Ho già detto che i miei privilegi infantili avevano cominciato a darmi dei rimorsi e a offendermi. Ella allora, scherzando, passava ogni limite, tanto più che io, che ero stato sempre un ragazzo timido e vergognoso, ora cominciavo a vergognarmi maggiormente davanti alle donne, e perciò mi confusi terribilmente.
Sì, sulle ginocchia, e perché no? Ella insisteva, ridendo sempre più forte, tanto che alla fine aveva cominciato quasi a singhiozzare. Dio sa se per la sua trovata o per il piacere di vedermi tanto confuso. Ma era proprio ciò che ella voleva. Io arrossii e nel turbamento guardai attorno, cercando dove poter fuggire. Ma ella mi prevenne, riuscendo ad afferrare la mia mano, e attiratala a sé d'un tratto nel modo più inatteso, con mia grande meraviglia, me la strinse dolorosissimamente fra i suoi diti birichini e caldi e cominciò a pizzicare le mie dita in modo così doloroso che io dovetti fare ogni sforzo per non gridare e facevo delle smorfie comicissime. Inoltre io ero terribilmente sconcertato e perfino terrorizzato nel vedere che c'erano delle signore tanto ridicole e cattive che dicevano ai ragazzi delle cose tanto sciocche e che pizzicavano in modo così doloroso, Dio sa perché, e in presenza di tutti. Disgraziatamente il mio volto doveva esprimere tutta la mia pena, perché la birichina mi rideva negli occhi come una pazza e intanto sempre più forte pizzicava e stringeva le mie dita. Ella era fuori di sé dalla soddisfazione di esser riuscita a fare del chiasso, a turbare un povero ragazzo e a farlo scomparire davanti a tutti. La mia situazione era disperata. In primo luogo io bruciavo dalla vergogna perché quasi tutti coloro che ci stavano intorno s'erano voltati, gli uni incerti, gli altri ridendo, avendo compreso immediatamente che la bella doveva aver fatto qualche birichinata. Oltre a ciò io avevo una gran voglia di gridare perché ella mi stringeva le dita così crudelmente proprio perché io non gridavo. Ma io, come uno spartano, m'ero deciso a sopportare il dolore, temendo col grido di provocare una confusione dopo la quale non so che cosa sarebbe successo di me. Nell'accesso della disperazione decisi di cominciare la lotta e cercai di tirare con tutte le forze verso di me la mia mano, ma la mia tiranna era molto più forte e alla fine non potei più sopportare e gridai. Era proprio quel che ella aspettava. Istantaneamente mi lasciò e si voltò come se nulla fosse, come se non fosse stata lei a fare il chiasso, precisamente come uno scolaro che, appena il maestro si volta dall'altra parte, riesce a fare qualche dispetto al vicino, a pizzicare uno più debole di lui, a dargli qualche spintone o qualche gomitata e istantaneamente poi si volta, si ricompone e fissa con gli occhi il libro incominciando a sgobbare e in questa maniera lascia con tanto di naso l'arrabbiato signor maestro che come un falco si era precipitato sentendo il rumore. Per mia gran fortuna l'attenzione generale era attratta in questo momento dalla magistrale recita del nostro padrone di casa, che aveva in essa la parte principale. Tutti si misero ad applaudire ed io, approfittando del rumore, sgattaiolai fuori dalla fila, corsi in fondo alla sala, dalla parte opposta, dove, nascondendomi dietro la colonna, guardai con terrore il posto dove era seduta l'astuta bella. Ella continuava a ridere, coprendosi col fazzoletto le labbrucce. Per molto tempo si voltò cercandomi dappertutto, evidentemente molto contrariata che così presto fosse finita la nostra pazza lotta e pensando a qualche altra birichinata. È così che incominciò la nostra conoscenza e da quella sera ella non si staccò più neppure d'un passo da me. Ella mi perseguitava senza misura e senza pietà, divenne la mia tormentatrice, la mia tiranna. Tutta la comicità delle sue trovate era data dal fatto che ella fingeva di essere innamorata di me sino alla follia e mi pungeva davanti a tutti. Si capisce che per un orso come me tutto questo dovesse essere penoso e irritante fino alle lacrime, così che diverse volte mi trovai in uno stato così critico e così grave da esser pronto a prendere a pugni la mia maliziosa adoratrice. Il mio turbamento ingenuo, la mia disperata pena
sembravano darle delle ali per tormentarmi sino all'estremo. Ella non conosceva pietà e io non sapevo dove salvarmi da lei. Le risate che si udivano attorno a noi e che ella sapeva suscitare non facevano che spingerla a nuove birichinate, ma alla fine cominciarono a trovare i suoi scherzi un po' troppo spinti e in verità, da quel che riesco a ricordare ora, ella si permetteva un po' troppo con un bambino come me, ma tale era il suo carattere. Ella era una birichina nel senso vero della parola. Io seppi più tardi che era stata avvezzata così soprattutto da suo marito, un uomo molto grosso, molto rosso, molto basso, molto ricco, molto affaccendato, almeno in apparenza, irrequieto, preoccupato, che non poteva stare più di 2 ore in un posto. Ogni giorno egli si recava a Mosca, talvolta anche 2 volte al giorno, sempre, come egli assicurava, per affari. Sarebbe stato assai difficile trovare qualche cosa di più gaio e di più bonario di questa fisionomia comica e allo stesso tempo discreta. Sarebbe poco dire che egli amava sua moglie con una debolezza che faceva quasi pena. Egli l'adorava addirittura come un idolo. Egli non la sacrificava in nulla. Ella aveva moltissime amiche e amici. In primo luogo erano pochi che non l'amassero. In secondo luogo, leggera com'era, non era molto difficile nella scelta dei suoi amici, nonostante che in fondo al suo carattere vi fosse molta più serietà di quel che si potrebbe supporre, giudicandola da ciò che ho raccontato or ora. Ma fra le sue amiche ella prediligeva e amava una giovanissima signora, sua lontana parente, che ora si trovava con noi. Vi era fra loro un legame tenero e raffinato, uno di quei legami che nascono talvolta nell'incontro di 2 caratteri, spesso assolutamente opposti, di cui uno è più severo, più profondo, più puro, mentre l'altro, con grande rassegnazione e con nobile apprezzamento, amorosamente gli si assoggetta, intuendone tutta la superiorità, e come una felicità chiude nel proprio cuore la sua amicizia. Allora comincia la raffinatezza tenera e nobile nei rapporti di tali caratteri, amore e condiscendenza estrema da un lato, amore e rispetto dall'altro, rispetto che giunge talvolta a una specie di paura, di timore per sé agli occhi di colui al quale tieni tanto, e perfino un geloso e avido desiderio di avvicinarsi ad ogni passo della propria vita sempre più al suo cuore. Le 2 amiche erano coetanee, ma fra di loro vi era una differenza smisurata in tutto, cominciando dalla bellezza. Madame M. era pure molto bella, ma nella sua bellezza c'era qualcosa di particolare che la distingueva nettamente dalla maggioranza delle donne carine. Vi era qualcosa nel suo volto che inevitabilmente attirava a sé tutte le simpatie, o per dir meglio che destava una nobile e elevata simpatia in colui che la incontrava. Ve ne sono di persone così privilegiate. Accanto a lei ognuno si sentiva meglio, più libero, più caldo, eppure i suoi occhi tristi, pieni di fuoco e di forza, guardavano timidamente e irrequieti, come sotto il terrore continuo di qualcosa di nemico, di feroce, e questa strana timidezza velava talvolta di malinconia i suoi tratti miti, calmi, che ricordavano i luminosi volti delle Madonne italiane. Cosicché, guardandola, uno si sentiva in breve tempo più triste, come di tristezza propria. Quel volto pallido, dimagrato, nel quale, attraverso la impeccabile bellezza dei tratti puri e l'accasciata severità di una profonda, nascosta pena, così spesso traspariva la primitiva immagine infantilmente chiara, immagine degli anni recenti fiduciosi e forse di una felicità ingenua. Quel sorriso così dolce, timido, incerto, tutto colpiva con tale interesse che nel cuore di ognuno subito nasceva una dolce preoccupazione che gli avvicinava quella creatura anche da lontano.
ma la bella sembrava un po' taciturna e chiusa, benché non ci fosse un essere più attento e amoroso di lei quando qualcuna aveva bisogno di conforto. Vi sono delle donne che sono come suore di carità nella vita. Dinanzi a esse non c'è nulla che si debba nascondere, almeno di ciò che dà dolore e ferisce l'anima. Colui che soffre può andare con coraggio e fiducia da loro, senza temere di esser di peso, perché pochi tra noi sanno di quanto infinito, paziente amore e indulgenza sono capaci alcuni cuori femminili. Tesori di simpatia, di consolazione, di speranza sono racchiusi in questi cuori puri, molto spesso essi stessi feriti, perché il cuore che molto ama molto soffre, ma nei quali la ferita è gelosamente celata allo sguardo curioso, perché il profondo dolore molto spesso tace e si nasconde. Esse non si spaventano né della profondità della ferita, né del marcio né del fetore. Chi s'avvicina loro è già degno di loro, esse sembrano nate per l'abnegazione. Madame M. era di statura alta, flessibile e slanciata, ma un po' sottile. Tutti i suoi movimenti erano disuguali, a volte lenti, gravi, perfino un po' sostenuti, a volte infantilmente rapidi, ma nello stesso tempo una specie di timida rassegnazione traspariva dal suo gesto, qualcosa come di trepidante e indifeso, ma non pregava nessuno e non chiedeva conforto. Io ho già detto che le non troppo lodevoli attenzioni dell'astuta bionda mi facevano vergognare, mi ferivano, mi laceravano fino al sangue, ma di questo c'era anche una causa segreta, strana, stupida, che io celavo, per la quale io trepidavo e al cui solo pensiero, solo a solo, con la mia testa sconvolta, in qualche angolo oscuro e misterioso, dove non giungeva lo sguardo inquisitore e canzonatorio di nessuna forbacchiona dagli occhi azzurri, al cui solo pensiero per poco io non soffocavo dal turbamento, dalla vergogna e dal timore, in una parola, io ero innamorato. Ma ammettiamo che io abbia detto una sciocchezza. Ciò non poteva essere. Ma perché allora, fra tutte le persone che mi circondavano, una sola attraeva la mia attenzione? Ma perché lei sola preferivo seguire con lo sguardo nonostante non avessi interesse a guardare le signore e a fare la loro conoscenza? Accadeva questo soprattutto la sera, quando il cattivo tempo chiudeva tutti nelle stanze e quando io solitario, nascosto in un angolo, giravo lo sguardo senza meta da ogni parte, non avendo nessun'altra occupazione, perché eccetto la mia persecutrice, raramente qualcuno parlava con me e in quelle serate m'annoiavo mortalmente. Allora io analizzavo le persone che mi circondavano, ascoltavo i loro discorsi molto spesso senza capirne una parola, ed ecco che proprio in quei momenti lo sguardo calmo, il mite sorriso e il bel volto di Madame M., perché questa era lei, Dio sa perché, erano afferrati dalla mia abbaiata attenzione e non più svaniva quella mia strana, indefinita, ineffabile, dolce impressione. Spesso per ore intere mi sembrava di non potermi staccare da lei. Io avevo imparato a conoscere ogni suo gesto, ogni sua mossa, ogni vibrazione della sua voce pastosa, argentina, che sembrava venire dal profondo. E cosa strana, da tutte queste osservazioni io riportavo timide e dolci impressioni, insieme a una specie di invincibile curiosità. Sembrava che io indagassi qualche segreto. Più penose di tutto mi erano le canzonature in presenza di Madame M., canzonature e persecuzioni comiche che perfino mi degradavano. E quando accadeva che scoppiassero delle risate generali sul conto mio, alle quali perfino Madame M. talvolta partecipava, allora nella disperazione, fuori di me dal dolore, io fuggivo dai miei tiranni e correvo su, dove facevo l'orso per il resto della giornata, non osando mostrare il mio volto nella sala.
Del resto io stesso non comprendevo ancora né la mia vergogna né la mia attenzione. Tutto il processo si svolgeva in me incoscientemente. Con Madame M io non avevo detto ancora 2 parole e certamente non mi sarei deciso a questo, ma ecco che una sera, dopo una giornata per me insopportabile, ritornando da una gita, io rimasi dietro a tutti. Ero terribilmente stanco e m'avviavo a casa attraverso il giardino. Su una panchina di un viale solitario scorsi Madame M. Era seduta tutta sola, come se avesse scelto appositamente un luogo solitario, con la testa china sul petto, agitando macchinalmente fra le mani un fazzoletto. Era tanto pensosa che non sentì neppure che io l'avevo raggiunta. Accorgendosi di me, rapidamente si alzò dal sedile, si voltò e io vidi che in fretta si stropicciava gli occhi col fazzoletto. Ella piangeva. Asciugatasi gli occhi mi sorrise e tornò con me a casa. Non mi ricordo più di cosa abbiamo parlato, ma con vari pretesti mi allontanava ogni momento o mi pregava di coglierle un fiore o di guardare chi cavalcava sul viale accanto, e quando io mi allontanavo da lei, ella subito avvicinava il fazzoletto agli occhi e s'asciugava le lacrime disubbidienti che non la volevano abbandonare a nessun costo e che sempre di nuovo si accumulavano nel suo cuore e si riversavano dai suoi poveri occhi. Io capivo che le ero di peso perché ella mi allontanava continuamente. Ella stessa vedeva che mi ero accorto di tutto, ma non poteva trattenersi e questo mi esasperava sempre di più. In quel momento ero indignato con me stesso, quasi fino alla disperazione. Mi maledivo per la mia lentezza e per il mio imbarazzo, eppure non sapevo come allontanarmi da lei senza mostrare che m'ero accorto del suo dolore, e le camminavo accanto con triste stupore, quasi con timore, tutto imbarazzato e assolutamente incapace di trovare una parola per mantenere viva la nostra conversazione illanguidita. Questo incontro mi colpì talmente che per tutta la sera, con avida curiosità, seguii di nascosto Madame M senza lasciarmela allontanare dagli occhi, ma accadde che 2 volte ella mi sorprese e la seconda volta, vedendomi, sorrise. Questo fu il suo unico sorriso di tutta quella sera. La tristezza non lasciava ancora il suo volto, che era molto pallido. Per tutto il tempo ella parlò piano con una signora anziana, una vecchia maligna e impicciosa, che nessuno amava per i suoi spionaggi e pettegolezzi, ma che tutti temevano e perciò erano costretti a ossequiare, volendo o non volendo. Alle 10 circa arrivò il marito di Madame M. Io l'avevo osservata molto attentamente, senza staccare gli occhi dal suo volto triste, e ora, all'entrata improvvisa del marito, la vidi sussultare tutta quanta, e il suo volto di pallido farsi d'un tratto più bianco d'un fazzoletto. Questa era così evidente che anche gli altri se ne accorsero, e io udii in disparte alcune frasi staccate, da cui potei intuire che la povera Madame M non era molto felice. Dicevano che suo marito era geloso come un arabo, non per amore, ma per amor proprio. Prima di tutto egli era un europeo, uomo contemporaneo, con delle formule di idee nuove delle quali si vantava. Di aspetto era un uomo di complessione piuttosto forte, alto, con i capelli neri, con le basette all'europea, con un volto beato e rosso, coi denti bianchi come lo zucchero e dai modi impeccabili di un gentleman. Lo dicevano un uomo intelligente, così è chiamata in alcuni ambienti una specie particolare dell'umanità, ingrassata alle spalle altrui, che non fa assolutamente niente, che non vuole fare assolutamente niente, e nella quale, dall'eterna pigrizia e dal far niente, invece del cuore c'è un pezzo di grasso. Tu senti in ogni momento dalla loro bocca ch'essi non hanno nulla da fare a causa di certe condizioni imbrogliate, avverse, che stancano il loro genio e che perciò è triste vederli.
Questa è per loro una frase decorativa, il loro mot d'ordre, la loro parola, la loro promessa. È una frase che i miei sazi grassoni sprecano ovunque e ad ogni momento, sì che già da un pezzo è venuta a noia, come un eccesso di insipidezza e di vanità. Del resto alcuni di questi esseri che non sanno che cosa fare e che del resto non hanno mai neanche cercato di fare, tendono precisamente a questo perché tutti possano pensare che essi, al posto del cuore, non hanno del grasso, ma al contrario, qualcosa di molto profondo. Ma che cosa precisamente non lo direbbe neanche il miglior chirurgo, neppure per cortesia. Questi signori non fanno altro nel mondo che dirigere tutti i loro istinti a una grossolana ironia, a giudizi miopi e a una sconfinata vanità, cosicché non hanno altro da fare che osservare e ripetere gli sbagli e le debolezze altrui, e siccome non hanno buoni sentimenti neppure quanto ne possiede un'ostrica, allora, dati tali mezzi preservatori, non riesce loro difficile vivere nel mondo abbastanza prudentemente, e di questo si vantano enormemente. Essi, per esempio, sono quasi convinti che tutto il mondo è a loro disposizione e che esso è per loro un cumulo di ostriche, che tutti quanti, eccetti loro, sono degli imbecilli, che tutti rassomigliano a un limone o a una spugna che si possono spremere finché c'è sugo, che essi sono i padroni di tutto e che tutto questo lodevole andamento di cose dipende precisamente dal fatto che essi sono gente intelligente e piena di carattere. Nella loro infinita vanità non ammettono in sé dei difetti. Essi assomigliano a quella specie di furfanti, tartufi abituali e falstaff nati, i quali hanno talmente vissuto nell'inganno che alla fine hanno convinto se stessi che così deve essere, cioè che essi non hanno altro da fare che vivere e ingannare. Hanno convinto gli altri che essi sono gente realmente onesta e che il loro inganno non è che una cosa onesta. Sono incapaci di un giudizio interiore e di una nobile valutazione di se stessi e per talune altre cose sono grossolani. Avanti a tutto c'è la loro persona d'oro, il proprio Moloch e Baal, il proprio magnifico io. Tutta la natura, tutto il mondo per essi non è che un magnifico specchio creato soltanto affinché il loro piccolo Dio si possa ininterrottamente compiacersi di sé, senza vedere oltre a sé nulla e nessuno. Dopotutto non è strano che essi abbiano a vedere il resto del mondo sotto un aspetto così malvagio. Per tutto essi hanno già una frase fatta, la quale, e in ciò consiste la loro massima abilità, è sempre il giudizio più di moda. Sono essi perfino che contribuiscono a diffondere questa moda, divulgando ai quattro venti quell'idea di cui hanno fiutato il successo. Sono proprio essi i primi ad avere il fiuto per sentire che quell'idea è di moda e ad appropriarsela prima di tutti gli altri, quasi come se fosse uscita da loro stessi. In modo particolare si muniscono di frasi per esprimere la loro profonda simpatia per l'umanità, per definire qual è la forma di filantropia più equa e più ragionevole e infine per combattere senza tregua il romanticismo, cioè tutto il bello e tutto il vero, ogni attimo del quale è più prezioso di tutta la loro razza viscida. Ma grossolani come sono, non sanno distinguere la verità nella forma ancora incerta, aleatoria, immatura, e respingono tutto ciò che è vago, non ancora definito, fissato, stabile. Uomo sazio, che vissuto tutta la vita spensieratamente, trova tutto pronto, non ha fatto nulla e non sa con quanta difficoltà ogni cosa si faccia, e perciò guai se qualcuno con rudezza turberà i suoi grassi sentimenti. Egli non perdonerà mai ciò, lo ricorderà sempre e si vendicherà con voluttà. La conclusione di tutto questo è che il mio eroe non è né più né meno che un enorme sacco
sacco stragonfio, pieno di sentenze, di giudizi alla moda, di emblemi di ogni specie e di ogni genere. Ma del resto Monsieur M non aveva che una caratteristica: era spiritoso, parlatore, raccontatore, sì che nei salotti accanto a lui si formava sempre un circolo. Quella sera in modo particolare gli riuscì di far colpo. Egli era in vena, allegro, gioiva di qualcosa e tutti erano costretti a guardarlo. Ma Madame M, durante tutto il tempo, pareva malata. Il suo volto era così triste che mi sembrava che di momento in momento dovessero tremolare fra le sue lunghe ciglia le lacrime di poc'anzi. Tutto questo, come ho già detto, mi colpì e mi sorprese straordinariamente. Me ne andai con un senso di strana curiosità e tutta la notte vidi in sogno Monsieur M, mentre sino allora di rado avevo avuto dei brutti sogni. L'indomani mattina di buon'ora fui chiamato alla ripetizione dei quadri viventi, nei quali anch'io avevo una parte. I quadri viventi, il teatro, il ballo, erano fissati pel termine di 5 giorni, in occasione di una festa familiare, il natalizio della figlia più giovane della nostra padrona di casa. A questa festa quasi improvvisata erano invitati da Mosca e dalla campagna vicina un centinaio di ospiti, perciò vi era molto movimento, un gran affare e molto trambusto. Le ripetizioni e più precisamente la scelta dei costumi si facevano fuori d'orario, al mattino, perché il nostro direttore, il noto artista P, amico e ospite del nostro padrone, che per amicizia di lui si era incaricato di prendere su di sé l'invenzione e la messa in scena dei quadri e insieme la nostra istruzione, si affrettava ad andare in città per provvedere al buffet e per gli ultimi preparativi della festa, cosicché non c'era tempo da perdere. Io prendevo parte a un quadro assieme a Madame M. Il quadro rappresentava una scena della vita medievale e si intitolava La Castellana e il suo paggio. Io provai un turbamento inspiegabile quando incontrai Madame M alla ripetizione. Mi sembrava sempre ch'ella avrebbe letto nei miei occhi tutti i pensieri, i dubbi, le supposizioni germogliate da ieri nella mia testa. Oltre a ciò, mi sembrava d'esser colpevole dinanzi a lei per aver sorpreso il giorno prima le sue lacrime e turbato il suo dolore, cosicché, senza volerlo, ella avrebbe dovuto guardarmi di traverso come un testimone sgradevole e un importuno complice del suo segreto. Ma, grazie a Dio, la cosa finì senza grandi preoccupazioni. Non si accorsero neanche di me. Ella sembrava avesse tutt'altro da pensare che a me e alla ripetizione. Era distratta, triste e mestamente pensosa. Si vedeva che una grande preoccupazione la tormentava. Finita la mia parte, corsi a cambiarmi e dopo 10 minuti uscii sulla terrazza che dava sul giardino. Quasi contemporaneamente, dall'altra porta, uscì Madame M e proprio di fronte a noi apparve il beato consorte che rientrava dal giardino, dove da poco aveva accompagnato un gruppo di signore che era riuscito a consegnare a un famoso cavalier servant. L'incontro del marito e della moglie evidentemente era inaspettato. Madame M, non si sa perché, a un tratto si turbò e una leggera inquietudine trasparì da una sua mossa impaziente. Il consorte, che spensieratamente fischiettava un'aria e che durante tutta la strada, come assorto gravemente, aveva lisciato le sue basette, ora all'incontro con la moglie s'accigliò e la guardò, ricordo ora, con uno sguardo decisamente inquisitore. «Andate in giardino?» chiese, notando l'ombrello e un libro nelle mani della moglie. «No, nel boschetto», ella rispose leggermente arrossendo. «Sola?» «Con lui», rispose Madame M, indicando me. «Io faccio una passeggiata ogni mattina, sola», aggiunse, con voce disuguale, indefinita, come quando si mentisce per la prima volta nella vita. Io proprio ora ho accompagnato tutta una comitiva. Si radunano tutti presso il pergolato per accompagnare N.
Egli parte, lo sapete. Gli è successo non so che guaio a Odessa. Vostra cugina, egli alludeva alla bionda, piange, ride o sembra che pianga tutto in una volta e non si riesce a capirla. Ella mi ha detto fra l'altro che voi siete adirata con Anne e che perciò non andate ad accompagnarlo. Certamente son chiacchiere. Ella scherza, rispose Madame M, scendendo i gradini della terrazza. Ah, dunque costui è il vostro abituale cavalier servant, aggiunse Monsieur M, storcendo la bocca e puntando su di me il suo occhialino. Paggio, esclamai io, arrabbiandomi sia per l'occhialino che per lo scherno, e sghignazzandogli sulla faccia saltai in una volta 3 gradini della terrazza. Felice viaggio, mormorò M, e riprese la sua via. S'intende che io m'avvicinai subito a Madame M, appena ch'ella m'ebbe indicato al marito, e che mi comportai come se già da un'ora m'avesse invitato e come se già da un mese facessi delle passeggiate con lei al mattino. Ma io non potevo in nessuna maniera capire perché ella si fosse turbata e confusa e che cosa avesse in mente quando si era decisa a ricorrere a questa piccola bugia. Perché, per quale ragione ella non aveva detto semplicemente che andava sola? Ora, io non sapevo neppure come guardarla, ma preso dalla meraviglia cominciai ingenuamente a poco a osservare il suo volto. Ma precisamente come un'ora prima, alla ripetizione, ella non faceva caso né ai miei sguardi né alle mie interrogazioni. La stessa preoccupazione tormentosa, ma ancor più profonda di allora, si rifletteva sul suo volto, nella sua agitazione, nella sua andatura. Ella si avviava in fretta, accelerando sempre più il passo e guardando con inquietudine entro ogni viale e attraversando il fogliame diradato e indirizzandosi verso il giardino. E io pure attendevo qualcosa. D'un tratto dietro a noi si udì uno scalpiccio di cavalli. Era una comitiva di cavalieri e di amazzoni che accompagnavano quello stesso N che improvvisamente abbandonava la nostra società. Tra le amazzoni vi era la mia bionda a cui aveva alluso M parlando delle sue lacrime, ma secondo il suo solito ella rideva come una bambina e galoppava rapidamente sul suo morello. Quando ci ebbero raggiunto, N si levò il cappello, ma non si fermò né scambiò parola con Madame M. Presto tutta la comitiva scomparve dai nostri occhi. Io detti uno sguardo a Madame M e mancò poco che gridassi dalla sorpresa. Ella era bianca come un fazzoletto e grosse lacrime le sgorgavano dagli occhi. Involontariamente i nostri sguardi si incontrarono. Madame M d'un tratto arrossì, si voltò per un istante e inquietudine e turbamento balenarono improvvisamente sul suo volto. Io ero un intruso, peggio ancora di ieri. Questo era più chiaro del giorno. Ma dove cacciarmi? D'un tratto Madame M, scotendosi, aprì un libro che aveva tra le mani e, arrossendo e sforzandosi in modo evidente di non guardarmi, disse come si fosse accorta soltanto allora: «Ah, questa è la seconda parte, mi sono sbagliata. Ti prego, portami la prima». Come non capire? La mia parte era finita e non si poteva scacciarmi per una via più diretta di questa. Io corsi via col suo libro e non tornai più. La prima parte restò tranquillamente sul tavolo tutta la mattina. Ma io non ero più io. Il cuore mi batteva come in preda a una paura continua. Con tutte le forze io cercavo di non incontrare Madame M. Invece, con una curiosità strana, io seguivo la soddisfatta persona di Monsieur M come se egli dovesse essere qualcosa di particolarmente eccezionale. Assolutamente non capisco che cosa c'era in questa mia ridicola curiosità. Ricordo soltanto che ero in una specie di strano stupore per tutto ciò che mi era accaduto di vedere quella mattina. Ma la mia giornata cominciava soltanto allora ed era per me ricca di avvenimenti. Quel giorno si pranzò più presto del solito.
Per il pomeriggio vicino, in occasione di una festa campestre, avevamo bisogno di un po' di tempo per prepararci. Da 3 giorni io avevo sognato questa gita, ripromettendomi una infinità di divertimenti. Quasi tutti si radunarono sulla terrazza per prendere il caffè. Io cautamente mi infilai con gli altri e mi nascosi dietro le 3 file di poltrone. Madame M. attirava la mia curiosità, ma in pari tempo io non volevo a nessun costo capitarle sotto gli occhi. Ma il caso volle che mi mettessi vicino alla mia bionda persecutrice. Questa volta successe in lei un miracolo, una cosa inverosimile. Ella era divenuta 2 volte più bella. Io non so da che cosa dipenda, ma questi miracoli nelle donne succedono non di rado. Da noi in questo momento c'era un ospite nuovo, un giovane alto, dal volto pallido, ammiratore della nostra bionda, arrivato da Mosca appositamente per sostituire con la sua presenza Len, che era partito e del quale correva voce che fosse disperatamente innamorato della nostra bella. Riguardo al nuovo venuto, egli era nei rapporti con lei da un pezzo, come Benedetto con Beatrice nel Molto chiasso per nulla di Shakespeare. Per essere più brevi, la nostra bella ebbe quel giorno un successo eccezionale. I suoi scherzi e i suoi discorsi erano così graziosi, così fidatamente ingenui, così perdonabilmente azzardati. Ella, con tanta graziosa sicurezza, era così convinta dell'entusiasmo generale per lei, che durante tutto il tempo si trovò realmente circondata da un'adorazione speciale. Attorno a lei non si rompeva mai lo stretto cerchio degli stupiti e incantati ascoltatori, e mai ella era stata tanto affascinante. Ogni sua parola era una tentazione e una sorpresa. Nessuna sua uscita si perdeva nel vuoto. Pareva che nessuno si fosse mai aspettato da lei tanto buon gusto, tanto fascino, tanta intelligenza. Tutte le sue qualità migliori erano ogni giorno seppellite dalla più ardita leggerezza, dalla più ardita spensieratezza, che raggiungeva persino la buffonata. Pochi s'accorgevano di esse, e se anche se ne accorgevano non ci credevano. Cosicché ora il suo straordinario successo veniva accolto con un generale, appassionato mormorio di sorpresa. Del resto, a questo successo contribuiva anche una condizione abbastanza scabrosa, almeno giudicando dalla parte che rappresentava contemporaneamente il marito di Madame M. La birichina s'era decisa, e bisogna aggiungere, quasi con generale compiacimento, o almeno col compiacimento di tutta la gioventù, ad attaccarlo ferocemente a causa di molte ragioni evidentemente importanti ai suoi occhi. Ella aveva intrapreso con lui una vera e propria giostra di spiritosaggini, di canzonature, di sarcasmi, i più pungenti e fuggevoli, i più astuti e gentili, tanto da raggiungere direttamente lo scopo, ma ai quali non era possibile attaccarsi e che non facevano che esaurire in sforzi infruttuosi la vittima, portandola all'esasperazione e alla più comica disperazione. Non so con certezza, ma sembra che questa trovata fosse premeditata. Già durante il pranzo era cominciato questo disperato duello. Dico disperato perché M non cedette presto le armi. Egli doveva radunare tutta la sua presenza d'animo, tutto il suo spirito, tutta la sua rara prontezza per non essere colpito a fondo, annientato, per non mostrare una completa inferiorità. La cosa si svolgeva con l'interrotto e infrenabile riso dei testimoni e di coloro che vi prendevano parte. L'oggi non somigliava per lui al ieri. Si notava che Madame M varie volte tentava di trattenere la sua imprudente amica, la quale a sua volta aveva voglia di rivestire il marito geloso col costume più ridicolo e buffo, probabilmente col vestito di Barbablù, giudicando da tutte le probabilità e da tutto quello che mi è restato nella memoria e infine dalla parte che mi toccò in questo errore. Ciò accadde improvvisamente, nel modo più ridicolo e inatteso.
Come appositamente, in quel momento io mi trovavo in vista senza sospettare nulla di male e perfino dimenticando le mie precauzioni di poco prima. Ad un tratto io ero messo sul primo piano come un nemico feroce e naturale concorrente di M, come uno che si fosse innamorato disperatamente e al massimo grado di sua moglie, del che la mia tiranna giurò, dette la parola, disse che aveva delle prove e che non molto tempo prima, anzi oggi stesso, nel bosco ella aveva visto. Ma ella non ebbe il tempo di finire. Io la interruppi nel momento culminante. Questo momento era così maledettamente calcolato, così perfidamente preparato per lo scioglimento comico e organizzato in modo così straordinariamente ridicolo, che uno scoppio di risa generali e irrefrenabili salutò quest'ultima uscita. E nonostante che io fin d'allora indovinassi che la mia parte non era la più sgradevole, tuttavia ero talmente turbato, irritato e spaventato che, pieno di lacrime, di pena e di disperazione, soffocando dalla vergogna, proruppi fra le due fila di poltrone, andai avanti e, rivolgendomi alla mia tiranna, gridai con voce interrotta di lacrime e di indignazione: «Come non vi vergognate, a voce alta, in presenza di tutte le signore, di dire una così maligna menzogna, come se foste una bambina, in presenza di tutti gli uomini? Che cosa diranno essi? Voi che siete grande, maritata!» Ma non finii, scoppiò un applauso assordante. La mia uscita fece furore, il mio gesto ingenuo, le mie lacrime e principalmente il fatto che io mi fossi avanzato per proteggere Madame M, tutto questo produsse tali risate infernali che ora, al solo ricordo, mi viene terribilmente da ridere. Io perdetti la testa, smarrii quasi la ragione dal terrore e, acceso come polvere da fuoco, coperto il viso con le mani, scappai via così precipitosamente che presso la porta feci cadere dalle mani del servitore che entrava il vassoio e volai su nella mia camera. Tolsi con violenza la chiave che sporgeva e mi chiusi dentro. Feci bene, perché mi rincorrevano. Non passò un minuto che la porta venne attorniata da una masnada delle più belle fra tutte le nostre signore. Io sentivo le loro risate sonore, il loro cinguettio e le loro voci argentine. Esse cinguettavano tutte insieme come rondini, tutte quante, tutte, fino all'ultimo. Mi pregavano, mi supplicavano di aprire soltanto per un momento, se non altro per un momento. Giuravano che non mi avrebbero fatto assolutamente male, ma solo mi avrebbero colmato di baci. Ma che cosa poteva essere più terribile di questa nuova minaccia? Io bruciavo di vergogna dietro la porta, col viso nascosto fra i cuscini, e non aprii e non risposi neppure. Esse ancora a lungo bussarono e mi supplicarono, ma io ero insensibile e sordo come un undicenne. Ebbene, che fare ora? Tutto era scoperto, tutto si era rivelato, tutto ciò che così gelosamente avevo custodito e nascosto. Su di me cadrà l'eterna vergogna e il ridicolo. In verità, io stesso non sapevo definire ciò che io temevo e che avrei voluto nascondere, ma intanto io temevo qualcosa. Per la scoperta di quel qualcosa io avevo tremato fino allora come una piccola foglia. Una sola cosa io non sapevo ancora, quel che fosse, se era una cosa buona, se era gloriosa o vergognosa, lodevole o biasimevole. Ora invece, nel tormento e nella forte angoscia, venivo a conoscere che ciò era ridicolo e vergognoso, ma istintivamente sentii in pari tempo che tale condanna era falsa, inumana e volgare. Ma io ero schiacciato, annientato. Il processo della coscienza sembrava che si fosse arrestato e aggrovigliato dentro di me. Io non potevo oppormi a questa condanna, non potevo neppure valutarla esattamente. Io ero confuso, sentivo soltanto che il mio cuore era ferito in modo inumano e vergognoso, e mi inondavo di lacrime e di debolezza.
Ero irritato, in me bollivano indignazione e odio, che finora non avevo conosciuto, perché soltanto ora, per la prima volta nella vita, io provavo vera pena, offesa, ingiuria, e tutto questo era realmente così, senza esagerazione. In me, bambino, era stata volgarmente offesa la prima immatura vaga sensazione, era stato troppo presto scoperto e contaminato il primo pudore innocente e puro, e derisa la prima, forse molto profonda, impressione estetica. Certamente i miei canzonatori molte cose non sapevano né intuivano molto delle mie pene. In parte c'entrava una ragione nascosta che io stesso non ero riuscito ad analizzare, e in fondo avevo sempre temuto di farlo. Nella pena e nella disperazione continuai a giacere sul mio letto, col viso nascosto fra i cuscini, e il caldo e il freddo alternativamente mi assalivano. Mi tormentavano due questioni: che cosa avevo visto e che cosa precisamente aveva potuto vedere quella mattina l'infame bionda nel bosco fra me e Madame M. E infine la seconda domanda: come e con quali occhi e in che modo avrei potuto guardare in faccia Madame M senza sprofondarmi nel medesimo momento e sul medesimo posto dalla vergogna e dalla disperazione. Un rumore insolito nel cortile mi distolse dal semioblio in cui mi trovavo. Mi alzai e mi avvicinai alla finestra. Tutto il cortile era pieno di carrozze e di cavalli da sella e di servitori affaccendati. Sembrava che tutti stessero per partire. Alcuni dei cavalieri erano già in sella, altri ospiti stavano nelle carrozze. In questo momento mi ricordai della gita progettata, ed ecco che a poco l'inquietudine cominciò a penetrare nel mio cuore. Attentamente mi misi a cercare nel cortile il mio ronzino, ma non c'era. Voleva dire che s'erano scordati di me. Io non resistetti e a gambe levate corsi giù, senza pensare più né agli incontri sgradevoli né alla umiliazione di poc'anzi. Una notizia feroce mi attendeva. Per me questa volta non c'era né un cavallo da sella né un posto in carrozza. Tutto era preso, occupato, e io fui costretto a cedere agli altri. Colpito da questa nuova pena, mi fermai sulla scalinata e tristemente guardai la lunga fila di carrozze, di calessini, di cabriolet, nei quali non c'era per me neanche un piccolo cantuccio, e le amazzoni eleganti sotto le quali si dimenavano i cavalli impazienti. Uno dei cavalieri, non si sa come, ritardava. Non si aspettava che lui per partire. Presso la scalinata stava il suo cavallo mordendo le briglia e scavando con le zampe la terra, trasalendo ogni momento e impennandosi dalla paura. Due palafrenieri lo tenevano attentamente per le briglie e tutti si tenevano timorosamente a rispettiva distanza. In realtà era accaduto un incidente molto spiacevole, causa per cui io non potevo partire. Oltre al fatto che erano arrivati molti ospiti e avevano preso i posti e tutti i cavalli, si erano ammalati due cavalli da sella, tra i quali il mio ronzino. Non ero io solo a soffrire di questa circostanza. Si rivelò che pure per il nostro nuovo ospite, quel giovane molto pallido di cui ho parlato, non vi era cavallo. Per evitare dispiaceri, il padrone di casa fu costretto a fare una cosa straordinaria, a offrire il suo selvaggio puledro non ancora domato, aggiungendo per scrupolo di coscienza che era assolutamente impossibile montarlo e che già da un pezzo avevano deciso di venderlo per il suo indomabile carattere, dato il caso che si trovasse il compratore. Ma l'ospite, prevenuto, dichiarò che egli sapeva montare discretamente e che in ogni caso era pronto a montare qualunque cosa pur di prendere parte. Il padrone allora tacque, ma mi parve che un sorriso equivoco e furbo vagasse sulle sue labbra. In attesa del cavaliere, che si era vantato della sua abilità, egli stesso indugiava a salire sul suo cavallo, si stropicciava le mani con impazienza, guardando ad ogni istante verso la porta. Qualcosa di simile si era comunicato persino ai due stallieri che tenevano il puledro,
e poco mancò che soffocassero dall'emozione nel mostrarsi davanti a tutto il pubblico presso un cavallo che avrebbe potuto ammazzare un uomo senza nessuna causa, per un nonnulla. Qualcosa che assomigliava al furbo sorriso del padrone luccicava nei loro occhi sgranati nell'attesa, eppure diretti verso la porta dalla quale doveva apparire lo spavaldo nuovo ospite. Infine, lo stesso cavallo si comportava come se si fosse inteso col padrone e con gli stallieri. Aveva un portamento fiero e baldanzoso, come se sapesse di essere osservato da alcune decine di occhi curiosi, come se si vantasse dinanzi a tutti della sua biasimevole reputazione, precisamente come un qualsiasi incorreggibile rompicollo si vanta dei propri atti spavaldi. Sembrava che egli sfidasse l'ardito che si era deciso ad attentare alla sua indipendenza. Costui infine comparve, mortificato di essersi fatto aspettare, e infilando in fretta i guanti egli proseguì senza guardare, scendendo i gradini della scalinata, e alzò gli occhi soltanto quando stava per stendere la mano ad afferrare le briglie del cavallo in attesa. Ma ad un tratto rimase colpito dal suo feroce impennarsi e dalle grida d'allarme di tutto il pubblico spaventato. Il giovane indietreggiò e guardò perplesso il cavallo selvaggio che tremava come una foglia, sbuffava dalla rabbia e selvaggiamente girava gli occhi iniettati di sangue, puntandosi ad ogni istante sulle gambe posteriori e alzando quelle davanti come se si accingesse a slanciarsi in aria portando seco entrambi i suoi staffieri. Per qualche istante egli stette imbarazzato. Poi, arrossendo leggermente per la sua breve esitazione, alzò gli occhi, li girò attorno e dette uno sguardo alle signore spaventate. «Il cavallo è molto bello», egli disse come tra sé, «e a parer mio deve essere molto piacevole montarlo. Però, sapete, io non lo monterò», concluse, rivolgendosi al padrone con un sorriso largo e bonario che s'addiceva tanto bene al suo viso buono e intelligente. «Tuttavia io vi considero un eccellente cavalcatore, ve lo giuro», rispose il proprietario dell'indomabile cavallo, molto rallegrato, stringendo caldamente e perfino con gratitudine la mano al suo ospite, appunto perché voi dal primo istante avete indovinato con che bestia avete a che fare. Egli aggiunse con dignità: «Credereste che io, che pur ho servito 23 anni fa agli Ussari, già 3 volte ho avuto il piacere di giacere a terra grazie a lui? Cioè precisamente tante volte quanto mi sono messo sopra questo mangiaufo? Tancredi, amico mio, questa non è gente per te. Si vede che il tuo cavaliere è qualche Ilia Muromez, il quale sta seduto immobile nel villaggio Karaciarovo in attesa che a te caschino i denti. Su, portatelo via, basta col far paura alla gente. L'avete condotto inutilmente qui», concluse, stropicciandosi le mani contento. Bisogna notare che Tancredi non gli era di nessuna utilità, non faceva che mangiare senza profitto. Oltre a ciò il vecchio Ussaro si era rovinato per colpa sua la sua antica reputazione di cavallerizzo, pagando un prezzo favoloso per l'infame mangiaufo, che montava soltanto, se mai, per la sua bellezza. Eppure ora egli era felice che il suo Tancredi non avesse perduto la propria dignità e avesse lasciato a terra ancora un altro cavaliere, procurandosi così degli sciocchi allori. «Come, voi non venite?» esclamò la bionda, che assolutamente aveva bisogno che il suo cavalier servant questa volta fosse vicino a lei. «Possibile che voi abbiate paura?» «Vi giuro che è proprio così», rispose il giovane. «Lo dite sul serio?» «Sentite, ma è possibile che voi vogliate che io mi rompa il collo?» «Allora mettetevi subito sul mio cavallo. Non temete, esso è tranquillissimo. Noi non faremo perder tempo. In un istante baratteremo la sella. Io proverò a prendere il vostro. Non può essere che Tancredi sia sempre così sgarbato». Detto e fatto, la birichina saltò giù dalla sella e finì l'ultima frase fermandosi davanti a noi.
Ma voi conoscete male Tancredi, se immaginate che egli permetterà di mettergli la vostra pessima sella. Ma neppur io permetterò a voi di rompervi il collo. Sarebbe un vero peccato, disse il nostro padrone, esagerando in questo momento d'intima contentezza, secondo la sua abitudine, un tono burbero e persino grossolano già abitualmente affettato, il che, secondo il suo parere, era indizio di persona bonacciona, vecchio militare, e doveva piacere in modo particolare alle signore. Questa era una delle sue fantasie, la sua idea fissa, preferita, e a noi tutti nota. Ebbene, e tu, piagnucolone, non vorresti provare? Tu avevi tanta voglia di venire, disse la coraggiosa Amazzone scorgendomi. E con aria di canzonatura indicò Tancredi con un cenno della testa. Veramente lo aveva fatto per non rimanere senza soddisfazione dopo che le era toccato di scendere inutilmente da cavallo e per non lasciare me senza una parolina pungente, perché avevo commesso l'imprudenza di capitarle sotto gli occhi. Tu certamente non sei come... ebbene, non vale la pena di dirlo, come un noto eroe, e ti vergogneresti di aver paura, soprattutto quando fossi osservato, bel paggio, aggiunse ella, dopo aver dato un fugace sguardo a Madame M., la cui carrozza era la più vicina alla scalinata. Odio e desiderio di vendetta inondarono il mio cuore quando la bella Amazzone s'avvicinò a noi con l'intenzione di montare Tancredi, ma non posso raccontare quel che provai a questa sfida inattesa della birichina. Mi sembrava di perdere il lume degli occhi quando sorpresi il suo sguardo su Madame M. In un istante nella mia testa s'accese un'idea, sì, ma che durò soltanto un istante, meno di un istante, anzi quanto uno scoppio di polvere. Il calice era colmo e io d'un tratto mi ribellavo ora con tutto il mio spirito rinato, così che improvvisamente sentivo il desiderio di abbattere tutti i miei nemici e di vendicarmi di tutto ed innanzi a tutti, mostrando che uomo io fossi. Era come se in quell'attimo per un incanto qualcuno mi avesse fatto intravedere la storia medievale, della quale io sinora non conoscevo un'acca, e avesse fatto balenare dinanzi alla mia mente esaltata tornei, paladini, eroi, belle dame, tintinnio di spade, grida e acclamazioni di folla, e in mezzo a tutto il timido grido di un cuore spaventato che culla l'anima fiera più dolcemente della vittoria e della gloria. Non so se tutte queste assurdità passavano nella mia fantasia o se precisamente c'era soltanto il presentimento di queste assurdità inevitabili e minaccianti, ma io sentivo che stava per suonare la mia ora. Il mio cuore trasalì, fremette, e io, non ricordo come, in un salto balzai dalla scalinata e mi trovai accanto a Tancredi. «E voi pensate che io abbia paura?» esclamai con tono impertinente e fiero, avendo perso il lume degli occhi dalla rabbia e soffocando l'agitazione e accendendomi tanto che le lacrime mi bruciavano le gote. «Ebbene, lo vedrete!» E afferrandomi alla groppa, infilai il piede nella staffa prima che avessero potuto fare il minimo movimento per trattenermi. Ma in quell'istante Tancredi si impennò, scosse la testa, con un salto potente si liberò dalle mani degli stallieri e fuggì come un turbine, cosicché tutti quanti emisero un «Ah!» e alte grida. Dio sa come riuscì a infilare l'altro piede durante la corsa. Non capisco neanche come io non perdessi le redini. Tancredi mi portò al di là del cancello di ferro, voltò rapidamente verso destra e si slanciò lungo la cancellata, evidentemente senza distinguere la strada. Soltanto in quel momento io udii dietro di me il grido di 50 voci, e questo grido si ripercosse nel mio cuore agghiacciato con tale senso di contentezza e di fierezza che mai dimenticherò questo folle momento della mia infanzia. Tutto il sangue mi montò alla testa, mi stordì e mi inondò soffocando la mia paura. Io ero fuori di me. In verità mi par di ricordare ora che in tutto questo ci fosse realmente qualche cosa di cavalleresco.
Del resto tutto il mio eroismo incominciò e finì in meno di un istante, altrimenti il cavaliere sarebbe finito male, e anche qui non so come mi sono salvato. Io sapevo andare a cavallo, me l'avevano insegnato, ma il mio ronzino assomigliava più a una pecora che a un cavallo da sella. Si intende che io sarei stato rovesciato da Tancredi se avessi avuto il tempo di buttarmi giù. Ma fatti quasi una cinquantina di passi, egli d'un tratto si spaventò per un enorme sasso che giaceva accanto alla strada e si lanciò indietro precipitosamente. Si voltò a volo e così bruscamente, anzi come suol dirsi così a rompicollo, che è ancora un problema come io non sia saltato via di sella a guisa di una palla di gomma a un paio di metri di distanza e non mi sia completamente sfracellato e come Tancredi da un così rapido voltarsi non si sia slogate le gambe. Egli si precipitava indietro verso il cancello, agitando furiosamente la testa, saltando da una parte all'altra come ubriaco dalla rabbia, alzando le gambe in aria e ad ogni salto scotendomi sul suo dorso come su di lui fosse saltata una tigre e avesse afferrato la sua carne con i denti e con le unghie. Ancora un istante e io sarei caduto, anzi stavo già per cadere, ma alcuni cavalieri si precipitarono per salvarmi. 2 di essi ci tagliarono la strada attraverso il campo e altri 2 piombarono così vicini che per poco non mi schiacciarono le gambe e premendo da ambo le parti Tancredi coi fianchi dei loro cavalli, entrambi lo afferrarono per le briglie. Dopo alcuni istanti eravamo già presso la scalinata. Mi levarono di sella tutto pallido, respiravo appena. Tutto il mio corpo tremava come un filo d'erba al vento, e così Tancredi, il quale, puntandosi con tutto il corpo all'indietro, stava immobile come fissato con gli occhi nella terra, emanando pesantemente il fiato ardente dalle narici rosse fumanti, e tutto tremante come foglia per un sottile fremito, pareva pietrificato dalla offesa, dalla rabbia per l'impunità sfacciataggine di un bambino. Attorno a me echeggiarono grida di confusione, di stupore e di paura. In quel momento il mio sguardo vagante si incontrò con Madame M, angosciata, pallida, e io non posso dimenticare quell'istante. In un attimo tutto il mio viso si colorì, arrossì, si infiammò come fuoco. Io non so che cosa accadesse di me, ma turbato e spaventato dalla mia sensazione, timidamente abbassai gli occhi. Ma il mio sguardo era stato notato, afferrato, rubato a me. Tutti gli occhi si volsero verso Madame M, la quale, colta all'improvviso dall'attenzione generale, anch'essa come un bimbo arrossì per un sentimento involontario e ingenuo, quantunque con poco successo si sforzasse di soffocare il suo rossore col riso. Tutto questo, se si considera obiettivamente, era certamente molto ridicolo, ma in quell'istante un'uscita molto ingenua e inaspettata mi salvò dalle risa generali, dando un colorito particolare a tutta l'avventura. La colpevole di tutta la confusione, colei che finora era stata la mia nemica inesorabile, la mia bella tiranna, d'un tratto si slanciò verso di me per abbracciarmi e baciarmi. Ella aveva guardato senza credere ai propri occhi quando io avevo osato accettare la sua sfida e raccogliere il guanto che ella mi aveva gettato nel volgere lo sguardo a Madame M. Per poco ella non era morta di paura e di rimorsi quando io mi precipitavo con Tancredi. Ora invece che tutto era finito e particolarmente quando ella ebbe afferrato con gli altri il mio sguardo lanciato a Madame M., il mio turbamento, il mio rossore improvviso, quando infine le fu riuscito di attribuire a questo istante, data l'impronta romantica della sua testolina leggera, un'idea nuova, nascosta e ancora non manifestata, ora, dopo tutto questo, ella fu presa da un tale entusiasmo per la mia cavalleria che si slanciò, mi strinse al suo petto commossa, fiera di me e piena di gioia. Dopo un istante ella alzò su tutti coloro che ci attorniavano un volto pieno di ingenuità e di serenità, sul quale tremavano e luccicavano 2 piccole lacrime cristalline, e con una vocetta seria e grave
come da lei non avevo mai sentito, disse indicando me: «Mais c'est très sérieux, monsieur, ne rien pas», senza notare che tutti stavano davanti a lei come incantati, affascinati dal suo sincero entusiasmo. Questo suo agire inatteso, la sua rapida mossa, questo visino serio, questa franca ingenuità, queste sincere, finora insospettate lacrime affluite nei suoi occhi, sempre ridenti, erano in lei un tale miracolo inaspettato che tutti le stavano dinanzi come elettrizzati dal suo sguardo, dalla sua parola ardente, dal suo gesto. Sembrava che nessuno potesse distoglier da lei gli occhi, temendo perder quest'istante raro nel suo volto ispirato. Perfino il nostro padrone arrossì come un papavero e si assicurava che egli confessasse di poi, a sua vergogna, di essere stato quasi innamorato della sua bella ospite. Ebbene, è facile capire che dopo tutto questo io ero un cavaliere, un eroe, dell'Org, Toggenburg, e che già attorno a noi si udirono degli applausi. «Evviva la generazione futura!» aggiunse il padrone. «Ma egli verrà con noi assolutamente!» esclamò la bella. «Noi troveremo e dobbiamo trovargli un posto. Egli siederà accanto a me, sulle mie ginocchia». «Oh no, no, io mi sono sbagliata», si corresse con una gran risata che non poteva trattenere ricordando l'inizio della nostra conoscenza, ma ridendo teneramente ella lisciava la mia mano e cercava con tutte le forze di accarezzarmi perché non mi offendessi. «Assolutamente, assolutamente», si associarono altre voci. «Egli deve venire, egli si è conquistato il posto». In un istante la cosa fu decisa. Quella stessa vecchia zitella che mi aveva fatto conoscere la bionda immediatamente fu assediata da tutte le preghiere della gioventù perché rimanesse a casa e cedesse il suo posto a me, al che ella fu costretta di acconsentire, pur molto seccata, sorridendo e sibilando dalla rabbia. La sua protettrice, accanto alla quale s'aggirava sempre la mia antica nemica e da poco amica, le gridava dietro, galoppando sul suo cavallo vivace e ridendo come un bambino, che la invidiava e che sarebbe stata molto contenta di restare con lei perché la pioggia minacciava e ci avrebbe bagnati tutti quanti. Ed infatti era stata profeta. Dopo un'ora sopraggiunse un vero e proprio acquazzone e la nostra gita fallì. Dovemmo ripararci per alcune ore nelle case dei contadini e ritornare alle 10 con tutta l'umidità del dopo pioggia. Mi cominciò un po' di febbre. Proprio quando bisognava prendere il posto per partire, Madame M s'avvicinò a me e, meravigliandosi ch'io fossi con la sola giacchetta del bavero aperto, io risposi che non avevo fatto a tempo a prendere con me il pastrano. Ella prese uno spillo e, appuntando più in alto il colletto della camicia, tolse dal suo collo un fazzoletto di seta scarlatto e mi fasciò perché non prendessi freddo alla gola. Ella aveva tanta fretta che non ebbi neppure il tempo di ringraziarla, ma quando arrivammo a casa la trovai nel piccolo salotto assieme alla bionda e al giovane dal volto pallido che si era conquistata oggi la reputazione di cavaliere col fatto d'aver avuto timore di montare Tancredi. Io mi avvicinai per ringraziarla e per restituirle il fazzoletto, ma ora, dopo tutte le mie avventure, mi sentivo a disagio, avevo voglia di andarmene quanto prima su e là, in solitudine, pensare e riflettere. Ero colmo di impressioni. Restituendo il fazzoletto, come al solito, arrossì fino alle orecchie. «Scommetto che egli vorrebbe conservare il fazzoletto», disse il giovanotto con una risata. Si vede dagli occhi che gli dispiace separarsene». «Certamente», soggiunse la bionda. «È così lui». «Ah», proferì con evidente scontentezza e scrollando la testa, ma si fermò in tempo dinanzi allo sguardo serio di Madame M, la quale non aveva voglia di portare troppo oltre lo scherzo. Io me ne andai al più presto. «Ah, come sei», disse la birichina raggiungendomi nella camera accanto e prendendomi amichevolmente ambedue le mani. «Tu potevi non restituire il fazzolettino se desideravi tanto averlo. Avresti potuto dire di averlo smarrito e la cosa sarebbe finita».
Ah, come sei? Non hai saputo far questo. Quanto sei ridicolo. E leggermente mi batté il mento col dito, mettendosi a ridere perché io ero arrossito come un papavero. Poiché io sono la tua amica, ora, non è vero? Non è finita la nostra amicizia? Sì o no? Io mi misi a ridere e silenziosamente strinsi i suoi ditini. Bah, oh, perché tu sei così pallido ora e tremi? Hai la febbre? Sì, sto poco bene. Oh, poverino, è per le forti emozioni, sai? Vai a dormire senza aspettare la cena e nella notte ti passerà. Andiamo. Ella mi portò su e sembrava che le premure non dovessero aver più fine. Lasciandomi perché mi spogliassi, corse giù, mi procurò del tè e lo portò ella stessa quand'io ero già coricato. Mi portò pure una coperta pesante. Tutte queste premure e queste cure per me mi colpirono e mi commossero. Io ero stordito dalla giornata, o dalla corsa, o dalla febbre, ma congedandomi da lei, l'abbracciai forte e cordialmente, come il più tenero e migliore amico, e tutte le impressioni che si erano accumulate affluirono nel mio cuore intenerito. Mancò poco che mi mettessi a piangere stringendomi al suo petto. Ella notò la mia commozione e sembrava che anche la mia birichina fosse un po' commossa. Tu sei un ottimo ragazzo, sussurrò guardandomi con occhi miti. Ti prego, non essere in collera con me. Non lo sarai? In una parola ci separammo come i più teneri e i più fedeli amici. Era abbastanza presto quando mi svegliai, ma il sole inondava già con luce splendente tutta la mia camera. Saltai dal letto completamente sano e animato, come se non ci fosse stata la febbre di ieri, invece della quale c'era in me ora una gioia indicibile. Mi ricordavo della giornata passata e sentivo che avrei dato l'intera felicità se avessi potuto stringermi come ieri alla mia nuova amica, alla nostra bella dai capelli biondi. Ma era ancora molto presto e tutti dormivano. Mi inoltrai dove il verde era più fitto, dove il profumo degli alberi sapeva più acutamente di resina e dove più allegramente si infilava il raggio del sole, felice di esser riuscito qua e là a trafiggere il folto nebuloso del fogliame. Era una meravigliosa mattinata. Inoltrandomi inavvertitamente sempre di più, uscii alla fine all'altra estremità del bosco, verso il fiume Mosca. Esso scorreva circa a 200 passi davanti a me sotto il monte. Sulla riva opposta tagliavano il fieno. Io mi misi a osservare come le lunghe file delle falci puntute, ad ogni mossa del falciatore contemporaneamente si inondassero di luce e poi di nuovo, d'un tratto, scomparissero come serpentelli di fuoco che si nascondessero. Guardavo come l'erba tagliata alle radici, a fitti grossi mucchietti, volasse in disparte e poi si disponesse in dritte e lunghe file. Non ricordo quanto tempo passai in questa contemplazione, quando ad un tratto mi rinvenni udendo nel bosco a circa 20 passi da me, nella radura che si stendeva dalla strada maestra verso l'abitazione, lo sbuffare e l'impaziente scalpitio d'un cavallo che con lo zoccolo raschiava la terra. Non so se io udii questo cavallo al suo arrivo, quando il suo cavaliere si fermò e se già da un pezzo esistesse il rumore che invano mi solleticava l'orecchio, poiché ero incapace di distogliermi dalle mie fantasticherie. Con curiosità entrai nel bosco e, fatti alcuni passi, udii delle voci che parlavano in fretta e a bassa voce. M'avvicinai ancora di più, attentamente scostai gli ultimi rami degli ultimi arbusti che attorniavano la radura e subito retrocessi con sorpresa. Nei miei occhi balenò il bianco vestito ben noto e la dolce voce femminile risuonò nel mio cuore come una musica. Era Madame M. Ella stava accanto al cavaliere che le parlava rapidamente dal cavallo e con mia sorpresa riconobbi in lui N, quello stesso giovane che era partito da noi la mattina precedente e pel quale s'era tanto affaccendato Monsieur M. Ma allora essi avevano detto che egli partiva, non si sa dove, per molto lontano,
per il sud della Russia, e perciò mi meravigliai nel vederlo di nuovo presso di noi, così di buon'ora e solo con Madame M. Ella era animata e agitata come mai l'avevo vista, e sulle sue gote luccicavano delle lacrime. Il giovane la teneva per la mano che baciava, inchinandosi sulla sella. Io li sorprendevo nel momento dell'addio. Sembrava che essi si affrettassero. Alla fine egli tolse dalla tasca un pacchetto suggellato, lo consegnò a Madame M e la baciò forte e a lungo. Un istante dopo egli frustò il cavallo e si precipitò come una freccia, rasentandomi. Madame M per alcuni secondi lo accompagnò con gli occhi, poi, pensosa e afflitta, si avviò verso casa, ma fatti alcuni passi attraversò la radura d'un tratto, come riavutasi, frettolosamente scostò gli arbusti e se ne andò attraverso il bosco. Io la seguii turbato e meravigliato da tutto ciò che avevo veduto. Il cuore mi batteva forte come per spavento, ero stordito e confuso, i miei pensieri erano annullati, deviati, ma ricordo che mi sentivo, non so perché, terribilmente triste. A lunghi intervalli balenava dinanzi a me, traverso il verde, il suo vestito bianco. Macchinalmente io la seguivo senza abbandonarla con lo sguardo, ma trepidando perché ella non s'accorgesse di me. Alla fine ella uscì sul viottolo che conduceva al giardino. Dopo un mezzo minuto circa d'attesa uscii anch'io, ma quale fu la mia sorpresa quando d'un tratto notai sulla rossa ghiaia del viottolo un pacchetto che riconobbi a prima vista per quello stesso che 10 minuti prima era stato consegnato a Madame M. Lo raccattai. Da tutti i lati carta bianca, nessuno scritto, in apparenza non grande ma piuttosto stipato e pesante, come se contenesse circa 3 o più quinterni di carta da lettera. Che cosa significava questo pacchetto? Indubbiamente esso poteva spiegare tutto il mistero. Forse in esso era detto ciò che Anne non sperava di poter dire, data la brevità dell'appuntamento frettoloso. Egli non era neppure sceso da cavallo, o aveva fretta o forse temeva di tradire se stesso nel momento dell'addio. Dio lo sa. Io mi fermai senza uscire sul viottolo, gettai il pacchetto nel punto più in vista e non distolsi gli occhi supponendo che Madame M, accorgendosi dello smarrimento, sarebbe ritornata e avrebbe cercato, ma dopo aver atteso circa 4 minuti non resistetti, raccattai di nuovo la cosa trovata, la misi in tasca e tentai di raggiungere Madame M. La raggiunsi nel giardino, sul grande viale. Andava direttamente a casa con passo rapido e frettoloso, ma sopra pensiero e con gli occhi chini a terra. Io non sapevo che fare. Avvicinarmi? Restituire? Questo avrebbe significato che io sapevo tutto, che avevo visto tutto. Io mi sarei tradito dalla prima parola. E come avrei osato guardarla? Come ella avrebbe guardato me? Io aspettavo sempre che ella si scotesse, che si accorgesse di ciò che aveva smarrito e che tornasse sulle sue tracce. Allora io avrei potuto, senza essere notato, gettare il pacchetto sul viottolo ed ella lo avrebbe ritrovato. Ma no, noi eravamo già vicini alla casa ed ella era già stata notata. Quella mattina, quasi a farlo apposta, tutti s'erano alzati molto di buon'ora, perché ieri, a causa della gita fallita, ne avevano progettata un'altra nuova, di cui io non sapevo nulla. Tutti si preparavano alla partenza e facevano colazione in terrazza. Io attesi una decina di minuti perché non mi vedessero con Madame M e, evitando il giardino, entrai in casa molto dopo di lei. Ella andava su e giù per la terrazza, pallida e agitata, con le mani incrociate sul petto, e da tutto appariva che ella cercava di dominarsi e che si sforzava di reprimere una tristezza penosa, disperata, che si leggeva nei suoi occhi, nel suo passo e in ogni sua mossa. Talvolta ella discendeva dai gradini e faceva alcuni passi fra le aiuole in direzione del giardino.
I suoi occhi impazientemente, avidamente, persino imprudentemente, cercavano qualcosa fra la ghiaia dei viottoli e sul pavimento della terrazza. Non c'era dubbio alcuno, ella s'era accorta dello smarrimento e sembrava pensasse di aver lasciato cadere il pacchetto in qualche posto vicino alla casa. Sì, era così, ed ella ne era convinta. Qualcuno prima e anche altri poi s'accorsero che ella era pallida e agitata. Piombarono domande sulla sua salute, indagini noiose. Ella doveva rispondere scherzando, apparire allegra. Di rado guardava il marito che stava all'estremità opposta della terrazza discorrendo con due signore, e il medesimo tremito, il medesimo turbamento come allora, nella prima sera dell'arrivo di lui, colpirono la poveretta. Con la mano in tasca e stringendo fortemente in essa il pacchetto, io stavo lontano da tutti, supplicando il destino perché Madame M s'accorgesse di me. Io avrei voluto incoraggiarla e tranquillizzarla, se non altro con lo sguardo, dirle qualcosa di sfuggita, di nascosto, ma quando ella per caso guardava verso di me, io sussultavo e abbassavo gli occhi. Io vedevo la sua pena e non m'ero sbagliato. Sinora io non conoscevo il segreto, non sapevo nulla fuorché ciò che avevo veduto e che ho raccontato. Quella relazione, in fondo, forse, non era quale si potesse supporre a prima vista. Forse può darsi che quel bacio fosse un bacio d'addio, forse l'ultimo piccolo compenso a un sacrificio fatto per la tranquillità e l'onore. Anne partiva, egli la lasciava forse per sempre. Anche questa lettera che io tenevo fra le mani, chissà che cosa conteneva. Come si poteva giudicare e chi poteva condannare? E intanto, e in questo non c'è dubbio alcuno, un'improvvisa rivelazione del segreto sarebbe stata un terrore, un colpo di fulmine nella sua vita. Io ancora ricordo il suo volto in quel momento. Non si poteva soffrire di più. Sentire, sapere, esserne convinta, aspettare come un supplizio che fra un quarto d'ora, un minuto potesse essere rivelato tutto, e il pacchetto trovato e raccolto. Esso non portava alcuna indicazione, ma lo potevano aprire, e allora che cosa sarebbe accaduto? Quale pena poteva essere più terribile di ciò che l'attendeva? Ella camminava tra i suoi futuri giudici. Tra un istante i loro volti sorridenti e finti sarebbero diventati severi e implacabili. Ella leggerebbe lo scherno, la malignità e il disprezzo glaciale su questi volti, e poi verrebbe nella sua vita una notte eterna senza barlume di luce. Sì, io allora non capivo tutto questo come ora. Io potevo soltanto supporre e presentire e soffrire in cuor mio pel pericolo di cui ancora non avevo una completa coscienza. Ma in qualunque cosa potesse consistere il suo segreto, con quei minuti di pena di cui io sono stato testimone e che mai dimenticherò, veniva scontato molto, ammesso che ci fosse qualcosa da scontare. Ma ecco che si udì un gaio appello alla partenza. Tutti si affaccendarono allegramente. Da tutte le parti si udiva un parlare vivace e delle risa. Dopo 2 minuti la terrazza si era vuotata. Madame M rifiutò di partire adducendo che stava poco bene, ma grazie a Dio tutti quanti andarono. Tutti avevano fretta e non avevano tempo di annoiare con indagini, domande e consigli. Pochi restarono a casa. Il marito le disse alcune parole. Ella rispose che si sarebbe rimessa oggi stesso, che non si preoccupasse, che non c'era ragione di coricarsi, che ella sarebbe andata in giardino sola, con me. In questo momento ella mi diede uno sguardo. Nulla di meglio. Io arrossii dalla gioia. Dopo un minuto eravamo in cammino. Ella andava per gli stessi viali, viottoli e sentieri per i quali poco fa era ritornata dal bosco. Ricordando istintivamente la strada di prima, guardando immobile davanti a sé, senza staccare lo sguardo da terra e cercando, senza neppure rispondere a me,
forse dimenticando che io ero con lei. Ma quando fummo giunti quasi là dove io avevo raccolto la lettera e dove finiva il viottolo, Madame M d'un tratto si fermò e con voce fioca ed estenuata dalla pena disse che ella si sentiva peggio e che sarebbe tornata a casa, ma giunti alla cancellata del giardino si fermò di nuovo, rifletté un istante, un sorriso di disperazione apparve sulle sue labbra ed esaurita ed angosciata, decisa a tutto rassegnata, silenziosamente ritornò sulla via di prima, questa volta dimenticando perfino di avvertire me. Io mi struggevo dalla pena e non sapevo che cosa fare. Noi andammo, o per dir meglio, io la portai là dove un'ora prima avevo sentito lo scalpitio del cavallo e il loro colloquio. Vicino a un fitto olmo v'era un sedile scavato in un'enorme pietra tutta d'un pezzo, attorno al quale s'avvinghiava l'edera e cresceva il gelsomino selvatico, la rosa canina. Tutto questo boschetto era cosparso di ponticelli, di pergolati, di grotte e simili sorprese. Madame M si sedette inconsciamente, guardando distratta il paesaggio meraviglioso che si stendeva dinanzi a noi. Dopo un minuto ella aprì il libro e immobile si fissò sopra di esso senza sfogliarlo, senza leggerlo, quasi senza coscienza di ciò che faceva. Erano le 9:30, il sole era alto e superbamente montava sopra di noi nel cielo azzurro, profondo, e sembrava che si sciogliesse nel proprio fuoco. I falciatori erano molto lontani, appena si scorgevano dalla nostra sponda. Dietro d'essi strisciavano ossessionanti le infinite file dell'erba falciata, e di quando in quando il lieve venticello alitava sopra di noi la sua emanazione aromatica. Attorno a noi il concerto persistente di coloro che non seminano e non falciano, ma che sono liberi come l'aria tagliata dalle loro ali vivaci. Sembrava che in questo istante ogni fiore, la minima erbetta, ardendo come incenso, nel sacrificio dicessero a colui che li aveva creati: Padre, io sono beato e felice. Io detti uno sguardo alla povera donna che sola era come un morto in mezzo a questa vita piena di gioia. Sulle sue ciglia s'erano fermate, immobili, 2 grosse lacrime sprigionate dal dolore acuto del cuore. Era in mio potere di ravvivare e di render felice questo povero cuore estenuato, ma io non sapevo come accingermi a questo, come fare il primo passo. Io mi tormentavo. 100 volte fui per avvicinarmi a lei e ogni volta il mio viso bruciava come fuoco. D'un tratto un'idea luminosa mi irradiò. Il mezzo era trovato. Risorsi. «Volete che io vi colga un mazzolino di fiori?» dissi con una voce così piena di gioia che Madame M d'un tratto alzò la testa e mi guardò attentamente. «Portatemelo», disse infine, con voce debole, sorridendo appena appena, e subito di nuovo chinò gli occhi sopra il libro. «Altrimenti anche qui forse falceranno l'erba e non vi saranno più dei fiori», esclamai avviandomi allegramente. Rapidamente colsi il mio mazzo semplice, povero. Sì, avrebbe avuto persino vergogna di portarlo in camera, ma come allegramente batteva il mio cuore mentre lo coglievo e lo legavo. Presi inoltre lì sul posto delle rose canine e del gelsomino. Io sapevo che lì vicino c'era un campo di grano quasi maturo. Corsi là per cogliere dei fiordalisi. Li mischiai con delle lunghe spine di grano, scegliendo le più grosse e le più dorate. Pure lì accanto mi capitò tutto un cespo di non ti scordar di me, e il mio mazzo cominciava a riempirsi. Più in là, nel campo, si trovavano delle campanelle blu e il garofano campestre, e per prendere i gialli gigli acquatici corsi fino alla riva del fiume. Infine, ritornando sul posto e entrando per un istante nel bosco per cogliere alcune grosse chiaro verdi foglie d'acero e avvolgerle intorno al mazzo,
mi imbattei per caso in una vera famiglia di viole del pensiero, selvatiche, accanto alle quali, per mia fortuna, l'odore aromatico delle violette mi scoprì, fra l'erba fitta e succosa, il fiorellino ivi nascosto ancora tutto cosparso di luminose gocce di rugiada. Il mazzo era pronto, lo legai con lunga erba sottile attorcigliata e dentro accuratamente misi la lettera coprendola coi fiori, ma in modo da poterla scorgere molto facilmente se ella si fosse degnata almeno della minima attenzione al mio mazzo. E lo portai a Madame M. Per strada mi sembrava che la lettera fosse troppo in vista, la coprii meglio. Avvicinandomi ancora di più la ficcai maggiormente fra i fiori e alla fine, già quasi sul posto, d'un tratto la conficcai così profondamente dentro al mazzo che non era possibile accorgersene dal di fuori. Sulle mie gote ardeva una fiamma. Avevo voglia di coprirmi il volto con le mani e di scapparmene via subito, ma ella guardò i miei fiori come se avesse completamente dimenticato ch'io ero andato a raccoglierli. Macchinalmente, quasi senza guardare, ella stese la mano e prese il mio regalo, ma subito lo posò sul sedile come se io per questo gliel'avessi consegnato, e di nuovo chinò gli occhi sul libro come in oblio. Io ero lì per piangere per la sconfitta. Ma almeno il mio mazzo fosse vicino a lei, almeno non lo dimenticasse, pensavo. Mi stesi lì accanto sull'erba, misi la mano destra sotto il capo e chiusi gli occhi come se m'avesse vinto il sonno. Ma non staccavo gli occhi da lei e attendevo. Passarono circa 10 minuti. Mi sembrava che ella impallidisse sempre di più. D'un tratto un caso provvidenziale venne in mio aiuto. Era una grande ape dorata che il buon vento portò per mia fortuna. Ronzò prima un poco sopra la mia testa, poi volò da Madame M., la quale, agitando la mano, l'allontanò per un paio di volte. Ma l'ape, come a farlo apposta, diventava sempre più insistente. Alla fine Madame M. afferrò il mio mazzo e l'agitò davanti a sé. In quell'istante il pacchetto sfuggì dai fiori e cadde direttamente sopra il libro aperto. Io sussultai. Per alcun tempo Madame M. guardò muta dallo stupore, ora il pacchetto, ora i fiori che teneva tra le mani, e sembrava non credere ai propri occhi. Poi d'un tratto arrossì, si infiammò e guardò me. Ma io, che avevo già presentito il suo sguardo, chiusi fortemente gli occhi fingendo di dormire. Per nessuna ragione al mondo l'avrei guardata ora direttamente in faccia. Il mio cuore si estenuava e si dibatteva come un uccellino capitato fra le zampette di un ricciuto ragazzetto di campagna. Non ricordo quanto tempo sono stato a giacere così, con gli occhi chiusi. 2, 3 minuti. E finalmente osai aprirli. Madame M. avidamente leggeva la lettera e dalle sue guance accese, dal suo sguardo luccicante e lacrimoso, dal suo volto luminoso, nel quale ogni tratto trepidava per una sensazione di gioia, io indovinai che in questa lettera c'era della felicità e che, come fumo, era stata dissipata ogni sua pena. Una sensazione tormentosa e dolce affluì nel mio cuore. Mi era persino penoso dissimulare. Mai dimenticherò questo minuto. D'un tratto, ancora lontano da noi, s'udirono delle voci. «Madame M! Nathalie! Nathalie! Nathalie!» Madame M. non rispose, ma rapidamente si alzò dal sedile, s'avvicinò e si chinò su di me. Io sentivo che essa mi fissava. Le mie palpebre si misero a tremare, ma mi dominai e non aprii gli occhi. Io cercavo di respirare in modo regolare e tranquillo, ma il cuore mi soffocava coi suoi battiti violenti. Il suo respiro ardente bruciava le gote. Ella si chinò vicino vicino al mio volto come per indagarlo. Alla fine un bacio e delle lacrime caddero sulla mia mano, su quella che poggiavo sul petto, e 2 volte me la baciò. «Nathalie, Nathalie, dove sei?» si udì di nuovo molto vicino a noi.
Subito, proferì Madame M con la sua voce piena, argentina, ma soffocata e tremante dalle lacrime, e così piano che soltanto io potevo udire il suo subito. Ma in quell'istante il cuore alla fine mi tradì e sembrava che avesse mandato tutto il suo sangue sul mio volto. In quello stesso istante un rapido, ardente bacio mi bruciò le labbra. Io gridai debolmente, aprii gli occhi, ma subito su di essi cadde il suo fazzolettino di battista di ieri, come se avesse voluto ripararmi con questo dal sole. Dopo un istante ella non c'era più. Io udii soltanto il fruscio dei passi che s'allontanavano rapidamente. Ero solo. Scostai il suo fazzolettino e lo baciai fuori di me dalla beatitudine. Per alcuni istanti fui come pazzo. Respirando appena, coi gomiti puntati nell'erba, io guardavo, inconscio e immobile, davanti a me, i colli circostanti alternati da pascoli, il fiume che li circondava a zig-zag, il quale lontano, dove più poteva giunger l'occhio, serpeggiava fra alti colli e villaggi che brillavano come piccoli punti nella lontananza inondata di luce. I boschi azzurrognoli, appena percettibili, come fumanti nell'estremità del cielo infocato, e una specie di dolce quiete, suscitata dalla solenne pace del quadro, a poco domò il mio cuore agitato. Mi sentii più leggero e respirai più liberamente, ma tutta l'anima mia sembrava sordamente e dolcemente soffrire, come per un presentimento, per l'intuito di qualcosa. Timidamente e gioiosamente, leggermente trepidante nell'attesa, il mio cuore indovinava qualche cosa, e d'un tratto il mio petto si scosse, si lacerò come ferito, e delle lacrime, dolci lacrime, sgorgarono dai miei occhi. Mi coprì il volto con le mani e, tutto tremante come filo d'erba, mi abbandonai alla prima coscienza, alla prima rivelazione del cuore, al primo ancora confuso balenare di luce interiore del mio essere. La mia prima infanzia finì in quell'istante. Quando, dopo 2 ore, ritornai a casa, non trovai più Madame M. Era partita col marito per Mosca per una causa imprevista. Mai più mi incontrai con lei. Fine dell'opera. Grazie per aver ascoltato con noi. Se l'audiolibro ti è piaciuto, lascia un mi piace, un commento e, se vuoi, iscriviti e attiva la campanella per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti. A presto e buona continuazione!